Buonasera, buonasera. Chiedo ai consiglieri di prendere posto. Apriamo la seconda serata del Consiglio Comunale. Allora, do qualche comunicazione. Allora, ricordo a tutti i consiglieri cortesemente di tenere la mascherina anche quando parlano, visto, diciamo così, le dimensioni della stanza. Poi, per un miglior svolgimento della seduta, perché ieri sera abbiamo visto un po' di confusione, volevo ricordare ai consiglieri due articoli. Consiglieri, agli assessori e al sindaco, a tutti in sostanza. L'articolo 51 parla di come si svolge la discussione in Consiglio Comunale. Giustamente è stato ricordato da una consigliera di ieri sera, io sono perfettamente in accordo con lei nel seguire il regolamento. Allora, leggo il comma 2 dell'articolo 51. Allora, il sindaco, gli assessori e ogni consigliere, quindi tutti i membri dell'Assemblea, possono intervenire per una sola volta sull'oggetto in discussione e per non più di 7 minuti. Questo sarebbe il primo intervento. Il Presidente del Consiglio Comunale può autorizzare brevi precisazioni o chiarimenti. Il sindaco, gli assessori e i consiglieri hanno facoltà di replicare una sola volta per non più di 5 minuti e questo è il secondo intervento. Quindi gli interventi sono due per sindaco, assessori e consiglieri comunali. Poi successivamente è avvenuto anche un altro fatto no, in cui un consigliere diceva ad un altro che insomma avrebbe detto delle cose, avrebbe messo in bocca delle cose non vere. Ecco, chiedo la cortesia, giustamente, c'è un articolo che se fatto valere, se richiesto, l'articolo 54 per fatto personale, è corretto utilizzarlo e quindi cortesemente se vedete che qualche consigliere vi censura o vi mette in bocca delle cose non vere, fate valere il fatto personale, quindi chiedetelo pure e lo attueremo. Quindi questi sono per evitare anche i botta e risposta sostanzialmente. Ecco. Poi ieri sera in conferenza dei capigruppo si è deciso che la prima mozione che tratteremo questa sera, cioè la mozione Balliana per via Oberdan, e la seconda, sempre sullo stesso argomento del PD, sempre su via Oberdan, le tratteremo insieme in fase di discussione e poi le voteremo separatamente. Quindi ci sarà un'illustrazione da parte del, presumo, consigliere Balliana e di un consigliere del PD, poi ci sarà la discussione con tempi doppi, quindi come se ci fossero due interventi a testa, e poi voteremo le due delibere, una mozione e una proposta di ordine del giorno separatamente. Bene, io ho finito, possiamo dare il via alla seduta. Partiamo con la mozione. Sì, scusate che allora facciamo l'appello. Miatto Antonio, Balliana Mirella, Casagrande Andrea, Dareggian Antonio assente, De Antoni Giulio, De Bastiani Alessandro, De Nardi Barbara, Dus Marco, Gomiero Maurizio, Pagotto Alberto, Parrella Roberto, Rasera Gianni, arriva, assente, Rosset Mario, Salezze Silvia, Sant'Antonio Paolo, Presente. Tonon Roberto, Varaschin Gianni. Bene, gli scrutatori. Allora, Pagotto, Gumiero, vero? E Balliana, teniamo quelli di ieri sera. Bene, possiamo aprire la discussione. Allora chiedo al consigliere Balliana di illustrare la mozione presentata dal gruppo di Rinascita Civica
gruppo De Bastiani Sindaco Rinascita Civica, oggetto circolazione stradale, sperimentazione e viabilità in via da Ponte, via Garibaldi, via Lioni, via Oberdan. Prego, consigliere. 18, forse è l'altro. Perfetto. Grazie, Prego, buonasera a tutti. La mozione che il nostro gruppo consigliare questa sera ha deciso di far discutere al Consiglio Comunale appunto nasce dall'esigenza di portare all'attenzione dei consiglieri la situazione che è emersa dopo l'attuazione della sperimentazione della nuova viabilità in via da Ponte, via Garibaldi, via Lione e via Oberda. Immagino che tutti noi consiglieri comunali siamo stati interpellati e coinvolti nella disamina che si è aperta dopo la decisione della Giunta di apportare i cambiamenti viari. Sono convinta che il tema della viabilità sia una materia che va al di là delle singole appartenenze politiche, è forse una questione che può trovare una convergenza tra le sensibilità e opinioni dei rappresentanti di diversi gruppi consigliari. Passo alla lettura della mozione. Premesso che, dopo la conclusione dei lavori di elettrificazione della linea ferroviaria Conegliano-Vittorio Veneto, è stata confermata l'inversione dei sensi unici in via da Ponte e in via Lioni, con l'obiettivo di migliorare i collegamenti rionali tra i quartieri di Ceneda, Meschio e Centro, premesso che, per lo stesso motivo, con delibera di Giunta del 13 agosto 2020, è stato disposto la realizzazione di 2 carreggiate separate a doppio senso di marcia in via Oberdan, considerato che i cambiamenti apportati costituiscono una fase di sperimentazione nel corso della quale la Giunta mira a raccogliere le osservazioni dei portatori di interessi da valutare prima di adottare la soluzione definitiva. Considerato che la Giunta ha ritenuto opportuno di estendere il periodo di sperimentazione fino al 31 gennaio 2021, ritenuto che a distanza di alcune settimane si sono già delineati i risvolti frutto dei cambiamenti apportati alla viabilità. E qui vorrei integrare la mozione ricordando ai cittadini e ai consiglieri che è già arrivata agli uffici competenti e per conoscenza anche a tutti noi consiglieri comunali una prima lettera protocollata l'11 settembre inviata dagli esercenti di via Lorenzo da Ponte, nella quale si evidenzia che dopo l'inversione del senso di marcia i commercianti hanno avuto un forte ridimensionamento del fatturato, quindi nella stessa missiva ben argomentata si chiede il ripristino del senso inverso di marcia di via da Ponte o anche del doppio senso. Oltre a questa lettera ricordiamo che molti cittadini residenti o che frequentano attività commerciali o di servizio in via Oberdan hanno firmato una petizione per il ripristino del senso unico di marcia. Non da ultimo abbiamo appreso dai giornali che in questi giorni è stata recapitata una lettera al sindaco, al prefetto e al questore di Treviso, nella quale i cittadini dei condomini che si affacciano su via Oberdan evidenziano una serie di criticità per la pubblica sicurezza emerse in seguito alla modifica della viabilità, criticità che possiamo esaminare durante la discussione. Ritenuto che 90 giorni sono sufficienti per raccogliere in numero cospicuo le osservazioni dei portatori di interessi utili a valutare i risultati dei cambiamenti, ritenuto che gli operatori del commercio esprimono preoccupazione per la prospettiva di importanti perdite di vendite nel periodo natalizio, il nostro gruppo invita il Consiglio Comunale a deliberare di anticipare al 30 novembre l'affidamento alla Commissione Viabilità il compito di verificare l'effettivo impatto sulla viabilità delle modifiche poste in atto, analizzando anche le osservazioni pervenute all'amministrazione comunale e di far adottare dagli uffici il provvedimento finale più opportuno come previsto dalla delibera di Giunta 129 del 13 agosto 2020. Grazie. Grazie consigliere. Adesso sentiamo l'illustrazione della... No, facciamo tutto insieme, quindi si può illustrare la seconda delibera su via Oberdan. Sì, e dopo do la parola al sindaco.
Prego. Sì, grazie Presidente, buonasera a tutti nuovamente. Anche noi abbiamo presentato una mozione sulla falsariga di quella appena illustrata dalla collega Bagliana, integrandola in alcuni punti con anche altre considerazioni. Vado a leggere la mozione. Premesso che, con determina numero 606 del 31 luglio 2020, a seguito della modifica della viabilità esistente nella zona di Ceneda, con inversioni dei sensi unici di marcia in via Lioni, Pretorio e da Ponte, e con l'introduzione del doppio senso di circolazione a corsie invertite su via Oberdan, il dirigente dei servizi infrastrutturali ha dato mandato alla ditta Masut Giovanni e C SNC di Conegliano, al fine di rendere sicura l'anomala circolazione stradale, di realizzare elementi e barriere appositamente realizzate artigianalmente, con l'utilizzo di moduli di ferro zincato e verniciato a polveri, su supporti circolari evidenziati con pellicola rinfrangente, tenuto conto che le proposte di modifica della circolazione stradale intercomunale tra i quartieri di Meschio, Ceneda e Centro non possono certo realizzarsi attraverso interventi privi di una più elementare logica viabilistica, preso atto della risposta scritta a firma del segretario generale dottor Lione Nobile, data al consigliere Marco Dus con protocollo numero 29961 dell'8/9/2020, in cui si dichiara che, per quanto attiene alle spese per la segnaletica e l'abbattimento degli alberi, le stesse non sono riconducibili agli appalti generali in corso, tenuto pertanto conto che vi è una precisa volontà nel voler informare i cittadini sulle precise cifre di spesa che si sono rese necessarie per realizzare l'intervento di via Lioni, via Pretorio, via da Ponte, via Garibaldi e via Oberdan, preso atto di quanto dichiarato dal comandante della polizia locale, e cioè al momento non c'è corrispondenza tra Comune e MOM e non c'è parere della Commissione Viabilità in merito al contenuto della delibera in quanto non obbligatorio, preso atto che, come testimoniano le migliaia di firme raccolte da cittadini vittoriesi esasperati per la modifica della viabilità danneggiata in modo irreversibile i collegamenti rionali del Comune, atteso che il doppio senso di circolazione su via Oberdan è da considerarsi intervento illogico, pericoloso e che ha il solo fine di danneggiare residenti, attività commerciali e mettere in pericolo pedoni e ciclisti, preso atto che, come testimoniano le numerose segnalazioni giunte a consiglieri comunali, anche per il tramite degli uffici comunali, e l'attenzione del sindaco e assessori, gli interventi viabilistici introdotti stanno devastando il tessuto urbano, impedendo alle persone di vivere serenamente il proprio quartiere e alle attività di svolgere il proprio lavoro, tenuto conto che, oltre alla pandemia da Covid-19, i cittadini ora si trovano a combattere contro interventi illogici e privi di un benché minima programmazione stradale generale, verificato che i nuovi percorsi non hanno assolutamente consentito l'alleggerimento della pressione veicolare all'intersezione tra la via Rizzera, Pasqualis e Perucchina, ma hanno piuttosto peggiorato la fluidità generale della circolazione, attestato che i nuovi flussi di traffico sopraindicati hanno creato nuovi ingorghi stradali mai verificatisi prima in città, rilevato che l'intervento viabilistico non ha compromesso l'esistente pista ciclabile e in futuro comprometterà anche l'eliminazione del marciapiede esistente, che a tutto ciò va in assoluto contrasto con il PEVA da poco approvato, ritenuto che l'intero esperimento viabilistico vada sospeso il prima possibile, delibera. Questa è la proposta di delibera che facciamo, di ripristinare entro 30 giorni la viabilità su via Lioni, via Pretorio, via da Ponte, via Garibaldi e via Oberdan, come prima dell'intervento, di impegnare la Giunta a non attivare ulteriori sperimentazioni di viabilità stradale fino a quando non sarà predisposto un piano generale del traffico della nostra città, di impegnare la Giunta e gli uffici in relazione ad ogni futuro intervento sulla viabilità a motivare in modo articolato ed esaustivo in ordine alla coerenza dell'intervento stesso con il PEBA. Grazie. Grazie consigliere. Allora, adesso è aperta la discussione, vedo che il sindaco si è prenotato. No, prego. Buonasera a tutti. Io non posso che ringraziare il Consiglio intero per aver posto all'ordine del giorno questa questione che sta diventando un pochettino un po' troppo pesante, ecco, per la sua natura di quello che voleva essere, quantomeno.
Ringrazio il consigliere Bagliana perché mi pare abbia inquadrato esattamente la natura delle cose. Mi pare un pochettino esagerato e millenaristico l'approccio della seconda mozione. Comunque vediamo di fare un po' di ordine. Direi questo. Occorre anche capire, prima di tutto, quali sono state le motivazioni che hanno indotto l'amministrazione a fare questo tentativo sperimentale di circolazione. E tutto nasce dall'intervento che Ferrovie dello Stato ha fatto sul ponte per adeguarlo al transito di treni elettrici. Giocoforza, per poter permettere i lavori, abbiamo dovuto trovare la soluzione di invertire la circolazione fra Via Labi e Via da Ponte. Era una cosa dovuta e abbiamo dovuto soggiacere per diversi mesi, anzi più di quelli che si erano previsti, perché i lavori si completassero. In questo frattempo ci giungevano notizie, specialmente dalla zona di Ceneda, che qualcuno notava un miglioramento del collegamento fra Ceneda e centro dovuto a questo strano modo di collegarsi che si era verificato. E per cui quando il lavoro dopo tanto tempo finì, abbiamo anche pensato, visto che Ferrovie dello Stato si sono offerte di cioè ripristinare la viabilità automobilistica a spese loro, proviamo a vedere se la cosa si consolida come buona a ponte funzionante. E quindi abbiamo detto sì, ok, grazie, ripristinate la situazione così come sta. Questa cosa corrispondeva a progettazioni eseguite, pensate ancora circa 20 anni fa, quando si era realizzato il PUT attualmente esistente a Vittorio Veneto, e fra le 100 idee, 100 progettazioni allora intervenute, si era pensato anche di fare questa inversione, che però trovava la sua logica occupando in questa variazione anche via Oberdan, ovvero sia la cosa sarebbe funzionata con le sue logiche se via Oberdan fosse stata percorsa da questo doppio senso di marcia unico, quello che vediamo oggi. Allora, con la logica di fare presto, perché voi sapete che abbiamo nel nostro programma di mandato quello di migliorare la circolazione stradale su Ceneda per cercare di ravvivarla da quel punto di vista là, e così nel tentativo di fare le cose in casa a basso costo e cercando di anticipare i tempi che sono sempre lunghissimi, eccetera, abbiamo pensato, già che abbiamo fatto questa inversione, che ce l'abbiamo sul campo, l'abbiamo eseguita, cerchiamo di completarla con via Oberdan. Poi sapete, fare le cose in casa magari si pensa di farle in 3 giorni, dopo magari ce ne vogliono 15 e sono tante le complicazioni. Comunque alla fin fine ci siamo riusciti con lavorazioni in casa, con patemi d'animo, siamo riusciti a fare questa variazione in via Oberdan, rendendoci conto perfettamente fin dall'inizio che c'erano in queste variazioni rapide di situazioni consolidate delle difficoltà. È stata fatta. Proviamo a vedere l'effetto, abbiamo buttato una data, 31 gennaio, è una data che non è scientifica, è prudenziale, dal momento che facendo le cose in casa si dice diamoci il tempo di valutare, non perché il 31 gennaio abbia un significato in sé. E quindi abbiamo buttato al massimo, entro il 31 gennaio decidiamo se la cosa funziona oppure no. Dopodiché abbiamo anche visto che c'erano ulteriori elementi da valutare, ovvero sia che le ferrovie avrebbero ricominciato ad azionare i passaggi a livello, e quindi certe abitudini ormai
nuove che la gente nostra aveva imparato, cioè i passaggi a livello sempre aperti, sarebbero cambiati e poi quasi in coincidenza le scuole sarebbero ripartite e quindi c'erano nuovi flussi di traffico che sarebbero intervenuti. Quindi abbiamo detto aspettiamo anche di vedere questi apporti, queste variazioni nuove per valutare meglio. I nostri vigili che hanno da 6-7 anni delle macchinette che servono per misurare i passaggi delle auto e cercare di valutare appunto i flussi automobilistici, si sono limitati a passare mattina, mezzogiorno e sera in tutte quelle strade implicate per cercare di valutare quello che era l'impatto sui parcheggi. Ce ne sono di liberi, perché nel fare questo lavoro qua abbiamo dovuto eliminare un certo numero di parcheggi da sempre esistenti via Oberland, cercando di valutare se erano comunque sufficienti o se erano scarsi. Dopo un certo periodo che per la nostra polizia locale è comunque insufficiente, hanno messo fuori queste macchinette comunque per misurare, per cominciare a valutare il traffico nuovo che andava a generarsi e le misurazioni sono in corso. Quello che voglio dire è che tutto questo non era fatto per far dispetto a nessuno, consigliere Marco, sì, o per rovinare nessuno, è semplicemente un test, come dichiarato all'inizio, che abbiamo cercato di fare in casa, risparmiando, cercando di renderci conto come erano le cose, ma con l'intento finale o iniziale, se vogliamo dir meglio, che era quello di far fare questo lavoro a dei professionisti. Senza il lavoro dei professionisti, che attenzione, dopo voglio specificare questo lavoro dei professionisti, senza questo lavoro dei professionisti la discussione sarebbe poi infinita e non approderebbe a nessuna decisione finale condivisa. La scelta di questi professionisti, purtroppo, dico io personalmente, purtroppo è arrivata nel senso che abbiamo già definito chi è e l'abbiamo già incaricato di fare il lavoro. Dispiace di non averlo potuto dare a coloro che già erano incaricati di redigere il nostro PAT, perché pensavamo abbastanza logico che chi lavorava sul PAT potesse anche in contemporanea lavorare sulla circolazione interna, nella speranza che la cosa potesse dare una logica generale migliore all'assetto futuro della nostra città. Comunque un incarico l'abbiamo dato con 2 professori universitari che avevano già operato in città ben più grosse della nostra. Io ho potuto interloquire personalmente. Questi 2 professionisti, da me appositamente interrogati sul fatto che potessero affrontare la situazione di via Oberda da Ponte Labbi e Ceneda, mi hanno rassicurato completamente, nel senso che le loro dotazioni tecnologiche sono tali che il lavoro relativo a Ceneda, e quando io dico Ceneda noi intendiamo come amministrazione quella zona che va da Cozzuolo a Meschio, una fascia trasversa della città, può essere risolta e una loro risposta noi la avremo entro il mese di novembre, non la data del 31 gennaio che noi così in casa avevamo pensato come necessaria ad avere un responso plausibile, credibile, fededegno. Quindi oggi noi ci ritroviamo in questa situazione. Abbiamo cominciato una sperimentazione che tale voleva essere e tale è, semplice sperimentazione. Abbiamo scritturato una azienda in grado di fare la cosa dal punto di vista scientifico, professionale.
la quale ci darà una risposta. Anzi, io penso anche che persone terze, non viventi a Vittorio Veneto, che a freddo vedono la nostra situazione, magari riescono a vedere le cose in modo diverso e migliore del nostro, che siamo ormai viziati da abitudini, che siamo viziati da posizioni preconcette, prese, eccetera. Viste da freddo, probabilmente ci daranno una risposta che potrebbe anche effettivamente aiutarci nel decidere come meglio gestire la circolazione interna. In primis l'incarico è su Ceneda, perché l'avevamo già detto, ci eravamo già impegnati come programma di mandato di affrontare il discorso di Ceneda. Però agli stessi abbiamo anche chiesto di valutare la città intanto nel suo insieme, perché Vittorio è grande e sarebbe bello fare un intervento di questi professionisti su tutta la città, però siamo sempre limitati ai costi, insomma. Per cui prima di faremo il lavoro, lo faremo per step, intanto prendiamo questo perché è cogente, perché ci interessa di più risolverlo in breve tempo, ma nel contempo di analizzare anche quelle che sono le criticità più evidenti. Le criticità più evidenti a Vittorio Veneto, oltre Ceneda, oltre Ceneda Meschio, ecco questa zona qua, sono San Giacomo, l'ipotesi di ponte trasversale che porti da Via Dante agli impianti sportivi, quello tanto per capirci collegato al progetto Carnielli, la nuova uscita della statale in Via del Carso, che ci porta a tutta una serie di altre problematiche che andremo ad affrontare a ragion veduta quando succederà fra 2 o 3 mesi di avere questo nuovo flusso di traffico che ci arriva sul fianco est della città e altro, ma queste sono, che ho detto, sono le principali problematiche che abbiamo chiesto a questo gruppo di lavoro di analizzare. Quindi a tutt'oggi chiamiamolo problema, pochi mesi fa il problema principale di Vittorio è via Martel, l'abbiamo risolto. Adesso il problema principale è via Oberdan, lo risolveremo, calma e gesso. Ci siamo attrezzati per risolvere la cosa. Si risolverà come? Non lo sappiamo. Test era. I test, come vi ho già detto in questo Consiglio, hanno tante soluzioni. Quello che è importante a questo punto è la metodologia, ovvero sia, gli scienziati che abbiamo chiamati, che rileveranno numeri e che numeri ci forniranno, fondamentalmente stanno parlando di casa nostra, cioè Vittorio è casa nostra. Per cercare di farla funzionare al meglio servono questi numeri e lasciamoli fare a questo punto a chi sa farli. Ma dopo la soluzione finale la sceglieremo noi e io voglio che venga scelta in questo Consiglio. Perché i numeri possono anche dirti che sì, è meglio così, no, non è meglio così, oppure io spero è meglio colà, nel senso che occhi nuovi possono trovare soluzioni innovative alle quali nessuno di noi aveva pensato prima, ma quello che sarà la soluzione finale passerà per questo Consiglio. Perché non voglio che dei numeri, qualsivoglia numeri, determinino il nostro modo di vivere. Quindi è intenzione mia, di questa amministrazione, di far fare il lavoro che è già stato delegato, sono già stati incaricati ufficialmente di eseguire, che determinino numeri e soluzioni, magari anche più di una, tra le quali scegliere, ma che passino attraverso questo Consiglio. Il meglio del meglio per la città noi lo ricerchiamo, l'amministrazione, nessuna amministrazione vuol fare del male, ciascuno è capace di fare
quello che è capace, ok? Un'amministrazione brilla, un'altra un po' meno, ma tutti perlomeno cercano di metterci quello che possono per fare del proprio meglio. Anche noi lo stiamo facendo, visto che la cosa si sta rivelando più complicata o forse più erroneamente vista come la fine della città o l'alba di un nuovo giorno, non lo so, non esageriamo, si tratta di un semplice esperimento viabilistico che fatto in casa può dar adito anche a delle considerazioni esageratamente positive o negative. Ripeto, facciamolo fare, come abbiamo già deciso e già determinato, a dei professionisti. Le risultanze però, ecco, l'unico difettino, Mirella, che ho trovato nella tua mozione, no? Che condivido in pieno, è quello di dire, boh, ho i numeri, li passo agli uffici. No, gli uffici dopo eseguono. Invece stiamo parlando di casa nostra, stiamo parlando di Vittorio. I numeri che usciranno entreranno in questo Consiglio e assieme decideremo a quali dar corso. Questa è la posizione non nuova, ma da sempre tenuta da questa amministrazione, né più né meno. Quindi io a questo punto vorrei chiedere ai consiglieri tutti, minoranza e maggioranza, vi fidate del vostro sindaco? No. No. Io vi chiedo, aspettiamo assieme un mese e mezzo, al massimo un mese e mezzo, ma mi hanno garantito di farla entro il mese di novembre. Fidatevi del vostro sindaco. Tutto è stato predisposto per cercare la migliore soluzione viabilistica possibile. Abbiamo fatto di tutto per provare a farlo in casa con risultati, non dei migliori. Abbiamo però in contemporanea incaricato chi sa farli meglio di noi. Entro il mese di novembre abbiamo tutti i risultati sui quali ragionare qua dentro assieme, senza colpi di testa, senza azioni né di parte né velleitarie comunque. Se siete d'accordo io vi ringrazierei, perché io tendo a fare le cose più logiche che posso nel miglior modo possibile, condivise se possibile fra tutti quanti. E la condivisione è massima, insomma, di più di così non saprei condividere. Certo che Vittorio è grande, Vittorio parte da sotto San Giacomo e finisce in Fadalto. Se ogni volta che dobbiamo intervenire sulla circolazione ci deve essere tanto patema d'animo, è molto più facile non far nulla. Quindi impegniamoci un pochettino a essere costruttivi, o provando noi o trovando la metodologia giusta di interlocuzione. Un'amministrazione, ricordo, e ho anche un esempio. Parlavamo ieri sera di via Martelli. Era il problema di Vittorio. Una volta risolto, soltanto il consigliere De Antoni ha avuto l'onestà di dire è stata una buona azione. Nessun cittadino della miriade di cittadini che si stava rivoltando ha avuto una singola parola con me per dirmi sì, vabbè, grazie, avete fatto bene, o no, grazie, avete fatto bene. Non vorrei che la cosa si diventasse metodo, cioè quella di pretendere solo, perché allora a questo punto se non ragioniamo, sì, grazie, sì. Ecco, va bene, però non vorrei neanche che di converso questo si trasformasse in una moda per cui se un singolo va sui giornali, telefona al prefetto per inficiare, per bloccare una qualche operazione in corso che riguarda tutti, possa mettere in difficoltà chi deve cambiare. Quindi cerchiamo di fare le cose in modo più condiviso possibile, perché
abbiamo veramente oggi tra social, tra cose, la difficoltà di scegliere il meglio. Si può essere bloccati da un singolo che non vuol lasciarti fare il meglio per l'intera comunità. Io non ho altro da dire. Dimmi. Adesso, siccome... Ma scusami, nella tua mozione, nella vostra mozione, quella di Mirella, firmata da Mirella, ci si chiede di impegnarci a chiudere l'esperimento entro il 30 novembre. Io ti ho detto che abbiamo incaricato una ditta che ci ha garantito, è già fatto. La ditta ci garantisce che entro il mese di novembre, può essere anche a metà di novembre, ci dia un risultato per cui possiamo venire qua a discuterne assieme, perché il risultato, ripeto, lo discutiamo qua assieme. Quindi che senso ha impegnarsi per il 30 che entro novembre noi abbiamo la garanzia di averlo? 2, la tua mozione, la vostra mozione, la mozione di Mirella, dice che questi risultati li devono trattare i nostri uffici. No, li portiamo qua in Consiglio. Allora, scusate un attimo, se no iniziamo il botta e risposta di ieri sera e non funziona. Quindi, via gli interventi, aspettiamo che il sindaco finisca e dopo via gli interventi. Secondo me Alessandro, cerchiamo di non fare le baruffe artificiali, perché siamo tutti quanti d'accordo, immagino di abbreviare i tempi al massimo. Vi dico che i contenuti della vostra mozione sono già stati gestiti anche meglio della vostra mozione, perché nel punto 2 io io voglio che vengano portati qua in Consiglio e non direttamente agli uffici. Quindi penso di aver chiarito sia la volontà dell'amministrazione, di aver interpretato correttamente quello che voi chiedete nella vostra mozione. Non penso di aver esulato dal seminato vostro. E quindi la cosa più logica per me è che dal momento che vi ho già soddisfatti, credo, no. Io vi chiedo di ritirarla e d'amore d'accordo alla stessa medesima conclusione migliorata. Se non la ritirate, allora io al mio consiglio chiedo di darmi la fiducia e votare quello che io ho proposto. E Alessandro è migliorativo rispetto alla tua. Cerchiamo di non... Benissimo. Io ho finito, Presidente, altro non... Allora, devo dire. apriamo il dibattito, anzi è già aperto con il primo intervento del sindaco e quindi continuiamo il dibattito. Chi vuole prenotarsi? Consigliere De Antoni, prego. Cioè, io mi fido di quello che dice il sindaco, però qualche volta ci sono degli assessori che dicono anche le cose un po' diverse, perché ad esempio tutti noi abbiamo detto quanto è importante in queste cose che interessano tutta la città e anche i cittadini, è importante fare programmazione, cioè dire vogliamo fare questo, queste sono le motivazioni, ci affidiamo a tecnici esperti e poi le cose si possono fare. Questa sperimentazione è stata fatta in maniera, come ha detto lei, un po' in casa, saltando molti passaggi, creando anche qualche piccolo problema, anche diciamo forse di legittimità, ma non ha importanza, e poi affronterò questo problema. Il primo tema è, abbiamo chiesto se c'era uno studio, se era stato dato un incarico professionale a qualcuno. Nel Consiglio Comunale del 6-7 agosto l'assessore Fasan ha detto, tra virgolette, è stato dato l'incarico alla stessa che fa il PAT, la diretta, di verificare e di portare insieme al nuovo PAT anche i nuovi studi di flussi di traffico. Allora, poi che il segretario risponde a una richiesta fatta da uno di noi e dice al 15 di ottobre non è stato ancora dato nessun incarico, anche se le stiamo per dare. Ok, no? Ok, quindi
Allora, l'incarico è stato, diciamo, dato nelle vie brevi e adesso verrà formalizzato probabilmente. Però è importante per noi, signor Sindaco, avere queste precisazioni ed essere corretti, no, non corretti, mi scusi, essere precisi nel fare le cose, perché altrimenti la prossima volta un assessore o qualcun altro dirà delle cose, sì abbiamo fatto, poi vai a vedere le cose e non sono state fatte. Allora, io non voglio, le assicuro, non voglio fare polemica, ma voglio solo dire facciamo le cose bene, perché non stiamo facendo le cose in casa nostra, in giardino e così, stiamo facendo una cosa per tutta la città. Quindi ci vuole un minimo di rispettare i passaggi che sono obbligatori e fare le cose senza farle in maniera artigianale, se posso dire un po' dilettantesca, diciamo, no? Bisogna cercare di farle bene. Allora, l'altro aspetto, no? Guardando anche un po' le carte, cioè anche questa non la capisco bene, no? Il 31 luglio la responsabile dei servizi tecnici acquista le barriere. Non c'è nessun atto prima che dice che vogliamo fare qualche cosa. Acquista, dice ma dobbiamo sistemare l'anomala circolazione, perché anche lei vede, anche l'ingegnere vede che è un po' strana questa cosa, per sistemare l'anomala circolazione a doppio senso su via Oberdan dobbiamo far fare queste, e le fa fare come ha detto prima, le fa fare dopo il 13 agosto. La Giunta dice finalmente, dice facciamo sta cosa, ma dice solo facciamo un po' tutto e vediamo anche di questa via Oberdan come fare. E poi il 19, finalmente, il comandante della polizia locale, che aveva preparato la delibera per la Giunta del 13, perché l'ha fatta lui, cioè evidentemente, adesso qui non so se sia così, ma evidentemente un po' preoccupato di questa cosa, dice che sia la Giunta a dire che dobbiamo fare questa cosa, perché è una cosa un po' delicata. Ecco che siamo arrivati in fondo a fare quello che doveva essere fatto all'inizio. Mi chiedevo, ma chi è che ha deciso questa cosa? L'ha decisa l'ingegnere che ha comprato le barriere, oppure qualcuno gli ha detto compra che poi mettiamo a posto le cose? Probabilmente sarà successo anche così, ma però come dire, è un passaggio che non è del tutto corretto, insomma, ecco. Quello che noi insistevamo a dire era che per fare queste cose ci vuole uno studio. Io, se posso dire, signor Sindaco, sono contento che lei abbia detto che lo affronteremo qui in Consiglio Comunale, però non affronteremo i numeri, affronteremo, spero, le proposte che loro faranno sulla base dei numeri. Ed era quello che chiedevamo e chiederemo se adesso quindi queste sono per me le cose importanti. Ecco. Cioè, sulle cose parliamoci, finalmente ho sentito, condividiamo le cose. Spesso anch'io nel mio piccolo ho cercato di fare delle proposte che qualche volta sono state rigettate solo perché erano state fatte da un consigliere di minoranza, quando sembravano anche abbastanza logiche, ma è chiaro che per me sono logiche, poi magari per gli altri non sono. Però siamo qui per cercare di fare il bene della nostra città, senza, diciamo, nessuna preclusione, senza nessuno, credo per tutti, insomma, interesse personale. Ecco. Quindi io la seguo benissimo su questa cosa. Partiamo con questa volontà di cercare nelle cose importanti, perché non possiamo correre dietro a tutto, di fare le cose assieme, condividendole, approfondendole, anche sentendo quelli che sono i pareri dei consiglieri di minoranza, che in genere sono sempre contrari, ma qualche volta fanno anche delle proposte che vengono dalla loro esperienza oppure dalle loro conoscenze. Quindi benissimo questo. Io, diciamo, se fosse possibile, cioè non per non fidarmi di quello che le dice, però se anche ci dà la soddisfazione di fare, diciamo, di approvare una mozione in cui diciamo, preso atto di questa cosa, cercheremo di, entro un tempo preciso, diciamo, riportiamo in consiglio gli esiti di questa sperimentazione e soprattutto le indicazioni che arriveranno dai professionisti, penso che sia, diciamo, sarebbe una cosa che, diciamo, ci aiuta anche a fare bene il nostro lavoro. Ecco, quindi poi magari ne possiamo parlare più nel dettaglio, però lancio questa proposta che potrebbe in qualche modo anche aiutarci a chiudere meglio la cosa. Grazie consigliere De Antoni. Consigliere Dus. Sì, dunque io capisco benissimo lo sforzo che il sindaco sta facendo e il suo discorso, mi creda sindaco,
veramente lo capisco bene perché ci sono fortunatamente, dico, passato non in veste da sindaco ma comunque di amministratore. E ricordo che solo per aver pensato, non attuato, realizzato, solo per aver pensato che si poteva rendere senso unico via Dalmazia, erano già partite la raccolta firme. Pensata, cioè non attuato, ecco. Quindi tutto il ragionamento che lei ha fatto, io non solo lo capisco, ma anche lo condivido. E, ripeto, è un male che non è che interessa solo la nostra comunità vittoriese, ma ahimè la nazione e probabilmente ben oltre. E è un problema dei giorni nostri, che qualunque cosa fai viene ampliata magari dal singolo e si trasforma in uno tsunami. Ci siamo passati, probabilmente ci passeremo tutti quelli che avranno l'onore di poter amministrare. Capisco anche quando lei parla di diciamo, ingratitudine e a me hanno sempre insegnato, almeno nel mio partito, che la politica è il mestiere più ingrato, perché si fanno tante cose ma non si ricevono mai dei grazie. D'altra parte siamo qui a servizio. Lei parla di fiducia e chiede la nostra di fiducia, ma la fiducia le è stata data a piene mani durante le elezioni, tanto è vero che lei ricopre la carica che ricopre. E quindi non deve chiederla tanto a noi, alla minoranza, che siamo 4 gatti, ma ripeto, lei è già stata data abbondantemente. Il suo discorso non fa una piega se solo fosse stato fatto prima dell'intervento. Il problema è che lei ci fa questo discorso a valle dell'intervento. Allora noi adesso ci troviamo a dover condividere con lei un percorso a risolvere un problema che prima però non era un problema. Cioè via Oberdam non era un problema. È stato creato un problema, adesso dobbiamo trovare il modo per risolverlo. È vero, visto dall'alto, la questione riguardava, come ho ricordato nella mia mozione, non solo via Oberdam, ma anche le vie lì vicino per tutta la questione ricadente all'interno della nuova elettrificazione della ferrovia. Però questo intervento che è stato fatto, dal mio punto di vista, magari sarò supponente, però non è che ha bisogno di essere avvalorato o meno da dei tecnici. Cioè quell'intervento, così come è stato fatto, non va bene. Per cui non ho bisogno che una commissione mi dica che va bene o non va bene. Dal mio punto di vista non va bene, stop. Quindi dal mio punto di vista, ripeto, ma è il mio singolo punto di vista ed evidentemente anche di molti altri cittadini, l'intervento che è stato fatto in quella maniera non va bene e quindi bisogna quantomeno ritornare alla situazione precedente e poi ripartire da zero con tutto quello che ha detto lei, cioè l'affidamento di uno studio, valutazione assieme dello studio, eccetera, eccetera, eccetera. Solo così, secondo me, riazzerando e riportando a zero le caselle iniziali, possiamo fare un ragionamento condiviso e io la ringrazio anche per la generosità, perché non è assolutamente lei dovuto condividere insieme a noi anche questo tipo di ragionamento, quindi ringrazio per questa apertura. Però, ripeto, torniamo alla casella iniziale, ripristiniamo la situazione perché abbiamo visto che lì c'è stato un qualcosa che non è andato per il verso giusto e poi aspettiamo le risultanze dei tecnici, degli esperti, quale io non sono, e andiamo avanti. Altrimenti ci troviamo che, ripeto, stante la situazione, il problema dei parcheggi, insomma, li abbiamo letti tutti e visti tutti quali sono i problemi, a trascinarci ancora per N tempo questa situazione qui è gravosa. Grazie, consigliere Dus. Consigliere De Bastiani. Sì, per prima cosa, perché non vorrei dimenticarmi dopo, anch'io ho affermato, non mi ricordo in che occasione, però qui in Consiglio Comunale, che l'operazione via Martel era un lavoro ben fatto. Adesso quindi eravamo in 2, è già un bel risultato. Allora,
mi stupite sempre. Cioè, l'altra sera aspettavo la risposta dall'assessore Fasan e ha risposto l'assessore Antiga. Stasera doveva rispondere Antiga, visto che ha risposto l'altra volta alla mia interrogazione, perché evidentemente è lui l'assessore preposto e più immerso in questa problematica, e invece risponde il sindaco. Vabbè, Silenzio. per primo, Prego, continui. per primo ha risposto il sindaco. Non so, risponderà, però insomma. E mi sa molto da quell'intervento che il sindaco sia calato in questo caso nel ruolo del buon padre di famiglia. E sapete, il buon padre di famiglia, quando un figlio combina un casino, no? e la situazione sta precipitando, a quel punto prende lui armi e bagagli, va dal preside, non lo so, dalle cose, e dice: Tosat, sono qua, io sono il padre, vediamo di sistemare la faccenda. In sostanza mi sembra che è andata così. E vabbè, do atto, insomma, che il sindaco, quando occorre, si prende le sue responsabilità. Forse doveva prendersi anche prima, perché, sindaco, e dopo voglio spostare la discussione, perché lei furbescamente l'ha posta su questo piano, su un piano personale, di fiducia personale. Non stiamo discutendo della fiducia che abbiamo o meno sul sindaco, stiamo discutendo su un problema che, mannaggia, ha inchiodato la città da 4 mesi, non so quanto che sia. Voglio dire, con tutti i problemi che abbiamo in città, mancava solo questa, io la chiamo stupidata, no? che ha creato tanta confusione per niente. Non è vero che era una sperimentazione, questi sono i fatti che lo negano, che dimostrano il contrario. In una sperimentazione, quando si fa, l'abbiamo visto dappertutto, lo vediamo in tutte le città, se si vuole fare una sperimentazione si mettono i jersey, si chiamano, mi sembra, in plastica, quelli che sono in magazzino, si portano là, si lasciano là 2 o 3 mesi quello che servono, dopo se il lavoro è ritenuto che sia da fare, si fa l'impianto, quello vero. Non si spendono prima 10.000 euro per fare una sperimentazione. Questo è evidente e questo non può sostenerlo. Non era una sperimentazione, era un atto deciso, così doveva essere, così doveva andare, anche se ai cittadini non sarebbe piaciuto. E infatti non è piaciuto, ma non è piaciuto non perché i cittadini fanno dei capricci, non è piaciuto perché lì è veramente un problema enorme. Prima di tutto, via da Ponte, ci sono dei commercianti che stanno pagando in denaro questa scelta. La lettera parla di riduzioni del 30, 40, 50% e io ci credo, perché tra l'altro tutti quanti noi parliamo, no? Con i cittadini, con i vittoriesi, tutti noi abbiamo qualcuno che abita da quelle parti e ci spiegano, dice: io prima andavo là ma adesso vado giù dritto e vado dall'altra parte. E là c'è, cosa c'è? Una farmacia, c'è una macelleria che pescheria, ho sbagliato, pescheria, ci sono i pesci, non c'è la carne ma c'è il pesce, che con tutti i problemi che hanno e che abbiamo, no? Le categorie dei commercianti, soprattutto in questo periodo ancora di più, in questa fase storica con i supermercati, gli ipermercati che premono, con la problematica di Ceneda che è successo
20 anni fa, quando abbiamo parlato del PUT, appunto è stato messo in atto quel PUT e da allora Cenere ha cominciato a soffrire e continua a soffrire sempre di più, e lo sta soffrendo maggiormente perché questa soluzione non ha portato a niente di buono. Non parliamo di via Oberdan, vogliamo dirle le cose, non so, penso che siano anche inutili perché le abbiamo lette e rilette sui giornali. Quella strada là è pericolosa, è molto pericolosa. Quando c'è uno in bicicletta o si ferma la macchina o si smonta quello in bicicletta. Quelle paratie che sono state messe in mezza strada, e qui mi piacerebbe avere una risposta, sono a norma? Se succede qualcosa e uno va a sbattersi contro, siamo sicuri che non succeda niente? Io ho qualche dubbio che siano a norma, perché sono andato a guardarmi qualche legge, non sono un esperto per cui mi fermo qua, però qualche dubbio lo ho sul fatto che siano a norma quelle. Era un test, cioè un test, il test dovrebbe essere già finito. Abbiamo già visto i disastri, cioè, abbiamo già visto i risultati. Poi se c'era un test e voi mi mettete le macchinette che misurano, dopo 3 giorni dopo che io faccio l'accesso agli atti per chiedere se ci sono gli strumenti che misurano l'afflusso di cosa, ma voglio dire, potevate anche non metterle più a quel punto. Tra l'altro, e questo faccio presente al Presidente, fatto accesso agli atti una settimana fa, se potevo avere quei 4 dati sulla strumentazione, sulle rilevazioni e cose, a distanza di una settimana non è arrivato niente. Oggi sarebbero stati utili magari per la discussione. Non avevo chiesto chissà che incartamenti, avevo chiesto 4 fotocopie che sicuramente sono sopra il tavolo di qualche assessore, di qualche funzionario. Ecco, allora lei chiede fiducia, voglio dire, bisogna anche ricambiarla la fiducia, no? Poi arrivano i professionisti. Anche questo mi piacerebbe sapere quando sono stati chiamati questi professionisti. Evidentemente quando sono stati chiamati questi professionisti? Evidentemente dopo che vi siete accorti che avete fatto un casino. Allora è combinata la cosa, chiamiamo i professionisti, vediamo se arriva Batman a sistemare le cose, insomma. Tra l'altro io non ho visto dei termini pubblicati, non ho visto niente, vabbè, non so. Il PUT, lei parlava del PUT, che questi cambiamenti erano previsti in una fase di PUT. Che inizialmente era sì uno spostamento, sì, ma questo era una minima parte dei cambiamenti. L'altra ipotesi prevedeva tutto un altro cosa. E allora che senso ha che mi prendete 3 elementi dei 100 dell'altra ipotesi e me li trasportate in queste... Cioè, veramente non ha né capo né coda quello che è stato fatto. Mi fermo qui per il momento. Penso, il sindaco ha parlato di fiducia e di condivisione. Io credo che la fiducia possa essere reciproca votando la mozione che abbiamo proposto noi. Noi abbiamo proposto praticamente di accelerare questo processo così che tiene in una situazione grave, a mio avviso, i residenti e i commercianti della zona. Abbiamo proposto quelle parole che diceva lei di portare in commissione, sono prese tale e quali dalla vostra delibera. Siete voi che dite il 31 gennaio portiamo queste cose in commissione e dopo le diamo agli uffici. Cioè, per cui ripetiamo le vostre parole. Meglio ancora, ovviamente, se verrà portato in consiglio comunale, ma non volevamo spingere oltre, no?
ben venga questa proposta. Quindi se stiamo parlando di fiducia, io penso che la fiducia possa essere reciproca e quindi non vedo nessun problema che i consiglieri di maggioranza possano avere a votare la nostra mozione. Grazie. Proprio non... D'accordo. Grazie consigliere. Consigliere Tonon. Grazie. Sindaco, le confesso che quando lei ha chiesto avete fiducia del vostro sindaco, io ho avuto la forte tentazione di dire di sì, ma non di chi le sta a fianco, mi riferisco a chi sta alla sua sinistra e mi spiego perché. Lei ha parlato che c'è una questione di metodo. Allora, il contenuto è il risultato, quello che si vede in via Oberdan, via Da Ponte, anche via Foscolo, ma per avere quel risultato c'è un metodo prima che viene applicato. Allora, lei non c'era, probabilmente ha avuto come sottoscritto la possibilità di vedere tramite la tenda TV, che per fortuna c'è da 7 anni a sta parte. Ricordo che Antiga non la voleva assolutamente quando era Presidente del Consiglio Comunale all'interno di quest'Aula. Tramite la TV, diciamo, il dibattito che c'è stato, l'incontro che c'è stato fra l'amministrazione, c'erano l'assessore Antiga e l'assessore Fasan, col consiglio di quartiere di Ceneda. Allora lì ne sono venute fuori, qualcuno direbbe di cotte e di crude. Tant'è vero che io mi sono permesso di fare alcune domande, ovviamente per avere documentazione attestante le affermazioni plurime che l'assessore Antiga ha fatto in quella sede. E gentilmente il segretario mi ha risposto, diciamo parzialmente, poi ci siamo anche sentiti, perché parziali erano le documentazioni attestanti quello che si diceva. Allora, è stato affermato, per esempio, che cito parola per parola. Domanda, allora, nello specifico chi è che ha deciso, cioè l'introduzione del doppio senso in via Oberdan? Risposta, abbiamo riscontrato dei dati, abbiamo detto ma quel progetto potrebbe essere anche bon. L'abbiamo portato in commissione, ne abbiamo discusso la prima volta. Qui c'è una domanda del pubblico, commissione viabilità? Certo, commissione viabilità. Nel frattempo abbiamo anche consultato chi sta redigendo il PAT di Vittorio Veneto. Ci siamo fatti confortare anche da loro se la scelta poteva essere più o meno. Abbiamo lasciato sedimentare la cosa. Al prossimo che è arrivato poi, viabilità, siamo arrivati e in maniera unanime è stato pensato che il tentativo si poteva fare, perché era verosimilmente certo che il risultato ci fosse. Parole testuali queste. Quindi è andato in commissione, salvo che poi nei documenti si dice no, non è andato in commissione perché non c'era parere obbligatorio. Come no? Non è andato in commissione. La risposta c'è scritto che... no, non è questione di rispondere, è questione di leggere quello che mi è stato risposto. Sentito il comandante della polizia locale, non a me, al collega, si comunica che al momento non c'è corrispondenza, no, non è questo, chiedo scusa, sì, non c'è parere della Commissione Viabilità in merito al contenuto della delibera in quanto non obbligatorio, punto. Ah, quindi è tutto corretto. Sì, no, ma ha detto che è andato in commissione viabilità. No, l'assessore ha affermato che è andato in commissione uno sì e uno... ma queste sono parole testuali. No, continui. No, sì, continuo, no, perché ce n'è ancora. Sì. È per quello che dico la fiducia, sa, quando si sente una cosa e poi se ne afferma un'altra, poi quando c'era quel nostro concittadino che col proprio cellulare ha fatto vedere... c'era l'autobotte dei pompieri che aveva qualche difficoltà a passare, affermazione, se lei mi viene a dire che sono arrivati con un'autobotte più grande di un autobus, le credo. Se lei mi dice che l'autobotte dei pompieri è più grande di una corriera, io le devo credere, perché l'autobus l'abbiamo provato, così ha affermato. A mia domanda specifica, vorrei capire con quale mezzo e quando è stata fatta la prova, mi è stato detto non c'è documentazione. E allora io ho detto, non mi serve documentazione, basta che mi diciate quando e da chi è stata fatta.
Non ho avuto risposta. Non ho detto, non mi si risponderà mai. Non ho avuto ancora risposta, anche se sono passate più di 2 settimane. Allora la prova o è stata fatta o non è stata fatta. Se è stata fatta non vedo quale sia il problema a comunicare, ma credo servano 10 secondi, 2 settimane sono passate. Se non è stata fatta è grave che si affermi che è stata fatta. A proposito di metodo, Sindaco, non mi pare il miglior metodo di affrontare la situazione questo. Fra l'altro l'ha affermato non, ma un'altra volta. Se l'autobotte è più grande dell'autobus ci credo, perché l'autobus, creda a me, ci passa. Affermazione perentoria, tipica appunto, non aggiungo altro. Vado avanti. Nella stessa serata, quando ha affermato pure, dichiarazioni testuali. Via Foscolo, per la verità, è una cosa che, visto che si parla di Ceneda, è una cosa che il comandante, io presumo si riferisca al comandante dei vigili, ci diceva il cassetto di via Foscolo ormai era quasi pieno e c'erano una infinità di domande delle mamme che rappresentavano che c'era pericolosità, non c'era potenzialità di dare risposta, perché quando ce ne sono 2 o 3, bene. Quando inizia ad essere 1 anno, 2 anni di domande che rimangono nei cassetti perché non si ha voglia, non si ha tempo, non si ha alle volte, perdonatemi, il coraggio di agire, non trovo corretto neanche quello. Per cui io ho chiesto di avere la copia di queste domande. Neanche questo mi è stato fornito. Adesso io non so se le portate via l'assessore Antiga, il cassetto intero, però è questione di metodo anche questa. Cioè, le affermazioni che fa un assessore in una riunione pubblica, Sindaco, sono le affermazioni che lei fa perché lei ha nominato l'assessore Antiga in una riunione pubblica davanti ai cittadini. E quando 1700 cittadini, non uno che va sui social, 1700 firmano, non possiamo dire, beh, decidiamo noi, avete fiducia. Non è solo questione di fiducia. Certo, è bene, è una ottima iniziativa quella che lei è promessa che ha fatto questa sera, ne parleremo qui. Ma non possiamo non lasciar parlare 1700 cittadini che vivono e lavorano in via Oberdan, dove gli avete tolto i parcheggi, in via Da Ponte, dove l'assessore ha affermato che ha messo 10 nuovi parcheggi e nessuno a Vittorio ho visto, ovviamente, l'ha affermato sempre quella sera. Altra affermazione, sì, ha affermato che lui ha messo 10 parcheggi nuovi, 10 parcheggi aggiunti in via Dante, le dico anche a quale minuto se vuole. Così è, sì, via Da Ponte, scusi, via Da Ponte, 10 parcheggi nuovi in via Da Ponte. No. 10 parcheggi nuovi, beh, se dopo una pensa via Da Ponte invece era via Forcal, va bene. Assessore, guardi, ripeto, quello che mi preoccupa è che le affermazioni che fa lei sono come se le facesse il sindaco, perché lei è stato nominato dal sindaco, punto. Per cui fidarsi, ma francamente io ho forti difficoltà. Ripeto, allora, chiedo documenti che non esistono, chiedo riscontro affermazioni e non mi si dà nulla. Anzi, chiedo anche al Presidente del Consiglio, visto che ha detto che è, come dire, garante delle prerogative del Consiglio dei Consiglieri, se può cortesemente anche lei intercedere, diciamo così, se posso avere queste risposte. Grazie. Va bene, d'accordo. Non ho finito. Ecco, il primo intervento. No, non ho finito, scusi. Non ha finito? No. Okay. Se ci sono delle difficoltà in una gestione, l'ha riconosciuto mi pare anche lei, un po' artigianale o dilettantesca, come ha detto il collega De Antoni, in un approccio, credo che sarebbe molto meglio, molto più serio, meriterebbe più fiducia, una presa di posizione la quale dicesse, beh, lì abbiamo sbagliato, è stato fatto un passo azzardato, o meglio, è stata fatta una gestione forse azzardata, perché io non dico che è sbagliato sperimentare in questo modo, con queste premesse, con questo metodo. Perché lei all'inizio mi ricordo che più volte ha detto noi utilizziamo un altro metodo, una nuova metodologia, l'ha detto più volte, si ricorda, all'inizio del suo mandato.
una nuova metodologia per cui studiamo i problemi e vediamo, e poi quando troviamo la soluzione la applichiamo. Se questo è il sistema, io ho forti dubbi, sindaco, francamente. Cioè, se l'esempio è via Oberdan, in cui scontentiamo tutti, per che cosa, fra l'altro? L'ho ripetuto anche ieri sera, siamo in un periodo di difficoltà economica palese tutti. Lasciamo stare l'IMU, ne abbiamo già parlato ieri, ma alle attività economiche che già languono togliamo pure i parcheggi. Togliamo i parcheggi che ci sono vicini ai negozi. Da quando c'è questa amministrazione a Ceneda ha chiuso il panificio, la formaggeria non so se è riaperto, la cartoleria, la fioreria e l'osteria. 5 attività a Ceneda chiuse. Non sto dando colpa a... Certo che si registrano i dati, questi sono i dati, non è colpa del sindaco, ma la situazione, dico, è già difficile. Anziché aiutarli, andiamo a penalizzarli ancora. I commercianti di Via da Ponte mi pare si siano espressi in maniera molto chiara. Siamo in difficoltà. Non fate in modo che le nostre difficoltà aumentino, anzi dateci una mano. E allora ritorno agli 800.000 euro lasciati là, quelli che abbiamo citato ieri, anziché dare una mano a ai commercianti. Consigliere? Sì, ho finito. Grazie. Consigliere Valliana? Sì, grazie. Allora, come non intervenire su un discorso... Secondo me il sindaco questa sera ha fatto un discorso più sul piano emotivo che sul piano politico e tecnico, e quindi ho la necessità, insomma, anche di rispondere nel merito, e anche se i consiglieri che mi hanno preceduto sono stati esaustivi e hanno toccato varie tematiche che poi sono quelle che sono state affrontate quotidianamente in questi mesi dai cittadini, dai consiglieri, da noi tutti. Noto questa sera anch'io che a differenza di ieri sera il sindaco ha preso in mano la situazione, mettendoci tra virgolette la faccia, e viceversa ieri sera quando si parlava di urbanistica e lei sindaco è anche responsabile dell'urbanistica, faceva parlare l'assessore Antiga. E oggi, che viceversa, diciamo che gran parte del lavoro fatto in questo periodo della viabilità è stato seguito dall'assessore Antiga, lei prende in mano questa situazione e cerca di dare delle spiegazioni e cerca di portare anche delle proposte. E questo mi sembra una cosa positiva. E quindi le do atto di questo. Io non voglio entrare sulle varie criticità che abbiamo un po' elencato, che tutti sanno, la questione è stata dibattuta più volte. Volevo solo aggiungere su via Oberdan, per quanto riguarda la sicurezza, che ci sono anche problemi rispetto a un edificio dove ci sono 20 famiglie che devono immettersi dal punto di vista pedonale su via Oberdan, e hanno grossi problemi perché insomma la careggiata è a ridosso proprio del portone d'ingresso, quindi il problema della sicurezza secondo me esiste ed è veritiero. E poi volevo soffermarmi, sindaco, sul metodo, e qui condivido il suo invito, però la cosa che mi fa specie è che ci chiede la condivisione delle cose dopo che sono state fatte, no? Più volte nel corso di questo mandato, di questo primo anno e mezzo di mandato, avevamo proposto molte volte di poter lavorare nelle commissioni per cercare delle soluzioni ai problemi o delle nuove proposte. Vedo che le commissioni però non sono, purtroppo non vengono convocate frequentemente, o quantomeno si fa fatica a farle lavorare in questo senso. Quindi ad esempio questo secondo me sarebbe stato, una volta ipotizzata il cambio della viabilità, sarebbe stato un oggetto secondo me da commissione, magari con un parere dei vari consiglieri, con un parere di persone competenti e di professionisti,
appunto prima si fa un'analisi della situazione complessivamente attraverso le commissioni e poi si porta avanti eventualmente la sperimentazione, cosa che non è stata fatta. Quindi, ripeto, adesso ci viene a chiedere di condividere la risoluzione del problema e ci possiamo stare, voglio dire, quando mai non... Sì, siamo tutti insomma qui per lavorare per il bene della città e quindi ben venga anche questa partecipazione. Per quanto riguarda nel merito proprio della mozione, io a questo punto, visto che lei addirittura ha rilanciato il discorso che dopo lo studio il risultato sarà valutato all'interno del Consiglio Comunale, io a questo punto le chiedo a lei un atto di fiducia e mi faccio carico di un emendamento all'interno della mia mozione in cui praticamente scrivo di portare il provvedimento in Consiglio Comunale per l'approvazione finale. Quindi il suo invito lo raccolgo io, faccio un emendamento alla mia mozione e penso che sia una mozione votabile, condivisibile, che impegna tutti noi a questo punto, cioè non solo voi della Giunta ma anche noi della minoranza, a collaborare e a portare a termine l'eventuale progetto insomma, di revisione della viabilità se c'è necessità e quant'altro. Ultima cosa che le chiedo a questo punto è di capire, perché i cittadini a casa vogliono anche sapere, secondo me, oppure i cittadini insomma, che abitano in via Obertan, quale sarà il vostro intento, cioè o lasciare la via così com'è, oppure rivedere una nuova prospettiva, un nuovo senso unico. Grazie. Grazie consigliere, se poi può portare l'emendamento che così lo aggiungo. Grazie. Consigliere Salezze. Sì, buonasera a tutti, grazie Presidente. Non c'è dubbio che questa modifica della viabilità non abbia avuto i risultati sperati. Questa sperimentazione è partita sicuramente con le migliori intenzioni. Purtroppo ci sono stati dei malcontenti che si sono visti dagli articoli ultimi di giornale, che vabbè lasciano il tempo che trovano, ma soprattutto dalla raccolta delle 700 firme da parte dei residenti e degli operatori del commercio. Sono stati fatti degli errori, il primo forse è stato l'approccio con i cittadini e questo mi è dispiaciuto perché questa amministrazione cerca invece di parlare con i cittadini, di essere presente e soprattutto lo fa il nostro sindaco che è sempre presente e risponde costantemente a tutti quelli che lo chiamano. È comunque stato ribadito più volte che questa è una sperimentazione come tale non definitiva. Ringrazio il sindaco per aver anticipato questo periodo di sperimentazione da fine gennaio a un mese e mezzo, adesso un giorno più, un giorno meno, ormai non cambia. E appunto per aver dato la possibilità a noi consiglieri di prendere la decisione finale, di aver rimandato la decisione finale su questa prova. Adesso che il consigliere Bagliana è venuto incontro al sindaco, io non posso che votare a favore della mozione. Grazie consigliere Salezze. Consigliere Denardi. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Quando, sapete, io abito abbastanza vicino a via Oberdan, quando mi è capitato in queste settimane di passarci vicino, perché devo ammettere di non aver mai osato introdurmi con un veicolo in via Oberdan da quando è stata modificata la viabilità,
per quello strano senso di spaesamento che credo chiunque l'abbia attraversata provi. Mi è venuto in mente che a Londra esiste una sola strada che ha il senso invertito di marcia rispetto a tutto il resto della circolazione cittadina. È la strada che porta al Savoy, che con una legge del Parlamento del 1902 ha avuto il privilegio di poter avere la strada a senso invertito. Perché? Perché c'era la necessità di consentire ai lords e alle ladies di scendere dalle auto senza bagnarsi la testa e quindi consentire ai loro autisti di farli scendere dal lato giusto della strada rispetto alla pensilina, diciamo così, dell'albergo. Ora io non ho capito perché Vittorio abbia dovuto avere questo attimo di sentirsi londinese in una strada che non aveva problemi. Io l'ho percorsa per anni a piedi, in bicicletta, in auto senza nessunissimo problema. Ci abito vicino e non ho mai avuto problemi di code chilometriche o quant'altro. Però mi sembra veramente, e da questo punto di vista un verbo usato dal sindaco mi pare veramente appropriato, mi sembra di essere a teatro. Il sindaco ha parlato di aver scritturato una società per fare degli studi. Si scritturano gli attori. Quindi qui siamo a teatro, mi sta dicendo. Però è un teatro, devo dire, che è abbastanza triste, perché un sindaco che continua a sostenere di aver fatto un test, insomma, riesco difficilmente a comprenderlo, soprattutto alla luce di quello che è avvenuto in quest'Aula nei mesi scorsi, meno di un anno fa e meno di 6 mesi fa, con i consiglieri e gli assessori che si spellavano le mani sull'approvazione del PEBA, piano che vi ricordo per espressa formulazione di chi lo ha redatto, dei professionisti che non sono stati scriturati, che sono stati incaricati in quel caso di redigerlo, valuta con molta attenzione la presenza di essenze arboree, alberi, e la presenza di piste ciclabili, che sono elementi indispensabili per garantire, sono andata a rivedermi la presentazione, alle famiglie e alle persone con più difficoltà motorie, anche gli anziani, ma i bambini, di poter passeggiare per la città riducendo, ad esempio in estate, il problema del sole o le stesse piste ciclabili, i problemi relativi ai rischi della circolazione. Ora, il test, interessantissimo, glielo dovrebbe spiegare agli alberi che avete tagliato, perché normalmente quando uno fa una prova, la prova la può riazzerare. Se riuscite a far resuscitare gli alberi, avrete tutta la mia fiducia, perché devo dire che a quel punto siamo oltre gli umani livelli. Il consigliere De Bastiani prima ha detto: uno quando fa un test non va a comprare 10.000 euro di materiale in ferro per costruire la separazione fra due corsie, mette i jersey di plastica. Io ho fatto l'università a Treviso e alcuni jersey si sono laureati con me, perché li ho visti lì per tutto il tempo della mia permanenza trevigiana, ma temo che avessero un problema i jersey. Sono larghi 40-50 centimetri. Ho idea che non ci stessero proprio, è per quello che non l'avete fatto. Sindaco, lei annuisce tutto contento. In Veneto si dice che si tiene in bon deve dare queste risposte qua. Gli studi, peraltro, si fanno, e mi riferisco qui allo studio che voi avete commissionato, quelli che avete scritturato, si fanno partendo da un dato di partenza che sia neutro. Non è che si alterano i dati di partenza con altri interventi e poi si avvia lo studio. Per capirci, quando hanno testato il Mose, non è che hanno svuotato la laguna e poi hanno tirato su le paratoie e hanno detto che bello, si alzano. No, l'hanno fatto in condizioni normali di marea prima, per vedere se si alzavano, e in condizioni
terrificanti di marea per vedere se servivano allo scopo. Voi invece con questi interventi avete già alterato le condizioni di coloro che andranno a fare gli studi. Quindi lo studio che ne verrà fuori sarà comunque uno studio non corrispondente a quello che sarebbe stato fatto prima degli interventi. E di questo vi assumete comunque di questa alterazione la responsabilità. Ma mi spiace, Sindaco, lei viene qui a farci il discorsetto di cuore, del padre di famiglia, la fiducia, a parte che la fiducia la chiede il Presidente del Consiglio dei Ministri al Parlamento, quando mi pare che siamo a quei livelli istituzionali. Ma perché non fa come correttamente ha fatto la consigliera Salezze? Lei l'ha detto, l'ammiro per quello che ha detto. Sono stati fatti degli errori, è evidente. Se lei iniziava il suo discorso con abbiamo fatto una fesseria, non avremmo dovuto fare ste robe, torniamo indietro, resettiamo tutto, ripartiamo da zero, facciamo uno studio. La mia fiducia l'avrebbe avuta assolutamente. Se continua a sostenere palesemente un test che non era un test perché avevate intenzione di andare avanti così, fare affermazioni come se nulla fosse, tutto tranquillo, tutto bello, tutto buono, addirittura le lacrimucce del ma io faccio le cose e nessuno mi dice che sono bravo, gli vanno bene e non mi ringraziano. Penso sia... Vabbè, se volete facciamo una pausetta, consiglieri. No. Insomma, tutti quanti sono stati zitti, potete sopportare per altri 2 minuti, insomma, se no magari parlate un pochino più piano, tutto qui. Allora, Sindaco, io capisco che lei si sente come tutti gli amministratori di questo paese poco considerato perché molto spesso non arrivano i riconoscimenti, le risposte che uno si aspetta, ma fa parte dell'essere amministratore. Non ci vedo nulla di strano. Chiunque lo abbia fatto nella vita credo abbia sperimentato queste sensazioni. Non occorre venire qui a lamentarsi di questo, perché tra l'altro lo trovo anche irrispettoso nei confronti dei cittadini vittoriesi, che non hanno l'obbligo di venirla a ringraziare. Sarà bello, è consolante, è interessante, lo capisco, cioè che uno si aspetti, che ti dicano sì che bello, mi piace l'intervento di Via Martel. A proposito, io non l'ho mai né criticato né lodato, non rientro né in una categoria né nell'altra, visto che stiamo facendo outing tutti quanti su Via Martel. Ma quel passaggio, le lo dico sinceramente, è quello che mi è piaciuto meno di tutti del suo intervento. Capisco umanamente che possa essere triste per questo, ma non ci sta, ecco. Grazie consigliere. Altre prenotazioni per il primo giro? Altrimenti consideriamo concluso il primo giro di interventi e passo la parola al Sindaco. Sono state dette tante cose, per cui qua ho preso tante note, cerchiamo di affrontare con ordine le cose. Consigliere Denardi, lei mi dispiace non ha capito, vedo di aiutarla. Non è che io mi sia lamentato del fatto che non ho ricevuto plausi per Via Martel. Io ho introdotto un concetto che è un po' diverso, cioè l'amministratore non riesce a capire quando fa bene le cose e quando le fa meno bene le cose, perché tutti non le fanno mai benissimo, perché normalmente arrivano le critiche e non i plausi, per cui uno quando fa una sua azione amministrativa, se ha solo la critica, non riesce a capire se ha fatto bene o fatto male. Dicevo, basta che uno sui social si faccia valere con un parere negativo e sembra che una cosa in assoluto buona possa anche apparire negativa. Ho fatto l'esempio di Via Martel
per dire che una cosa che tutti riteniamo essere stata utile per la città è chiuso, al di là dei meriti, al di là delle sciocchezze di questo modo che non vale la pena neanche di parlarci su, però di fatto un amministratore non ha la percezione corretta se fa bene o se fa male le cose. Era solo questo, non è che io cercassi lacrimevolmente che mi applaudissero. Consigliere, dai, non perdiamoci sulle... La via Oberdan è stato un test per fare il quale con il sedime esistente, per poterlo fare, è chiaro che non si può occupare, che siamo già ai limiti della percorribilità, i jersey, com'è che si chiamano, quegli attrezzi volanti che si mettono, perché hanno una base larga, siamo al minimo per poter capire se è utile o non è utile. Abbiamo tolto quel po' di ciclabile che poi, se lei diceva che passava anche per quella via là che ci passavano una volta, avrà notato come le seggioline dei disabili passavano sulla ciclabile perché il marciapiede per loro era pieno di salti, adesso li abbiamo un pochettino lisciati, ma prima lei vedeva che nella ciclabile c'erano le carrozzine. Cioè, è che quando una cosa ci sei abituato, magari pensi sia giusta così. Non era giusto così neanche prima. Gli alberi che sono stati potati alla fine per permettere quel passaggio di pompieri, quegli alberi là che erano la gestroemie, mi pare che si chiamino. Ecco, qui abbiamo una risposta del Ministero dell'Interno dei pompieri che a un certo punto, a ogni buon fine, si segnala che via Oberdan risulta strategica per ridurre i tempi di intervento nel quartiere di Ceneda Alta provenendo dalla sede dei Vigili del Fuoco, però là stentavano a passare. Quelle della Gestroemie là non sono comunali, sono private, su terreno privato, fra l'altro mai gestite e quindi incombenti su strada pubblica, per cui per il codice civile doveva pensarci il proprietario, già un po' alla volta di tenerle magari più verso la sua proprietà e non verso la strada, col principio generale che avevo, ieri sera ne avevo accennato anche che i privati devono darsi un pochettino da fare per non invadere le strade. E quindi, come vede, sono tanti gli elementi di discussione, ma torniamo coi piedi per terra. Di prova si trattava, per fare un minimo di prova bisognava cercare di recuperare tutti i centimetri possibili. Il rametto fuori dava fastidio, in mezzo i jersey non si potevano mettere perché già quelli ti fregavano quei 20 centimetri per parte che erano troppi. Noi abbiamo sbagliato, lo dico, metodologicamente, perché pur avendo analizzato la situazione per tempo e prima, guardando le targhe delle macchine per vedere se era gente di passaggio o locali che trovavano più comodo parcheggiare in strada piuttosto che nel loro garage, per vedere se erano clienti dei commercianti su quel posto là. Vi giuro che abbiamo pensato tanto prima di fare questa prova, che comunque è venuta una cosa così discutibilissima, per l'amor di Dio. I commercianti davanti ai quali mi tolgo il cappello e faccio tutto quello che volete per fare atto di colpa o quello che volete, denunciano perdite del 20, 30, 40%, ma noi amministratori, queste loro perdite, non riusciamo a capire se sono dovute ci sono commercianti del centro che denunciano le stesse perdite. Non riusciamo a fare la tara e dire quanto è colpa della circolazione e quanto è colpa del momento pessimo che stiamo vivendo. Sono 100.000 i fattori che incidono su questa cavolo di prova. L'abbiamo fatta. Non l'abbiamo condiviso qua prima e gli amministratori sono anche costretti a fare le cose. Qualsiasi cosa che si fa può rivelarsi sbagliata. Questa è stata visivamente sbagliata,
che si sono lamentati più degli altri sono coloro che sfortunatamente nella prova risultano essere più penalizzati. Sto parlando di certi residenti di via Oberda che effettivamente, uscendo adesso di casa, sono obbligati ad andare in una direzione che prima non usavano e quindi ricircolare 2, 3, 4 volte durante la giornata per rientrare in casa. Denunciano una scarsa larghezza della corsia loro riservata. Certo, che portino pazienza, io mi scuso, perché ci stanno vedendo, no? Mi scuso, chiedo ancora una pazienza di 4-6 settimane, cioè entro il massimo il 30 di novembre, dopodiché facciamo comodamente il punto perché avremo anche altri dati migliori dei nostri, di quelli che risparmiosamente abbiamo cercato di collezionare noi, senza peraltro riuscirci alla fin fine. È una prova, direi che non vale la pena, visto il sacrificio patito fino adesso, di anticipare la chiusura di questa prova, è là a disposizione di chi rileverà anche numeri e speriamo di avere da questi delle risposte che possano essere gestibili, perché la mia paura è che da questi rilievi alla fin fine non ne sorgano soluzioni chiaramente migliorative. La paura è quella, per cui dopo uno dice vabbè, allora Vittorio spariamoci tutti, rimaniamo come eravamo, accontentiamoci, portiamo pazienza. D'altro canto una volta in via Manin c'era un semaforo, no? Prima del POT, e in tanti punti della città ci si guarda da lontano, passi tu o passo io, no? È così. Vediamo se si può migliorare. Il nostro impegno, come si diceva, è quello di migliorare. Affidiamoci ai tecnici, alla Repubblica dei Filosofi, di platoniana memoria, ma fin là, insomma, a un certo punto, dopo la decisione finale, prenderà questo Consiglio, perché al di là delle soluzioni tecniche proposte, penseremo noi come voler vivere la nostra Vittorio Veneto. Parla Fasan, parla Antiga, parla il sindaco, questa è una squadra, signori. E questa, tu dici di no, io dico di sì. Questa è una squadra e ci suddividiamo i compiti. Concordo con tutti coloro che fanno hanno il mio stesso impegno, che sciocca è stata la decisione di limitare il numero degli assessori per non far spese. Era meglio magari diminuire le prebende dei singoli e aumentare il numero degli assessori, perché il lavoro è così tanto che effettivamente prende un po' troppo le persone e non si riesce tante volte a fare bene le cose. Se gli assessori fossero stati raddoppiati a un quarto delle prebende, probabilmente a parità di spesa avremmo più operatività. Nota a margine, che non c'entra niente, mi è venuta spontanea anche di dire questa cosa qua. Le macchinette che misurano le macchine, che dicevi tu Alessandro, ecco, i nostri vigili, i nostri uomini della polizia locale le sanno usare molto bene, ne abbiamo 4, da 6-7 anni mi hanno detto che ce le abbiamo, e per esempio quando Vicenza e via Martel che torna fuori le abbiamo utilizzate proprio per presentare a RFI delle risposte. Gli stessi nostri agenti ci dicono: per avere numeri utili non è che dopo un cambiamento puoi metterle fuori, perché hai falsità che ti vengono come risposta, perché la gente non ha ancora interiorizzato un percorso nuovo, eccetera, per cui ti pare che non venga usato, che invece si sono concentrati piuttosto sull'utilizzo di parcheggi nella prima fase e poi le hanno messe fuori quando ritenevano che potesse essere utile, quasi in coincidenza adesso dei tecnici. Come? Quasi in coincidenza con la mia richiesta. Beh, non prenderti i meriti che non hai. No.
è quasi piuttosto inutile metterle fuori così, perché caso vuole invece non tanto la tua cosa quanto piuttosto l'incarico alla ditta che ne ha a Iosa e che le metterà secondo logiche che sanno loro e che noi non conosciamo. Gli 800.000 euro che si potevano spendere invece non sono stati spesi e speriamo di non doverli spendere. Intanto sono là. Grazie. PUT, è stato parlato di PUT, sì, il PUT c'è, è uno dei nostri impegni quelli di valutare se e come invertirlo, perché ci sono delle spinte per invertirlo. Nel momento che lo invertirai avrai il finimondo, no? Come quando fu istituito, c'era il finimondo, è sempre finimondo. Dovremo anche qua, è uno dei temi, prima avevo detto che oltre allo studio di Ceneda, perché abbiamo fretta, se la prova è stata fatta è stata anche la fretta di dare una mano a Ceneda. Fra i punti che dicevo dovranno essere analizzati, avevo dimenticato il PUT, perché quel ponte che è in ipotesi di poterlo realizzare, San Giacomo, la nuova uscita della statale, c'era anche, mi ho dimenticato di elencare che il PUT, abbastanza complesso, lo andremo a analizzare anche quello. Facciamolo fare i tecnici, non facciamo prove, per l'amor di Dio. Non ho altro da dire, se mi ricordate che qualche altro punto che avete più... Relativamente, sì, beh, puoi rispondere anche tu. Comunque la commissione viabilità, alla quale ho partecipato qualche volta anch'io, non sull'argomento ma su altri, perché è continuo quell'attività là, segnalazione, vengono trattati pile, avrai visto anche tu, pile di segnalazioni, di cose, ma non è che la commissione rediga un verbale per ogni argomento trattato. Non mi risulta, può essere che sia vero quello che dici tu, a me in questo momento non risulta. Comunque se vuoi rispondere con calma. Sindaco, il consigliere Rosset, che si era prenotato un secondo prima del sindaco. Prego. Grazie Presidente. Buonasera a tutti. Voglio innanzitutto precisare che il mio intervento non vuole essere né saccente né polemico e tantomeno ribadire che le nostre posizioni sono preconcette. Vi assicuro che come gruppo siamo disponibili a discutere le soluzioni da adottare come consigliato dal sindaco, e cioè nella sede più appropriata, che è questa, che è il Consiglio Comunale. Questa amministrazione fin da subito si è posta l'obiettivo di individuare interventi migliorativi della circolazione per raggiungere il centro storico di Ceneda. Tutto ciò che avete evidenziato fino adesso, l'impatto socio-economico venutosi a creare sull'economia locale e urbana, il discorso della sicurezza dei residenti di via Oberdan uscendo da casa, sono pienamente condivisibili e le conosciamo anche noi. Forse perché da sempre sono sensibile alla mobilità alternativa, io ho fatto dei rilievi personali meramente sulla lunghezza dei percorsi che andiamo a discutere. Ho misurato solo, allora scendendo come era prima da Ceneda, per andare verso il centro di Vittorio, quindi percorrendo quel tratto di via Rizzera, via Peruchina e via Galilei, per arrivare all'intersezione con via Oberdan sono 700 metri.
L'alternativa, non considerando la variante di via Oberdan, quindi passando per via Diaz, andando a considerare scendere da via Lorenzo da Ponte, percorrere via Garibaldi, scendere per via Diaz e ritornare all'incrocio, all'intersezione con via Oberdan, sono 650 metri. Ricordo una cosa però anche, che in via Oberdan c'è la scuola Crispi. Tutti siamo consapevoli che... di via Diaz, scusate, c'è la scuola Crispi. Tutti siamo consapevoli che uno dei più grandi problemi di inquinamento atmosferico sono le auto che corrono sulle strade. Se noi consideriamo sempre di scendere da Cenere, di scendere per via Lorenzo da Ponte, oltrepassare via Oberdan, scendere in via Diaz e ritornare all'intersezione con via Oberdan, si percorrono, me lo sono anche segnato, scusatemi, 650 metri, come avevo detto anche prima, però avremo un traffico maggiore, perché tutte le auto che scendono da Ceneda, che prima passavano per via Perugina, potrebbero passare di là, e lì c'è una scuola. E quindi l'inquinamento non rimane fuori del muretto, lì c'è il cortile dove i ragazzi fanno la ricreazione. Consideriamo quella che è stata chiamata Oberdan Avenue. E, ripeto, meramente misurazioni di metri. Quindi scendendo dal Duomo e fare il tratto di via Garibaldi, via Oberdan per arrivare all'intersezione con via Galilei, si percorrono 250 metri. Senza considerare la viabilità di prima, ma un'eventuale modifica di questa viabilità, quindi fra via Diaz e via Oberdan, la differenza è di 400 metri. Se passano 10 auto sono 4 chilometri, se passano 100 auto sono 40 chilometri, se passano 200 auto sono 80 chilometri. Quindi importante è anche questo da considerare fra le varie cose. Io mi fermo qua e ribadisco di nuovo che le cose le valuteremo assieme e noi saremo disposti a discuterne di tutto in questa sede. Grazie. Grazie consigliere Rossetta. Bene, considero concluso il primo giro di interventi. Se vogliamo fare partire col secondo giro. C'era l'assessore che voleva... allora vedo 2 prenotati. Prego consigliere Gomiero, primo giro. Intanto buonasera, volevo sapere, perché ci sono versioni contrastanti, il consigliere Tonon ha detto 1700 firme, la consigliera Salestri ha detto 700 firme, il sindaco quante sono? Già iniziamo passa tutta Vittorio per via Oberdan. Quante sono queste benedette firme? Bene, dopo mi risponde. Dopo. Sono 1700, come ha detto il consigliere Tonon e il consigliere Dus, che ha scritto i giornali, o sono 700 depositate in comune? Non lo so. Mettetevi d'accordo se sono 1700 o 700. No. Per cortesia non rispondete, tanto non vi sentono. È poco da ridere. Allora, continui pure consigliere. Stanno interrompendomi e ieri sera qualcuno ha dato di testa perché ho detto forse una parola sbagliata. Stanno commentando su quello che io sto facendo e dicendo. Nessuno ha commentato di noi quando loro parlavano. A parte non mi ricordo mai il suo nome, la Denardi.
che stava piangendo e stava facendo un'operetta da teatro. Continui pure il suo adesso io vado avanti, ragionamento. perché lei ha permesso agli altri di parlare, loro mi disturbano e io non riesco a parlare. Stiamo facendo una prova, si stanno strappando le vesti con dei dati di commercio. La pescheria Bolgan o la pescheria che ce l'ha è cambiata di gestione quest'anno, quindi può anche non essere e non ci sono dati reali. La farmacia sta lamentandosi, perché ho visto io parecchia gente anziani andare contromano per arrivare là, però quel dato lì è sfalsato, perché dopo l'operazione vostra della farmacia di Costa mi stanno ruggendo dati da tutte le farmacie che si trovano con meno incasso. Chiederò a chi è competente sulle farmacie vittoriesi, il dottor Biz, di sapere quanto è aumentato l'incasso della farmacia di Costa. Parlano del 30%, quindi, cari consiglieri, quei dati lì non sono tanto reali. Gli altri negozi sicuramente stanno patendo il periodo, ma tutta la città sta patendo il periodo. In Duomo il panificio aveva già deciso di chiudere il 30 di luglio e non c'era stato inversione di marcia o cambi di versione. Le altre attività stanno chiudendo perché lassù ci abitano solo anziani e non c'è nessuno che ha il coraggio di investire su attività commerciali. Le ricordo, non c'è nessuno. Perché adesso ho fatto l'ultimo giro col colpo di grazia che ha dato lo Stato a chi sta acquistando i registratori telematici, speravo di vendere qualcosa e invece mi stanno dicendo chiudo. Quindi non c'è via Oberdan che tenga, via da Ponte o via Lioni. Abbiamo fatto delle prove, abbiamo fatto una prova, abbiamo sempre detto che era una prova, ma le ricordo che, come ha detto il consigliere che l'ha messa sull'ecologico, quando percorro via Diaz sono costantemente terrorizzato perché se quelle macchine parcheggiate sul lato destro mi si apre una portiera, gli apro la macchina e faccio danni, perché anche quella lì, come tutto il resto delle strade, a Vittorio sono strette. Ci sono tantissimi altri punti. Io le percorro tutti i giorni, l'ho adoperata. Oggi mi ha chiamato una signora che la mamma mi ha detto che abita a nord di Serravalle, 85-90 anni, va in giro in macchina, l'ha percorsa tranquillamente. Intanto la gente deve imparare ad andare piano. Ieri sera avete commentato che ci sono state un sacco di sanzioni, poche ancora secondo me, perché sì, ci sono state parecchie sanzioni per la velocità e in via Manin c'è 30 km all'ora di velocità. No, c'era scritto sui giornali che sono state fatte un sacco di sanzioni per la velocità. Non ho detto a voi, ma in via Diaz 30 km all'ora e la gente corre via Manin, corrono come i pazzi in giù, ha un premure di andare in giù come i missili. Vabbè, pazienza. Stiamo facendo sta prova qua. Ci sono altri punti critici della città. Ricordo alla città che la precedente amministrazione ha tolto una piazza qua dalle poste e io non ci vado più perché non trovo mai parcheggi. Ha cambiato parecchie altre. I doppiani, vabbè, è un problema. L'anziano con la carrozzella deambulato su e giù, fa i 2 piani, fa tutta la rampa, fa gli scalini, poi arriva in posta, non ci vanno più, hanno perso parecchio lavoro le poste centrali, vanno sulle periferiche per scelte giuste che ha fatto la precedente amministrazione. C'era da mettere il monumento e dietro il municipio non si doveva parcheggiare, era una bella comodità a pagamento, perché poi si incassavano dei soldi, non importa. Quando si faranno delle scelte, la prossima volta staremo ben attenti. Ricordo alla città che fa 4 mesi, l'ha ricordato anche qualcun altro, dopo andremo a discutere su quello, perché ci chiede cosa faremo dell'uscita di via del Carso. Via del Carso sarà l'estremo dramma di questa città, perché avete deciso, la precedente amministrazione ha deciso, di scaricare tutto il traffico su via del Carso, via Dalmazia, l'ha detto prima il consigliere Dus, che appena citato di scaricare via Dalmazia, metterla a senso unico, non ha neanche iniziato a fare l'operazione. E scaricheremo tutto il traffico del traforo, non per scelta di questa amministrazione che aveva percorso un'altra strada, per scelta vostra, in via De Nadai. E dopo vedremo cosa succede. Mancano 4 mesi, sperimentazione finirà anche questa, si ritornerà come prima, rimarrà come adesso, non si sa, vedremo i risultati. Comunque parte della città non è concorde
io giro parecchi negozi, con togliere la doppio senso in via Oberdan, perché chi a nord o in altre zone delle città del centro trova comodo non percorrere via Diaz e soprattutto non percorrere via Peruchina, perché quell'intersezione là di via Peruchina col traffico da est a ovest è micidiale alla mattina, a mezzogiorno alla sera. Quindi scelte ne faremo, ne ha sbagliate tutti, adesso vedremo come andrà a finire. Comunque molta gente è contenta di quella viabilità. Sicuramente chi ci sta là non è contento, nessuno è contento, neanche quando abbiamo fatto la ciclabile San Giacomo qualcuno era contento, perché è ancora gente che non mi guarda neanche più in faccia, come dice Dus, amministrare è prendere delle decisioni, e abbiamo preso delle decisioni su quella ciclabile di via Sant'Antonio, dove io ho l'attività, e c'è gente che non mi guarda ancora in faccia perché ho leso il suo parcheggio davanti casa, però quando ci passo di là, l'ho ribadito anche il giorno, sono contento. Quando vedo che la gente sfrutta al massimo quella ciclabile sono contento, perché serve alla città. L'abbiamo tolta in via Oberdan, troveremo la soluzione se rimarrà il doppio senso di rimetterla, però anche ricordando al PEBA che ha citato prima la consigliera Denardi, che il PEBA dice così era a posto su e là, il PEBA si è dimenticato di via San Fermo a San Giacomo, dove c'è l'ingresso di un asilo, transito di camion che vengono da Pordenone, non c'è un marciapiede, non c'è una ciclabile, e quando da via Isonzo intersecano via San Fermo e poi si mettono in via Caviglia per lungo il Menarè, le macchine non ci passano, i pedoni non ci passano, devono stare attenti da spostarsi. Problematiche in questa città ce ne sono continuamente. Per piacere non mi interrompa, che è 3 volte che mi interrompe quando parlo. Gli altri hanno parlato per un sacco di minuti, ho finito. Sì, e adesso le stavo dicendo. Ogni volta lo dice a me. Scusi, quando parla il consigliere Consigliere, il tempo lo do io in aula e non sì, lei. Bene, primo. quando parla il consigliere Seconda cosa, ha sforato di un minuto. Quindi concluda e poi c'è il secondo giro. Bene, fatemi fare il mestiere del Presidente e prego, consigliere Dus. Secondo giro, no? Secondo giro per lei, sì. Le risposte prima? Ecco, consigliere, assessore Antiga, prego. Grazie Presidente. Sì, non mi esimo a dare le risposte perché sono tutte trasparenti, alla luce del sole e non c'è niente da nascondere. Quindi tranquillamente, consigliere, vi posso dare le risposte per quel che posso e per quel che sono a conoscenza e per quanto all'interno della Commissione Viabilità ci ho lavorato. La Commissione Viabilità, è inutile che io spieghi ai consiglieri, magari che già sono, come si può dire, che sono a conoscenza di come la funziona, diciamo per quelli che non sono a conoscenza. La Commissione Viabilità è fatta dal sindaco, sono presenti l'assessore ai lavori pubblici, che nel caso è Bruno Fasan, è presente l'assessore a polizia locale, che sono io, c'è il comandante della polizia locale, il dottor Camerin, e c'è presente il dirigente del settore tecnico, l'ingegner Curti, e c'è il responsabile strade, geometra Marchetti. Questi sono i componenti che fanno commissione viabilità per far disastri a Vittorio, a seconda quanto sento qua. E veniamo da subito a via Foscolo e dico quel che ho detto in Ceneda, che quando vai in commissione viabilità e c'è il comandante dei vigili che dice: signori, è un'ennesima domanda che viene fatta su via Foscolo, bisogna fare qualcosa, perché è sempre la stessa cosa e lì si può fare qualcosa, si cerca di valutare al meglio quali possono essere le proposte. Io forse ho sbagliato, consigliere Tonon, a non dire cortesemente: comandante, lei mi dica quante sono, in che data sono state registrate e anche a che ora e con che persone. Io del mio comandante mi fido e se lui mi dice che c'è un problema, io acconsento a discutere della cosa che era prodotto in cartellina ed è corrispondente a quanto dice lei. Una volta approvata dalla Commissione Viabilità si sottoscrive tutti i presenti. Quando
alla Commissione Viabilità viene proposto qualcosa dai vari uffici. Quando invece in maniera un po' magari non normale, ma dalla Commissione Viabilità parte qualcosa, non ha bisogno assolutamente del parere della Commissione Viabilità, perché è la stessa Commissione Viabilità che esprime e la Giunta approva. Nella fattispecie è stato lavorato, coadiuvato dal geometra ungaro, siamo andati fuori, abbiamo fatto tutti i rilievi delle misure, quindi ci abbiamo lavorato, ma non improvvisando per far del male alla gente oppure per arrivare in un consiglio di essere più bravi o avere qualcosa di appeso qua. Perché, diceva il sindaco, prima lo ricordava, da una vita si sapeva che quella era una posizione, non è stata fatta in allora, stiamo parlando del primo put, scendere e salire, incroci dei flussi del traffico come sono adesso, e agli uffici, pur riconoscendo che era importante quella scelta, agli uffici era stato detto: se trovate il sistema di chiudere in maniera sicura il semaforo dei frati, giusto, possiamo anche pensare che non si faccia in allora. Ai frati si riscontrava un problema di attraversamento che è durato una vita, perché lì chi scendeva da Ceneda cercavano sempre di attraversare l'incrocio, che non si poteva perché si doveva andare a destra, e con somma pericolosità andare giù per la scuola. È tornato in auge questo progetto in origine perché la chiusura del ponte, lo diceva il sindaco, ha rimesso in moto la viabilità in maniera diversa, quindi a scendere su via do Ponte, a salire fino alle Ceneri in via Lioni. Non solo la Commissione Viabilità ha lavorato su questo, ma avevamo anche il sollecito da parte di Ceneda. A Ceneda ci sono state 2 riunioni che io ho partecipato e caldamente, le posso assicurare, avevano quantomeno caldeggiato la cosa. Non le nascondo che quando si pensava di partire, e l'ho detto anche il Consiglio di quartiere perché nulla è di nascosto, al Presidente, se lei è così preciso, ha visto che le ho messo una mano sulla sua mano destra e gli ho detto: lei c'era insieme all'architetto Tolin e insieme all'altro, e quando abbiamo detto: signori, guardate che si parte per fare questo esperimento, loro dicono sì. Poi, per la verità, e questo mi spiace, si sono un po' dissociati, in primis dicendo che via Oberdan non è Ceneda. Dio mio, che problema. Hanno scoperto che non è Ceneda. In secondo, che loro agivano come consiglio di presidenza. Ognuno fa la loro scelta, ma per l'amor di Dio a quel tavolo li abbiamo convocati e a quel tavolo c'erano e a quel tavolo hanno detto sì. Non hanno detto forse, vediamo. Poi uno dice noi non siamo competenti, bla bla e le altre cose. Veniamo ai fatti. L'autobus abbiamo provato, e come l'abbiamo provato? L'abbiamo provato senza fare 28.000 carte, a che ora e come. L'autobus nessuno lo vede, sta passando per via Lorenzo da Ponte. Avete chiesto i certificati di quando abbiamo cambiato che l'autobus passa per via Lorenzo da Ponte? L'autobus ci passa per via Lorenzo. Abbiamo cambiato le fermate degli autobus, in via Manin l'abbiamo spostata, abbiamo recuperato quei famosi 10 parcheggi, 6 li abbiamo messi all'angolo di via Manin con via Lorenzo da Ponte. E perché? Perché l'autobus in quella situazione portava via di parcheggi. Non c'è nessuna comunicazione, non c'è nessun verbale, in commissione ne abbiamo parlato con i preposti dell'ATM, è stato modificato la fermata. Se lei mi chiede che documento c'è, dove c'è scritto a che ore i partecipanti, purtroppo non c'è. Veniamo al discorso dell'autobus. L'autobus nel progetto che si andava a fare con la Commissione Viabilità, disegnato precisamente con tutti gli incroci, con tutte le cose, con tutti i rilievi delle misure, fatto dal geometra ungaro e condiviso da noi, spostava la fermata dell'autobus più a sud. Però ci siamo accorti, insieme al vigile e insieme all'ATM, a quelli della MOM, che mi sfugge il nome, ma glielo so, se crede glielo dico, non è quello di adesso, che segue, non di Chico, il tecnico, quello che segue tutte le linee che adesso non hanno cambiato.
Abbiamo convenuto che era meglio che la fermata rimanesse dov'è, perché l'autobus si portava più a destra possibile già in fermata e quindi riusciva a svoltare per via Oberdan. Quando l'autobus svoltava per via Oberdan, e tenendo conto che doveva svoltare tenendosi a sinistra, abbiamo fatto dei calcoli di quanto si doveva modificare il marciapiede, per capire a sinistra, che è stato modificato, e quanto a nord doveva essere tenuta la protezione perché l'autobus ci passasse. Io le dico che l'autobus ci passa, a fatica ma ci passa, l'autobus ci passa. È stato provato. L'autobus, sì. Se mi lascia finire, l'autobus è stato provato in via definitiva dopo che le si chiamano le gestruemie sono state tosate. Ma sono state capitozzate perché? Perché da progetto quegli alberi dovevano essere 1,5 metri dalla, giusto? Invece si trovano a 50 centimetri. Parlando con la proprietà abbiamo detto noi siamo disposti a togliere quelle piante, portarle nel nostro vivaio e poi possono essere messe nei giardini dove scegliamo e lì possiamo piantare degli alberi. La proprietà dice in primis sì, poi dice no, abbiamo grandi pressioni, è meglio che le lasciamo là. Tanto per capire qual è la verità della cosa. Il proprietario li conoscete, potete sentirli che non c'è nessun problema. Passando l'autobus nella prima intersezione, che è quella più complicata, che è quella di entrare, il resto non serviva a provarlo, perché se la careggiata è di 2,75, quella è più di 3 metri, l'autobus ci passa. Non c'è nessun problema. Poi Ma perché non me l'ha già detto allora? Poi, perché il segretario mi ha detto che non esiste documentazione, che non si può dire neanche quando è passato? che non esiste la documentazione, il segretario corrisponde al vero, non è stato fatto un verbale di quando è passato. Adesso Dico, forse è stato fatto, le ho detto, non lo dico perché non sono in grado di dirglielo con che targa. Ma se le faccio vedere un filmino magari ci crede. No, un filmino. Consigliere. Un filmino. No. Aspetti un attimo, Stiamo fa parlando l'intervento di quando filmino. finisce, che finisce presto. Sì. Quindi nell'affermazione i pompieri ci passano, se hanno le dimensioni inferiori a un autobus ci passano, su quello non c'è dubbio che ci passano. E su via un Confoscolo le ho già risposto, poi volevo fare solo una nota all'assessore, ex assessore Denardi, ora consigliere, che non serve scomodare London per vedere l'intersezione in contromano. Se lei per sbaglio va a Treviso, abbiamo un caso quasi analogo, non uno, una decina di casi quasi analoghi, perché nel PUT esterno di Treviso si viaggia in senso antiorario, quindi come si va in rotonda in tutte le rotonde italiane. Il controviale invece va in senso inverso, quindi necessariamente per portarci dal PUT esterno al PUT interno dobbiamo andare contromano, sempre. E lei da Porta San Tommaso a fare il giro troverà sempre l'inversione, ma perché è logica. E loro, mi creda, non sono andati a London, sono stati qua vicino a casa. Quindi gli inglesi lasciamoli pure stare, che non c'è nessun problema. Un'altra cosa che volevo dire, e il consigliere Denardi perdoni ma se le chiama, lei su via Martel sicuramente non è stato da una parte e nemmeno dall'altra. L'unica cosa che ha fatto è stata zitta, perché dal 18/2/2019 lei era a conoscenza del contratto fatto con RFI dove vi si impegnava a chiudere via Martel e noi in campagna elettorale abbiamo visto che abbiamo sentito parlare dell'articolo 11 che chiudeva via Martel in una serata che abbiamo fatto a Ceneda, tanto per capire come si possono affrontare i problemi. Non si può stare una parte, si può stare l'altra, c'è la scelta di star zitti. E ci sono altre cose, sono qua. Dopo un altro Grazie, giro. saluto. Se il consigliere Tonon vuole, prego. Sì, scusa. Grazie.
Allora, visto che anche in seduta pubblica l'assessore Antiga ha affermato che la prova con l'autobus è stata fatta in loco, io chiedo targa del mezzo, marca del mezzo, giorno in cui è stato fatto e stasera chiedo anche il nome dell'autista. Se lei mi fornisce tutto questo, salvo che non sia questione di privacy, se lei mi fornisce tutto questo, io le chiedo a lei di considerare un mio eccesso di zelo, quello di aver chiesto, viste le sue affermazioni, dettato dal fatto che nelle risposte ufficiali che mi sono state date si leggeva, io ho letto, l'imbarazzo della risposta. Non vi è documentazione attestante la prova di passaggio dell'autobus, trattandosi di verifiche effettuate in via informale. A seguito di questa risposta del segretario del 25 settembre, io poi a mia volta ho chiesto di nuovo che mi fosse fornita non la documentazione, ma mi si dicesse quello che io ho chiesto stasera. E chiedo, anzi, al sindaco, perché mi fido di più del sindaco, quando è che mi rispondete ufficialmente? O lo chiedo al segretario? Non so a chi devo chiederlo. Ma no, sindaco, scusi se glielo dico, ma io non so come faccia a fidarsi di uno così. Cioè, qualsiasi cosa che si dica non risponde. Allora, per via Foscolo dà colpa, fra virgolette, al comandante. Il comandante ci diceva che i genitori, le mamme dicevano non esiste uno straccio di prova, non esiste. Ma quale cassetto? Quale cassetto è pieno? Ho già chiesto al segretario tutte le domande che sono state fatte, me ne è stata recapitata una, segretario, neanche una, punto. Poi continua a affermare questa sera più volte, il suo assessore sindaco, che la prova è stata fatta. Domanda, non c'è documentazione, ma perché non si vuole dare l'indicazione di quando e con quale mezzo è stata fatta? Qual è il problema? Sindaco, qual è il problema? Come nessun problema? Perché allora non mi viene fornito? Guardi che io l'ho chiesto 15 giorni fa e non mi è stato risposto. 15. No. Impara il regolamento, assessore. Allora, assessore, io non capisco veramente la sua pervicacia nell'insistere e per rispondere stasera lo chieda il comandante. Io non devo chiedere... No, l'ha detto lei. Io non devo chiedere al comandante, io le domande le faccio all'amministrazione e l'amministrazione o è in grado di rispondere oppure mi dice il motivo per cui non è in grado di rispondere. Grazie consigliere. Un attimo, sedetevi ai vostri posti cortesemente, sedetevi ai posti e silenzio. Consigliere De Nardi, prego. Consigliere Gomiero, lei prima ha citato via Perruchina dicendo che le persone che lei conosce non vogliono attraversare via Perruchina perché evidentemente è pericoloso, non so, lo reputano una strada troppo stretta o altro. Io abito in via Buonarroti, quindi all'uscita di via Perruchina, praticamente. Non sto parlando di quello che c'è in via Buonarroti, ma del fatto che io, abitando attaccata a via Perruchina, la transito almeno un paio di volte alla settimana, quando non sono 5, alla mattina tra le 7:10 e le 8. E questo, io abito in via Buonarroti dal 2015, insomma, se non ho cominciato a farlo subito, ho fatto un po' di tempo dopo. Onestamente, in quel momento, che è generalmente uno dei momenti di maggior congestione del traffico perché ci sono le scuole, io in via Perruchina non ho mai visto problemi. L'unico problema che ho personalmente vissuto, perché ho fatto la doccia con i vetri del cristallo, è stato quando l'autista, pare per un'imprudenza, pare perché fosse nuovo del percorso, non si sa cosa, un autista della MOM ha urtato con una delle corriere un'altra corriera che era ferma lì. Sì, vabbè, penso fosse colpa mia sta roba.
è comunque l'unico problema che ho constatato, e che non è legato al traffico delle auto, ma era legato a una situazione, mi hanno spiegato poi, perché ho chiesto ai vigili, visto che mi hanno chiesto di andare da loro per testimoniare su come si erano svolti i fatti, ho chiesto ai vigili se fosse normale che in una strada come via Peruchina in un momento ci fossero 5 corriere, e mi hanno spiegato che non era una condizione normale, era legata al fatto che c'erano stati dei ritardi e che quindi si erano trovate contemporaneamente delle corriere che normalmente non si trovano nello stesso momento a transitare per quella strada. Per cui sinceramente neanche la polizia locale riteneva fosse una condizione normale quella che aveva in qualche modo contribuito a originare quell'incidente. Quello che invece trovo abbastanza strano, e spero che si tratti di una condizione transitoria, un problema legato a qualche commissione, che la commissione viabilità, a quanto ha detto il sindaco, non fa mai i verbali. Almeno ha detto prima il sindaco, se non ho capito male, non ci sono, che non stilate i verbali della commissione. Allora sarebbe solo in questo caso, vabbè. Io spero che d'ora in avanti i verbali della commissione viabilità ci siano ogni volta, in modo anche da evitare inconvenienti come questi, di cose che non si possono verificare, versioni plurime sulla stessa vicenda. Siccome a me hanno insegnato che la pubblica amministrazione lavora per atti, lavora per documenti, verbalizza tutto, per maggior tranquillità di tutti quanti, invito a stendere con più regolarità i verbali di, a questo punto, ogni commissione. Io credo di averci partecipato per un motivo particolare solo una volta in vita mia a quella commissione. Spero che d'ora in avanti, come dicevo, siano fatti con maggiore precisione, anche in modo esaustivo, in modo da non lasciare dubbi su quello che succede, e in modo costante. Grazie consigliere Denardi. Vediamo se c'è qualche altra prenotazione. Sì. Prego, consigliere Dus. Sì. Prima o poi dovremmo arrivare anche al dunque di questa questione. E ognuno poi ovviamente dà le risposte che ritiene ai cittadini. E io, in cuor mio, domani mattina che vado a bere il caffè alle Maschere, e poi vado in pescheria e poi vado a farmi fare anche un tatuaggio, devo dire... Ecco, allora in pescheria non ci vado. Grazie dell'informazione, non prenderò il pesce allora. Vado in farmacia. Silenzio per cortesia in aula. Silenzio. Già è difficile fare la discussione, se più vi mettete... Dai. Dicevo, cioè, che risposta do io? Alle Maschere sicuramente vado, quindi è l'unica certezza che ho. Che risposta do a questo qui del bar? Gli dico... guarda, ne abbiamo discusso per 2 ore, tutti siamo d'accordo che la sperimentazione non è riuscita, a parte Gomiero, perché giustamente Gomiero ha difeso la sua posizione e dice, secondo me, e secondo anche le persone che sento io, questa qui è una proposta valida. Molti altri, mi pare di aver capito, dicono invece che la proposta deve essere rivista. Allora, una proposta dice bisogna attendere che la Commissione, bisogna attendere il 30 novembre, che è la proposta che fanno i colleghi della minoranza Bagliani e De Bastiani, dicono arriviamo al 30 novembre, aspettiamo che la Commissione ci dica i risultati, li discutiamo in Consiglio e poi vediamo come andare avanti. Io in cuor mio vi dico che aspettare ancora da qua al 30 novembre per una cosa che dovrò votare poi qui e che ho già valutato essere negativa, per me è un tempo eccessivo. Quindi la mia proposta è quella di anticipare a fine ottobre il ripristino della viabilità esistente, per consentirmi domani mattina
di andare dai famosi commercianti, nonché residenti, e dirgli: signori, guardate che abbiamo capito, si sono presi le loro responsabilità, stanno valutando, ma anticipano il ripristino della viabilità come lo era prima. Non aspetteremo il 30 novembre, ma lo facciamo entro fine mese. Tanto basta tirar su quei bussolotti che sono stati messi giù, tiriamo via la riga e tanti saluti. Non mi sembra un'opera molto complessa da realizzare, ci vorrà ancora 4-5 giorni di lavoro. E capisco il ragionamento molto raffinato che ha fatto il consigliere Rossette, che ha parlato di particolato fine vicino alla scuola elementare, quindi è un argomento molto delicato che interessa non solo quella scuola. Io frequento perché ci abito vicino, magari più il Paravicini, che praticamente ha le stesse dinamiche, una strada a senso unico, molto trafficata anche quella, e con anche lì macchine che si fermano, eccetera. Quindi è un ragionamento molto complesso. Non credo francamente che lo spostamento di pochi metri di viabilità possa invertire la rotta, però ripeto, apprezzo il ragionamento fine e anche di stampo ambientale e di salute pubblica. Mi dispiace, anzi no, non è che mi dispiace, noto sempre un marcato ottimismo negli interventi del consigliere Gomiero, e vorrei essere ottimista sempre come lui, che ogni volta che parla descrive la città come se fosse sull'orlo di un baratro. Ma insomma non è proprio così, ci sono delle cose che voi state tentando di sistemare, che tutti quelli di prima hanno tentato di sistemare, però ogni volta mi dipinge, partendo da San Giacomo, arriva fino alla Valle Pisina, come se fossimo, non so, le Balie francesi. Insomma non è proprio così, viviamo in una ridente cittadina di provincia. E un'altra battuta mi permetta, consigliere Gomiero, ricordo quando fu realizzato il monumento, che anche allora creò molti malumori, non ultimi dalla loro minoranza, il monumento dietro il municipio, che il consigliere De Re uscì sui giornali e disse: quando vinceremo le elezioni, prima cosa che faremo è spostare il monumento. Ora le elezioni le avete vinte, le forze ce le avete, le spalle grosse pure, se non vi va bene ve lo spostate e ripristinate i posti auto come piace a lei, e ripeto, siete voi a maggioranza, non è che deve dirci cosa fate, cosa volete fare, fatelo, lo fate, è là. Grazie consigliere. Il sindaco vuole rispondere subito? No, io intervengo come consigliere. Secondo giro? Sì, ma visto l'argomento importante. No, adesso mi pare che, scusate, una considerazione, ci sono due proposte, una mozione e una proposta di deliberazione che sono mutuamente confliggenti, sì. Ci siamo persi nei principi generali e anche in note tecniche. Mi pare, se i capigruppi sono d'accordo, che forse un'interruzione di qualche minuto per riordinare la metodologia, perché si parlava di metodologia, forse vale la pena da farla. È una proposta che faccio. Capigruppo, cosa dite? No, per coordinare. Allora, il sindaco chiede un attimo di pausa. Ci troviamo un secondo per chiedere un attimo di pausa. Non so. Se volete, andiamo dentro un attimo in aula. No. Guarda che Rossetta vuol parlare. È un intervento? No, è una domanda su quello che lei ha proposto adesso. Non è un intervento. Prego. Hanno parlato tanti senza accendere il microfono. Io voglio parlare accendendo il microfono. La richiesta che è stata fatta dal sindaco, cos'è? Una riunione dei capigruppo o una riunione che i capigruppo fanno con gli appartenenti al gruppo? Bene.
Posso specificare? No, perché risponde il sindaco. Io avevo chiesto di fare un incontro, di sospendere un attimo, e noi io avevo chiesto questo, non so se avevo chiesto, non so se viene accettato o non viene accettata. Chiedo una sospensione, io volevo. Sì, ma chiedo ai capigruppo. Cioè, la mia richiesta era questa, cioè riordinare un pochettino le idee, ciascuno che riordini le proprie idee, perché si è creato un po' di complicazione. Se sono d'accordo nello i capigruppo, svolgimento. voglio dire, no? Non è che... Solo questo. Va bene il capigruppo? Va bene? Buono. Allora, scusate un attimo, fermi tutti. Se i capigruppo sono d'accordo, io sinceramente ci troviamo dentro un attimo, un secondo i capigruppo.
Bene, ricominciamo. Ci siamo rilassati e rifocillati. Ma sì, dai. Per cortesia entriamo in aula. Va bene così? Oh. Bene. Allora ricominciamo questa pausa rifocillante dopo una lunga discussione. Prendete posto, per cortesia. Sì, per fumare una sigaretta. Bene, riprendiamo la discussione con un altro giro di interventi, se volete, e se no lasciamo la parola, se vi siete un attimo chiariti. Sai che c'è anche com'è? Però prima, ecco, consigliere Tonon, prego. Terzo giro per il consigliere Tonon. Per me no, se qualcuno deve fare il secondo, però, ovviamente. Se qualcuno vuole fare il secondo. Aspetta. Sì, altri 2 interventi. Anzi, lei ne ha fatto uno, con altri 3. Ah. Sì, prego. Il numero 18 qua, forse è sbagliato. Prego. 17. Prego, consigliere Bagliana. Mi fanno i scherzi, è per quello. Insomma. Allora, no, tornando sulla questione, volevo solo evidenziare il discorso del consigliere Rosset, che l'ho trovato molto preciso e analitico, e secondo me questo sta a evidenziare che quando c'è da trattare argomenti di questo tipo, insomma come la revisione della viabilità cittadina, è utile passare attraverso uno studio e attraverso le commissioni, insomma è utile dibattere prima magari di prendere certe decisioni. Logico che se ci sono interventi di vie piccole, momentanee, cambiamenti voglio dire limitati, la commissione viabilità è fatta per quello, però quando si va a rivoluzionare, tra virgolette, dei tragitti, insomma, che vanno a modificare poi l'assetto anche viario, è giusto cercare di approfondire, e con tutti anche gli strumenti che ha il Consiglio Comunale attraverso le commissioni e quant'altro. E per quanto riguarda l'intervento che ha fatto l'assessore Antiga, volevo solo evidenziare che da verbale dell'Assemblea del Consiglio di Quartiere emerge che il presidente del quartiere e i delegati sono venuti a sentire in comune le informazioni che dovevate dargli, però non hanno espresso
da quello che dicono loro, parere favorevole, nel senso che loro dicono che il parere deve essere espresso dal Consiglio del quartiere. Okay? Quindi questo. Poi nello stesso verbale, Assessore, lei diceva che quello che è stato fatto in via Oberdan è uno stralcio dello studio generale della viabilità cittadina, almeno così c'è scritto a verbale, studio che allora non c'era naturalmente. Comunque piccole diciamo affermazioni che vanno poi però a fare molta confusione in città, insomma, perché una affermazione smentisce l'altra e viceversa. La cosa però, Assessore Antiga, che mi fa specie è che nel suo intervento non ha fatto un minimo di autocritica, se posso dire, o non ha evidenziato nessuna criticità rispetto all'intervento di via Oberdan e rispetto a tutti gli altri e alle altre vie interessate. Cioè il sindaco mi sembra di aver capito che in qualche modo ha preso in considerazione che in quella sede si è creato in quel sito si è creato qualche problema tale da doverlo affrontare con le dovute misure. Invece, Assessore, lei ha fatto la storia di come praticamente è stato portato avanti, però poi non rileva nessun tipo di criticità. Eppure sono evidenti, mi sembra. Adesso ognuno ha un parere diverso, però insomma gran parte delle cose mi sembra danno questa indicazione. Io vorrei fare un appello insomma al sindaco e un appello di approvare la nostra mozione. Tra l'altro ho presentato un emendamento adesso integrando la sua volontà di portare all'attenzione del Consiglio Comunale la proposta che verrà fatta poi dallo studio e dalla Commissione Viabilità, e chiedo al Sindaco, chiedo ai gruppi consigliari di maggioranza di approvare la mozione, ma non tanto perché è stata presentata da noi, cioè non è questo il punto, solo perché nel rispetto dei cittadini che hanno insomma manifestato tutti i disagi che ci sono stati, e secondo me perché è un documento, perché noi stasera andiamo a casa senza un documento approvato. La fiducia nel sindaco possiamo anche averla, però è una fiducia sulla parola. Fatto sta che noi andiamo a casa questa sera dal Consiglio Comunale e nei confronti dei cittadini non approviamo nessun tipo di documento se questa mozione viene bocciata. Quindi non c'è nessun documento che impegna l'amministrazione comunale o il Consiglio Comunale di fare quello che poi è stato detto, cioè di terminare la sperimentazione entro il 30 novembre e di poi portare i risultati in Consiglio Comunale. È per quello che chiedo ai gruppi consigliari di approvare il documento. Ripeto, potete farla vostra, cioè non è una questione politica a questo punto, è una questione che è proprio un documento che verrebbe approvato in un Consiglio Comunale. Grazie. Grazie, consigliere Bagliana. Intanto io sto scrivendo l'emendamento, perché poi voteremo l'emendamento. Assessore, lei aveva chiesto la parola, vuoi parlare adesso? O, visto che non ci sono... Vuoi parlare? Beh, sì. Prego. Prego. Ci riesco. Mi sono preso un paio di appunti perché... Avvicinati. Chiedo scusa. Mi sono preso un paio di appunti perché sono 2 ore che parliamo qui, ma non credo di arrivare fino da lei, sai? Per quanta forza abbia, per quanta tensione abbia, non credo di arrivare fino da lei. Allora, prendo parola non per fomentare sterili polemiche, ma per dare giusta risposta all'affermazione del consigliere De Antoni. Cominciamo con la signora De Antoni, poi un paio di risposte a Catonon e Dus. Mi dispiace che il consigliere De Antoni abbia parlato solo di una parte di ciò che ho detto quella volta. Dissi che
Directa ha avuto incarico di redigere il PAT, finendo un lavoro che la stessa aveva cominciato 8 anni prima. Pertanto credo che non ci sia niente di male nel continuare un lavoro già cominciato. Dissi anche che il PAT, che indirizza lo sviluppo della città, non poteva disconoscere che lo sviluppo vincolava i flussi del traffico. Questo non l'ha detto. Sì, ma io l'ho detto questo, sì. Quindi il PAT doveva interloquire con il piano urbano del traffico. Mi sembrava che il mio ragionamento fosse condivisibile anche da una persona senza particolari competenze urbanistiche. Può essere? Mi sembrava il ragionamento, dico, noi facciamo il PAT va a vincolare lo sviluppo della città, lo sviluppo seguirà, la città seguirà anche i flussi del traffico. Se sviluppiamo costa, potenzieremo le strade di costa, non potenzieremo quelle del Fadalto. Credo, ma poi tutto qui si fa politica, vabbè. Vabbè, do risposta anche al consigliere Tonon, perché da consigliere di minoranza della precedente amministrazione mi sento offeso dalle sue affermazioni. Non credo che il consigliere Tonon possa arrabbiarsi, ha già dato il meglio di se stesso ieri sera. Al massimo può dire che le mie dichiarazioni non corrispondono, è vero. Un altro puntino, sono 700 firme o sono 1700 firme? Perché io ho la vaga impressione che lei non le abbia nemmeno viste, non dico contate, ma scambiare 700 firme per 1700 vuol dire qui si mena il can per l'aia. Sì. 700 sono 700, le ho viste io. Lei non le ha viste perché non direbbe 1700, pertanto di cosa parliamo? Parliamo di parcheggi? Avete tolto i parcheggi in piazza Medaglie d'Oro e nel quadrilatero hanno chiuso quanti negozi? Vi sentite responsabili della chiusura di negozi di quadrilatero voi? No, penso di no. Voi avete applicato la possibilità di fare una piazza nuova e avete levato 28 parcheggi. Poi avevate pensato di darne 75 ad Abaco. Mi sbaglio, forse mi sbaglio i numeri, ma non di tanto. E avete fatto retromarcia su via Toniolo. Pertanto, di cosa parliamo qui? Chi è senza peccato scagli la prima pietra, se c'è peccato, perché credo che l'amministrazione, fare il proprio dovere non è peccato, è amministrare. Dunque parliamo anche di modo di amministrare. Avete criticato il nostro modo di amministrare. E qui, guarda, quante volte il sindaco non si è fatto dare mandato dal Consiglio di agire nel modo migliore per la città? Traforo, caserme, piazza Meschio. Poi i risultati li abbiamo visti, non si è chiuso niente. Addirittura avete cancellato la convenzione su piazza Meschio senza passare attraverso il Consiglio Comunale. Vi ricordate? Per il traforo siete andati dal Ministero dei Trasporti senza dire niente a nessuno. Sono stato avvisato dalla provincia 2 giorni prima che scadessero i termini per presentare le osservazioni. Ma che modo di amministrare è questo qua? Il mio sindaco dice arriviamo qui prima del 30 di novembre e insieme concordiamo via Oberdan. Voi invece siete andati al Ministero dei Trasporti perché siete andati al Ministero dei Trasporti senza informare il Consiglio che avrebbe dovuto fare le necessarie e dovute osservazioni. Per non parlare di via Martel, ragazzi, via Martel è ancora lì che testimonia la nostra bravura, non lo so. A me mi piace pensarla così. Ad us dico una cosa solo. Dico, cosa potresti dire tu alle attività commerciali che hai detto, ma io vado lì e mi stressano? Ma dai la stessa risposta che hai dato alle attività commerciali del quadrilatero quando hai tirato via i parcheggi. Non sei mica cambiato tu. Non sono cambiati nemmeno la possibilità di fare un confronto. Si levano 17 stalli di via Oberdan, che ce ne sono a sufficienza, e qui ne avete levati 28, dicendo che si poteva parcheggiare sul parcheggio 2 piani. Vabbè, allora dai la stessa risposta, giusto?
Adesso non facciamo polemiche, dite se è vero o se non è vero quello che ho detto. Grazie. Grazie Assessore. Bene. Sì, si farebbero 4 giri, ma se la discussione... Perfetto. Consigliere Dus, prego. Sì, brevemente, visto che sono stato citato dall'assessore Fasan. Assessore... Dai, che Com'è? è tardi. No, assessore Fasan, ma è lei che sta amministrando adesso? No. Fasan, è lei che sta amministrando, è lei che sta cambiando la viabilità. Ci accusa che noi abbiamo sbagliato cambiandola prima. E allora non la cambi? Cioè, non capisco, cioè, veramente non capisco. Consigliere Dus, faccia il suo... No, perché il mio intervento il è... voto e risposta la gente non... No, lei ha perfettamente ragione, Presidente, ma il mio intervento è, come ho detto inizialmente, era una risposta a Fasan che veramente non capisco perché mi accusa di una cosa che abbiamo già fatto, benissimo, ci siamo presi le nostre responsabilità, come voi questa sera vi prenderete le vostre. Basta, stop. Consigliere De Bastiani, prego. Sì, allora torniamo di sintetizzare quello che dovrà succedere adesso e quello che è successo. Noi abbiamo fatto questa mozione per venire incontro innanzitutto a chi si ritiene penalizzato degli interventi intercorsi, con la speranza di poter ripristinare, come chiedono i 700 o i 1700, a poca importanza, persone che hanno presentato le loro osservazioni. Facendo questa mozione abbiamo pensato anche però di venire un po' incontro alla Giunta e ai consiglieri di maggioranza, perché insomma mi sembra che abbiamo fatto una cosa un po' anche tranquilla, all'acqua di rose, che mi sembra quasi aver dato una mano, aver portato sotto una mano per venire fuori di questo pasticcio. No? Se adesso, perché volete assolutamente averla vinta voi, il sindaco inventa una istituzione che non esiste in Consiglio Comunale, cioè il voto di fiducia, so che si fa alle Camere, ma in Consiglio Comunale non ho mai sentito il voto di fiducia, no? Io gli ribalto anche la situazione, ma allora proprio non avete nessuna fiducia nei nostri confronti? Cioè, è per partito preso, perché non bisogna che una mozione presentata dalla minoranza possa passare solo perché è della minoranza. Ragazzi, non andiamo mica tanto distante. A questa città qua, come dice spesso anche il sindaco, ha bisogno di tutti. E allora, vabbè, voi siete più bravi, più forti, ma non mi sembra che sia una posizione lungimirante, una posizione sensata. Per cui considerate insomma questa nostra proposta, che ripeto aveva l'intenzione di dare una mano per togliere dei pasticci. Avevamo proposto il 30 novembre, se passa nessuno vieta di anticiparlo, si può fare anche il 15 ottobre, perché si può... novembre si possono anticipare perché è entro il 30 novembre e soprattutto consideriamo il fatto che ci sarà la campagna di Natale. Noi lo sappiamo che le attività commerciali sul Natale si giocano una bella percentuale del fatturato dell'anno, quindi
se noi riusciamo a comunque risolvere prima, dopo in un modo o nell'altro, ma io auspico in modo positivo per i commercianti, per chi abita lì, riusciamo a risolvere prima di Natale, perlomeno gli risparmiamo questa bastonata natalizia. Ecco, basta, io ho concluso. Prego, consigliere De Antoni. Per una questione personale voglio precisare all'assessore Fasan quanto io ho detto prima. Io ho letto a pagina 20 del verbale della seduta del Consiglio Comunale del 7 agosto, dove lei ha dichiarato, dice adesso parliamo del PAT e poi parliamo del PUT, e dice il PUT, tenendo presente questo nuovo asse viario, dovrà verificare l'accessibilità anche a Ceneda ed è stato dato incarico alla stessa ditta, immagino, comunque lei ha detto alla stessa che fa il PAT, virgola, la diretta, di verificare e di portare insieme al nuovo PAT anche i nuovi studi di flussi del traffico. Via Oberdan, via da Ponte, via Lioni, quella è una prova. Come l'ho detto varie volte, non c'entrano. Come l'ho detto altre volte, ormai è una prova di una nuova viabilità. Abbiamo approfittato della chiusura e poi tutte le cose che avete già detto. Se vuole la leggo tutta, comunque è a pagina 20 del verbale. Ok, quindi questo il motivo era di far presente al sindaco prima che qualche assessore dice che il carico è già stato dato, il sindaco sul giornale ha detto che non è vero, il segretario ha precisato che non è stato dato nessun incarico. Adesso, questa sera, abbiamo saputo che il sindaco ha interloquito con dei 2 professori universitari e sta per dare l'incarico. Lo ha dato forse ancora informalmente e a breve verrà fatto l'atto formale. Questo per una questione di serietà, perché non possiamo, cioè tutti abbiamo un minimo di dignità, è meglio che ci rispettiamo. Io rispetto lei, però lei rispetta anche quello che dico. Ritornando al discorso adesso della sperimentazione, io credo di poter dire, anche sentiti, vabbè, tanto... Fermati un attimo. Grazie. No, non ha finito. Ah, non ha finito. No. Allora, scusate, sindaco, che chiede un attimo il consigliere De Antoni l'attenzione. Quindi chiarita questa questione con l'assessore Fasan, volevo dire che è emerso chiaramente questa sera, tra le cose che sono state dette e che non sono state poi dette, che questa sperimentazione non ha avuto successo, diciamo così, non ha avuto successo. Gli elementi negativi sono molto superiori agli elementi positivi. Questa sera è anche emerso che il sistema di fare queste sperimentazioni in forma così, come ha detto prima lei, benissimo, diciamo, è una modalità non accettabile su un problema così importante, perché poi, come è emerso questa sera, tutti hanno le loro idee, tutti immaginano un modello che... Allora, il passaggio importante, secondo me, è presi questi 2 professionisti che ha individuato il sindaco, bisogna dire loro di fare tutte le analisi di questo mondo, quando sono pronti dobbiamo dirgli quali sono i problemi, ma li avrà già detto, no? Quali sono i problemi, esaminate i dati che riuscirete a ricavare voi e poi portateci delle proposte. Questo è il modo di fare, perché se il buongiorno si vede al mattino, in questo Consiglio Comunale oggi ne sono venute fuori di tutti i tipi, no? Nel senso che ognuno ha le sue idee su questi aspetti. Quindi dobbiamo andare avanti su quella linea. Ma se è vero che la sperimentazione non ha dato nessun successo e anzi ha dato molti problemi, perché non cerchiamo di anticipare la conclusione il più possibile? 30 novembre, entro 30 giorni, diamo un segnale forte anche alla gente che ha protestato. Non c'è nessun problema a riconoscere che avete tentato di fare una cosa per migliorare. Come diceva qualcuno, se non fai non puoi migliorare, ma per migliorare qualche volta anche si sbaglia, insomma. Ecco, quindi secondo me è una uscita, lei sindaco esce a testa alta da questa cosa perché avete tentato di fare una cosa anche cercando di risparmiare, il risultato non è stato positivo, anticipiamo, diamo un segnale alla gente, anticipiamo la conclusione di questa sperimentazione e diamo incarico, questo sì, ai professionisti incaricati di prendere tutti gli elementi che sono emersi, tutte le proteste che sono arrivate e a formulare una nuova proposta. Questo secondo me è il sistema più adatto, e più opportuno, più corretto per arrivare a una conclusione valida. Grazie consigliere. Prego consigliere Tonon. Grazie Presidente.
L'ha appena detto il collega De Antonio, è una questione di serietà. Allora, prima l'assessore Antiga, se non ho capito male, ha detto che la prova dell'autobus è avvenuta dopo la potatura. Sì, la prova dell'autobus è avvenuta dopo la potatura degli alberi, o ho capito male? Mi pare abbia detto che lei che la prova dell'autobus è avvenuta dopo la potatura degli alberi, che come tutti hanno notato è avvenuta molto, ma molto dopo la riunione di Ceneda. Allora, o le prove sono state due, oppure è una questione di serietà che non c'è. Sì, guardi, non ci vuole molto. Io l'ho già detto prima, quello di cui se entro domani mattina... Non è che non ci voglia molto. No, fermi. Bisogna scrivere. Finisca, assessore deve lasciar finire il consigliere Tonon e poi le do la parola e parla. Prego. Io sono stato chiarissimo, ho chiesto semplicemente, e credo che ormai, ma non lo dico più perché penso sia ormai agli atti da un pezzo, chiedo che a questo punto, visto che è tutto chiaro a tutti, che entro domani a mezzogiorno mi siano forniti i dati che ho chiesto a questo punto delle due prove, visto che sono due, una quel che è, io ho capito due perché se ha affermato e adesso l'ha confermato che la prova è stata fatta dopo la potatura, la riunione a Ceneda è stata fatta ben prima della potatura, quindi mezzo, targa e giorno quando è stata fatta la prova, ma proprio per una questione di serietà, perché se no allora andiamo ben oltre la mancanza di serietà. La collega Bagliana ha detto che giustamente questo è un documento, se viene approvato, se no sono chiacchiere. Abbiamo visto spostare fermate dell'autobus, cambiare percorsi dell'autobus, spostare parcheggi senza una traccia di documento, perché, l'ha detto l'assessore, non c'è nulla di scritto. Nulla di scritto. Ora io non so come si faccia a spostare, la MOM non scrive niente, il comune non scrive niente, mi pare una cosa così strana, francamente, che mi lascia alquanto perplesso sulle modalità. Visto che è una questione di metodo, se le soluzioni avvengono così improvvisando, per improvvisazione, e non resta traccia alcuna di nulla, io sono, confesso, un po' preoccupato. Non me ne voglia Assessore Fasan, ma visto che lei ama citarmi, non so perché, non so se si ricorda quando presentando e autolodandosi, presentando una serie di lavori pubblici, lei ha detto che finalmente si sarebbe fatta la mensa alla Cosmo, cosa che non c'era mai stata perché mangiavano in corridoio in piedi i ragazzi. Prego? Sì, ricordo benissimo, anche perché conoscendo la scuola... le leggo questo, venerdì 19 giugno, ciao, ti scrivo, è un collega questo, ti scrivo in merito all'intervento del signor Fasan che ha fatto nel Consiglio Comunale circa la mensa alla Da Ponte. Non corrisponde al vero quello che dice, perché siamo dotati da anni di 2 aule che sono adibite a mensa con relativi banchi dove possono sedersi e consumare i pasti comodamente e sono sorvegliati da noi docenti. I ragazzi che si portano il panino, quindi quelli che non mangiano in mensa, hanno un tavolo con relative sedie nello spazio antistante alle aule e anche lì sono sorvegliate dai docenti. Questo non lo dico io, me lo scrive un docente da Ponte. Questo, ripeto, Sindaco, lo dico a lei perché come ho fatto io anche lei ha nominato i suoi assessori, è una questione di serietà. Cioè, o le cose si dicono le cose come sono, o se no, secondo me, un bel tacer. Ripeto, lei è la massima autorità qui dentro, io aspetto entro domani a mezzogiorno le risposte, grazie. Se non arrivano, lei può immaginare cosa possono, ma non perché devono arrivare a me, per questione di correttezza nei confronti dei cittadini a cui sono state rivolte delle affermazioni e siccome sono andate in TV, probabilmente migliaia di vittoriesi le hanno sentite, e allora prendere in giro migliaia di vittoriesi mi pare tutto fuorché serio da parte di un'amministrazione. Grazie.
Grazie consigliere. Prego, Assessore Antiga. Grazie Presidente. Sicuramente mi spiego male, ma vedo se riesco con un ulteriore intervento. Noi abbiamo fatto e abbiamo approvato più di una volta, perché passa ogni tot minuti l'autobus, l'ingresso a via Oberdan, perché per capire la sterzata dell'autobus e quanto invadeva la colonna, per noi era fondamentale disegnare poi quello che si doveva fare sul marciapiede per far sì che non salisse e scendesse dal marciapiede di sinistra, le ho detto prima. Una volta verificata la sagoma che entrava, la careggiata è 3 metri. La norma dice 2,75, ci passa. L'importante è che ci entri. Poi non poteva uscire perché c'erano gli alberi. Quando tutto quanto era a posto, un autobus è passato ed è stato anche filmato. Le dicevo prima, le so dire, la targa non lo so, ma molto probabilmente ci sarà qualcuno che dirà l'abbiamo fatto martedì, mercoledì, giovedì, pioveva, non pioveva, e questo è filmato dove si vede l'autobus che entra, poi ovviamente attraversa con non alta velocità, perché sta su una carreggiata da 3 metri e poco più, con un autobus, bene, nell'ipotesi che quella carreggiata non sarà così, ma avrà mezzo metro in più nell'eventualità del progetto definitivo, perché se no non ci capiamo ancora. I 2 metri di marciapiede, che adesso servono per il disabile, prima no, perché andavano a pista ciclabile, in teoria potrebbe rimanere 1 metro di marciapiede, il resto rimane a disposizione per la ciclabile e per la pista. Quindi se abbiamo una ciclabile con una pista, ancorché non sia norma perfetta con i 2,50, ma Stretto di Salsa è molto più piccolo, potrebbe essere una funzione in un centro cittadino che può andare. Poi che le macchine non possono andare a 80 all'ora, forse è un bene. Se vanno a 40 all'ora forse è meglio, perché incentivare la velocità magari non è tanto. Quindi, le ripeto, l'entrata dell'autobus è stata approvata con delle sagome per riuscire a disegnare in maniera definitiva l'entrata. Non è stato potuto far percorrere l'intero perché c'erano le piante. Quando le piante, perché? Perché se l'autobus entra non c'è dubbio che poi ci passa. Siamo d'accordo almeno fino là? No, neanche là. E allora lasciamo perdere. Lasciamo perdere, grazie. Consigliere, ha terminato? Sì. Bene. Ci sono altri interventi? L'assessore Fasan. Ecco, Assessore Fasan, prego. Per giusta risposta al consigliere Tonon. Allora, io non so chi le ha mandato quel messaggino lì, un professore, un bidello. No, non parli per favore, ho taciuto. Quando lei sparava cavolate io ho taciuto e adesso ascolti le mie cavolate. Sì. Posso? Grazie. Allora, guardi, non so chi le ha mandato quel signore poteva, siccome il mio telefonino è a disposizione di tutti, poteva mandare quel messaggino a me. D'altra parte, io la scuola media l'ho finita 55 anni fa e non potevo sapere se c'era la mensa o non c'era la mensa. Io ho ottemperato una richiesta della direzione didattica ed è l'unico che io parlo solo con la direzione didattica, non mi faccia dire le parole, va bene? Allora la direzione didattica mi ha detto, e mi hanno confermato i professori che erano lì, che i bambini mangiavano su per le scale, i panini in scala. Allora io non ho avuto nessun dubbio, però se lei dice che non era necessaria la mensa, farò una riflessione. Buttati via i soldi? Abbiamo buttato via i soldi? Mi dica. No, abbiamo fatto la mensa che mancava e questo me l'ha detto la direzione didattica. Le farò mandare un comunicato dalla direzione didattica, se crede di mandarglielo. Va bene? Perché a lei piace dare del bugiardo alla gente e io ci tengo alla mia onorabilità. Non sarà mai lei qui in Consiglio Comunale che fa venire meno, ha capito? Sono famoso per dire sempre la verità, a qualsiasi prezzo.
Scusate se mi intrometto, ma sul tema della mensa penso insomma di poter dire scusa. No, prego. Era un ingresso che non avevo No, ben no, scusami, sì, no. identificato, quindi. Allora, è vero che i ragazzi mangiavano, diciamo, quando c'è stato quel messaggio al consigliere nelle 2 aule, ma non sono aule mensa, sono 2 aule che sono state adattate in modo improprio a mensa perché c'era la necessità di farlo. Tra questo e dire che quelle sono aule mensa c'è una bella differenza, perché l'aula mensa deve avere delle caratteristiche diverse, ecco. Grazie Presidente, per fatto personale, perché anche l'affermazione dell'assessore da questo 2 aule a dire che quella è una mensa, io non ho mai detto che quella era una mensa. Sfido chiunque nella registrazione a dire che io avevo affermato che le 2 aule erano una mensa. Ho letto il messaggio per dire che mangiavano in 2 aule, l'ho anche letto. La prima ipotesi della mensa l'abbiamo fatta liberando l'appartamento quando c'era l'amministrazione che io ho presieduto, punto. Non ho mai detto, come invece affermato anche poco fa dall'assessore Fasan, che io ho detto che non andava bene la mensa, che non andava fatta. Mai detto, anzi, solo che affermare che i ragazzi mangiavano sulle scale in piedi un panino non era assolutamente vero, non l'ho detto io, è stato affermato da chi insegnava lì, punto. Ripeto, e poi io, assessore, non ho detto che erano mensa quelle aule. Quando l'ho detto? A proposito di metodo, no? E di correttezza. Va bene. Allora, vediamo se ci sono altri interventi. Altrimenti passiamo alla votazione altri 2, al volo. Consigliere Denardi. Sì, è rapidissima. Una cosa, prendo atto che il sindaco ha di fatto ammesso che sia stata fatta uno sbaglio nell'avviare quella che voi continuate a definire sperimentazione. Io mi rifiuto di definirla tale, perché i fatti parlano e quella non è una sperimentazione. Mi auguro che lo studio venga eseguito a viabilità ripristinata, diciamo, nelle condizioni chiamiamola sperimentazione, proprio per evitare di incidere negativamente sulle condizioni di partenza dello studio e della valutazione. E spero che questo avvenga nel più breve tempo possibile. Un'ultima cosa, su Piazza Medaglie d'Oro, Assessore Fasan, e sul famosi 28 stalli a pagamento, che non sono stalli liberi, sono un po' diversi, che sono stati tolti. Ricordo che, e qui ci sono documenti scritti, non è fumogeno, fumoso, probabilistico, disquisitivo verbale, che gli stalli nel multipiano a 20 metri dagli stalli eliminati erano per la maggior parte del tempo vuoti, e questo derivava dalla valutazione che Abaco, il soggetto che incamera gli introiti economici dei parcheggi, faceva proprio su quelli stalli lì. Tra l'altro, con la risistemazione della piazza sono stati anche riorganizzati i parcheggi nella via adiacente alla risistemazione della piazza, che ricordo vedeva in lei, perché il consigliere Dus prima citava il consigliere D'Arè, ma vedeva in lei uno dei più acerrimi contrari, tanto da scrivere
e sono virgolettati sulla stampa che lei non ha mai smentito, da giurare ed impegnarsi a spostare subito, appena avesse vinto le elezioni, il monumento da lì e ripristinare il parcheggio. Ora è passato quasi 1 anno e mezzo e, grazie a Dio dico io, questo impegno lei non l'ha mantenuto. Vediamo se entro la fine del mandato avrà il coraggio, dico io perché ci vuole coraggio, a rimuovere il monumento, distruggere l'area verde che è stata creata e ripristinare il parcheggio come era prima. Grazie consigliere. Passo la parola al consigliere Varaschin, prego. Grazie Presidente. Non entro nel tecnico perché non ho né le competenze né sufficienti informazioni. Me ne sono scritto un discorsetto qua. Presidente, consiglieri, in questo momento proviamo una sensazione di disagio. Ci sentiamo di chiedere scusa ai cittadini, ai commercianti e a tutti coloro che si sentono danneggiati per come è stata gestita la situazione di via Oberdan, via da Ponte e via Lioni. Certo il principio era corretto e ambizioso, riportare le persone a Ceneda e nella zona del Duomo, con una prova, un esperimento. Però, agli occhi dei cittadini, soprattutto dopo aver appreso che non c'è nessuno studio e che al momento non c'è alcun dato per sostenere questa sperimentazione, ci sentiamo tutti un po' presi in giro e, signor Sindaco, tengo a sottolineare che la colpa non è senz'altro sua. Vogliamo ribadire che questo non fa parte del nostro modo di essere, del nostro modo di operare. Quando portiamo avanti un progetto, chiediamo la massima condivisione e ci preoccupiamo che i cittadini sappiano cosa stiamo facendo. Una politica intelligente capirebbe subito i segnali che arrivano dal basso e nei limiti della propria ideologia, che rappresenta, ne terrebbe conto. Invece, in questo caso, secondo me, ci siamo posti verso le persone in modo arrogante e abbiamo pensato che una volta eletti possiamo fare quello che vogliamo e se ci confrontiamo lo facciamo solo per dimostrare di avere ragione. Chi vuole governare un comune non può vivere in una torre d'avorio o essere schiavo delle proprie certezze. Deve ascoltare i cittadini. Come possiamo operare per la comunità se non siamo in grado di ascoltare ed aprirci alla realtà che ci circonda? Tuttavia il nostro sindaco, a cui ribadiamo la nostra massima stima e fiducia, ci ha assicurato che porterà tutti i dati che verranno raccolti per sottoporli all'attenzione di questo Consiglio. Grazie ancora signor Sindaco. Ci dispiace soltanto che lei debba prendersi in carico e risolvere scelte avventate che non le appartengono. Dimenticavo che è stato usato lo stesso metodo dall'amministrazione precedente per chiudere via Martel. Grazie Presidente. Grazie consigliere. Consigliere Casagrande, prego. Buonasera. Sembra che la postazione mi sia stata data questa sera, sia stata quasi studiata prima del Consiglio, neanche a farlo apposta. Ho sentito diversi interventi questa sera. Cerco di riassumere quello che è il mio pensiero, innanzitutto ringraziando il Sindaco per le parole espresse all'inizio e durante i suoi interventi, Sindaco per il quale ho, come espresso anche dai miei colleghi del mio gruppo, il pieno rispetto e la piena fiducia per quello che si sta portando avanti, e non solo nei confronti del Sindaco, ma vorrei specificarlo anche nei confronti della Giunta. Penso che quello che sia stato fatto con l'intento di appunto fare un test per migliorare le cose. A star fermi non si potrebbe mai cambiare nulla in nessuna città. Si è fatto un test, si è approvato e si guarderanno un po' i numeri una volta analizzati dai tecnici. Ritengo, come già specificato da qualcuno, ma è giusto che lo esprima anch'io,
che ci siano stati degli errori di comunicazione e di gestione in quella che è stata questa attività. Ci siamo confrontati diverse volte, sia con lei sindaco che con l'assessore Antiga. Abbiamo più volte discusso quella che era l'attività che si stava portando avanti e siamo giunti ad una conclusione come espresso ad inizio seduta. Non mi soffermo su dettagli di attività produttive perché penso che già la situazione del Covid stia facendo soffrire le attività e mettermi in una bagarre di chi ha più negozi in una via e in un'altra. Penso che già il Covid li abbia colpiti duramente e questo test purtroppo nessuno si aspettava poi che il Covid tornasse, li abbia fatto probabilmente soffrire anche più del dovuto. In merito, certo, farà probabilmente ancora peggio, farà ancora peggio, speriamo non come, scusate, anche sempre qua in mezzo, no, giusto. Farei un appello a tutti quanti, in quanto il sindaco ha specificato all'inizio seduta che condivide appieno la mozione della Bagliana, ad eccezione appunto del portare i dati in Consiglio Comunale. Quindi faccio un appello ai colleghi, come abbiamo scelto io e i consiglieri della mia lista, di appoggiare la mozione con l'emendamento appena fatto. Penso che questo sia un impegno da parte di tutti quanti nel terminare questo test il 30 novembre. È una data sufficientemente necessaria per analizzare, come è stato dichiarato da parte dei tecnici, dopodiché ne discuteremo qua in Consiglio con i dati portati alla mano. Grazie. Grazie, consigliere Casagrande. Bene, allora se non ci sono altri interventi procederei con il mettere in voto l'emendamento prima di tutto. Sì. No, c'è un altro intervento. Ho sbagliato. Prego, consigliere Rossetti. No, io non volevo fare un intervento, ma quando lei ha detto di mettere i voti, credo prima venga anche la dichiarazione di voto. La? Dichiarazione di No, voto. l'emendamento no, devo solo leggerlo e dopo si mette al voto e poi passeremo a votare le due mozioni. Sì, allora, se non è chiaro, lo ripeto, che giustamente il consigliere probabilmente... Allora adesso leggo l'emendamento alla mozione Bagliana, mettiamo ai voti l'emendamento, poi procediamo con la votazione della mozione Bagliana e poi procediamo con la votazione del punto all'ordine del giorno del PD. Sempre sullo stesso argomento. Ok. Allora, l'emendamento dice questo. Proposto. Allora, alla fine della mozione, proprio l'ultima riga, dopo, la leggo tutta, perché così rinfreschiamo la memoria. Il Consiglio Comunale, visto che ci sono anche prese di posizione di un certo tipo, il Consiglio Comunale delibera di anticipare al 30 novembre l'affidamento alla Commissione Viabilità il compito di verificare l'impatto sulla viabilità delle modifiche poste in atto, analizzando anche le osservazioni pervenute all'amministrazione comunale e di far adottare dagli uffici il provvedimento finale più opportuno, come previsto dalla delibera di giunta numero 129 del 13 agosto 2020, virgola, e qua entra in gioco l'emendamento, portando poi il provvedimento in Consiglio Comunale per l'approvazione finale. Punto. Questo è l'emendamento proposto dalla Bagliana. Se la Bagliana concede la proposta, io lo modifico. Quindi portando il provvedimento, tanto...
Sì, allora passo la parola al segretario. Giusto perché mi sembra doverosa una precisazione tecnica. Questo provvedimento è un provvedimento gestionale, non ha carattere politico, per cui, come dice il sindaco, la decisione finale che spetta all'ufficio, che è gestionale, viene preceduta da una decisione di consiglio comunale. Quindi portando il provvedimento, tiriamo via il poi, che può mettere... potrebbe essere, analizzando anche le soluzioni venute dall'amministrazione comunale, portando il provvedimento in consiglio comunale e facendo adottare dagli uffici il provvedimento. Allora, scusate. Allora, decisione del compito di verificare analizzando anche le soluzioni venute dall'amministrazione comunale e previo provvedimento di consiglio comunale di far adottare dagli uffici il provvedimento finale. Scrivi. Se posso dare il mio contributo. No, posso? un attimo che scrive, prima scrive e dopo i contributi. Sì. Provo ad esprimerla, a formularla. Il Consiglio Comunale delibera di anticipare al 30 novembre l'affidamento alla Commissione Viabilità il compito di verificare l'effettivo impatto sulla viabilità delle modifiche poste in atto, analizzando anche le osservazioni pervenute all'amministrazione comunale e, previo provvedimento del Consiglio Comunale, di far adottare dagli uffici il provvedimento finale più opportuno, come previsto dalla delibera di giunta numero 129 del 13/8/2020. Perfetto. Scusa, io credo che manchi una cosa. Dobbiamo tener conto della risoluzione dello studio dei fatti oppure no? L'adozione... non ho capito. Allora, provo quando arriverà la risoluzione dei professori dell'Università di Padova, dobbiamo tenerne conto o no? Certo, quelli sono dei consulenti che portano dei dati. Se dicono che va bene, che facciamo? No, non diranno, daranno delle indicazioni. Daranno delle indicazioni. Perché paradossalmente, se loro dicessero che va bene e il Consiglio Comunale si esprime in modo diverso, passa la versione del Consiglio Comunale. A questo punto pago i professori e non voglio nemmeno sapere se abbiamo ragione o no. Chiedo scusa, ma... No, va bene, andiamo avanti. Ragazzi. Andiamo avanti, ha ragione, non ha nessuno. Allora andiamo avanti. Ma chi ci dà ragione? Fateci voi, in base allo studio. Lo studio sarà una consulenza che darà delle indicazioni come tutte le consulenze di sto mondo. Bon. Andiamo avanti. Prego, consigliere Denardi. No, vabbè, adesso l'assessore Fasanchi aveva sollevato il problema, è uscito, ma se vogliamo essere più sicuri, aggiungere udito in consiglio la relazione degli esperti, dei tecnici, chiamateli come volete. So, però è andato via, quindi non so se ho risolto il suo dubbio o no. Ma mi sembra che ci sia... Analizzando anche le osservazioni pervenute all'amministrazione comunale, anche quelle dei tecnici, no? Le osservazioni pervenute. Le risultanze dello studio appositamente commissionato, d'accordo? Io davo un suggerimento per l'assessore Fasanchi che era preoccupato. E le risultanze? Davo per scontato. Le risultanze... Chiamiamolo studio sulla viabilità. Sì. Sulla consulenza, sullo studio. No?
Vuole rileggerlo, segretario? Che è così? Sì, è un po' articolato, ma è abbastanza chiaro. Di anticipare al 30 novembre l'affidamento alla Commissione Viabilità il compito di verificare l'effettivo impatto sulla viabilità delle modifiche poste in atto, analizzando anche le osservazioni pervenute all'amministrazione comunale, le risultanze dello studio appositamente commissionato e, previo provvedimento del Consiglio Comunale, di far adottare dagli uffici il provvedimento finale più opportuno, come previsto dalla delibera di Giunta Comunale 129 del 2020. Va bene. Vabbè, ci sono un po' di passaggi, ma Va bene. c'è una sequenza. Perché no? Cioè, nell'istruttorio dell'atto... No. Vuole essere scritto, vuole essere un ausilio scritto, non sta impegnato. Mettiamo in votazione l'emendamento. Allora, l'emendamento appena letto dal segretario, favorevoli? Scusate, devo contare. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Contrari? Astenuti? 5. 10 più 5, manca uno. 6? No. Bene, allora adesso mettiamo dichiarazione di voto prima. No, devo farne io una dichiarazione di voto come gruppo Forza Italia. Dovete fare una dichiarazione di voto? No, sulla delibera. Perché dopo mettiamo in votazione la delibera, no? Giusto? Allora, se ci sono dichiarazioni di voto... Varaschin, prego. Allora, visto che il sindaco ha chiesto alla consigliera Bagliana di modificare la mozione ed ha accettato, ribadisco piena fiducia nel nostro sindaco e votiamo la mozione della consigliera Bagliana. Grazie. Grazie. Altre dichiarazioni di voto? Prego, consigliere Rosset. E apprezziamo anche noi la sua apertura, consigliere Bagliana. Facciamo anche noi un passo avanti e quindi non bocciamo la sua mozione. Ci asteniamo perché aspettiamo di avere anche la sua fiducia verso il sindaco quando sarà il momento. Grazie. Grazie. Consigliere Rosset, altre dichiarazioni? Dus? Consigliere Dus, prego. Sì, voteremo favorevolmente alla mozione presentata. Eravamo anche disposti ad anticipare ancora prima il termine, se fosse stato possibile, ma capendo anche la convergenza da parte di più forze, riteniamo che questa mozione, nello spirito auspicato inizialmente nel discorso del sindaco, in uno spirito unitario, questa mozione renda superabile anche la nostra, che quindi a questo punto ritiro. Ok. Consigliere Bagliana? Sì, intervengo solo per ribadire il concetto che a questo punto la mozione è di tutti, cioè nel senso che l'abbiamo proposta, ma insomma è stata condivisa, quindi alla città viene presentata come una presa di posizione da parte di tutto il Consiglio, cioè di quelli che votano a favore, ma con l'astensione della maggioranza, quindi una cosa condivisa. Sul discorso della fiducia al sindaco, la fiducia si dà nel dimostrare la partecipazione alle risoluzioni dei problemi,
alle proposte, e quindi mi sembra che in questo anno l'abbiamo sempre dimostrato la nostra disponibilità alla collaborazione, e più di una volta insomma ci siamo sentiti anche con la giunta, con gli assessori quando ci sono dei problemi, e l'abbiamo anche sempre dimostrato, mi sembra. Quindi grazie ai consiglieri. Grazie, mi sembra che sono state fatte tutte. Adesso faccio anch'io la mia dichiarazione di voto come capogruppo di Forza Italia, e in dichiarazione di voto leggo il comunicato stampa fatto dal Circolo Vittoriese di Forza Italia, che è apparso anche sui giornali lo scorso weekend. Il Circolo Vittoriese di Forza Italia, in considerazione della propria proposta programmatica formulata per il quinquennio amministrativo 2019-2024, nel ribadire il pieno sostegno all'amministrazione del sindaco Miatto, auspica che si giunga quanto prima ad una elaborazione e formulazione degli strumenti tecnici, da valutare anche con le realtà cittadine interessate, cioè i commercianti, finalizzati a ridefinire l'assetto complessivo della città e del territorio comunale. Attuazione del PAT per una programmazione urbanistica pianificata e revisione della viabilità da e per Ceneda e valorizzazione di Serravalle come punto aggregativo, soprattutto in vista della prossima apertura del traforo, erano e sono i due punti programmatici prioritari di Forza Italia per la città, che si ritiene indispensabili debbano essere perseguiti in una visione organica e tra loro integrata, in modo tale da fornire all'intera comunità cittadina una risposta efficiente e funzionale alle attuali esigenze di relazione e di mobilità sull'intero territorio comunale. In tale ottica si reputa che, oltre alla redazione del PAT già in atto, debba prendere avvio anche quella del PUT, indispensabile per una rivisitazione non occasionale ed estemporanea della viabilità, in modo che i due fondamentali strumenti tecnici operativi giungano alla valutazione e alla adozione da parte del Consiglio Comunale. Per questo motivo, per quanto letto, e anche in virtù di fatto della proposta del sindaco di portare in Consiglio Comunale la decisione, mi sembra che la mozione Baliana sia esattamente quello che sosteneva il sindaco, quindi io do voto favorevole alla mozione Baliana. Poniamo in votazione, quindi alla mozione Baliana favorevoli. Contrari? Astenuti? Bene. Allora la mozione, chiamiamola Baliana a questo punto, è approvata. Quindi c'è il ritiro del secondo punto all'ordine del giorno. Chiudiamo l'argomento via Oberdan, che ha occupato, penso sia un record, esattamente dalle 7 a 3 ore e 45 minuti, quasi 4 ore. Quindi vuol dire che era un argomento sentito. Ecco. E passiamo al punto dell'ordine del giorno passiamo a un'altra mozione. No, alle 11 non finisce stasera. No, ieri sera finiva alle 11, stasera si va avanti fino alla fine. C'è scritto così nella convocazione. Allora, mozione presentata dal consigliere comunale Alessandro De Bastiani, gruppo De Bastiani Sindaco, Rinascita Civica, ad oggetto destino delle opere d'arte contemporanee del centenario. Prego, consigliere, illustri la mozione.
Allora, come ha detto il Presidente, oggetto della mozione è il destino delle opere d'arte contemporanea del centenario. Premesso che nell'anno del centenario veniva realizzato un percorso artistico articolato con 13 opere d'arte di giovani artisti di diversi paesi europei, che finito l'anno del centenario una parte delle opere è stata rimossa dalla collocazione ove erano state temporaneamente collocate e ad oggi, esclusa una concepita fin dall'origine per dissolversi per consunzione di materiali, sono conservate alcune nei magazzini comunali, come ricordato dall'assessore competente, altre in luoghi non accessibili al pubblico. Che il 19 settembre, quindi un anno fa, ecco un altro anniversario, è il terzo anniversario che porto all'attenzione di questo Consiglio Comunale. Il 19 settembre scorso anno è stata rimossa l'opera del cartello in ferro bucato installato sotto l'arco di Piazza Flaminio, opera che più di altre ha rappresentato il laboratorio sperimentale denominato 1918 quando scoppia la pace. Che sulla necessità di una loro ricollocazione pubblica si è pronunciato l'assessore alla cultura Liana, che su un giornale, dopo aver ricordato che le opere non rimarranno nei magazzini, questo è certo, prospettava quale percorso operativo che la scelta della prossima collocazione venga decisa insieme alla soprintendenza. Che anche l'assessore Fasan, sempre nel citato articolo, dopo aver dichiarato credo sia un peccato disperdere questo patrimonio artistico, lanciava la proposta di un concorso di idee per trovare una location alle opere finite nei magazzini comunali, impegnandosi a portare in giunta la sua proposta per poi decidere il da farsi. Considerato che le opere installate in luoghi diversi secondo le intenzioni degli ideatori e curatori dovevano diventare testimonianza e memoria della ricorrenza del centenario, come lo furono per il cinquantenario le piscine e il palazzetto dello sport comunali. Che le 13 opere in oggetto sono costate 10.000 euro cada una, oltre ai costi di organizzazione e curatela dell'evento, denaro in gran parte donato da generosi sponsor che hanno voluto omaggiare la città in occasione del centenario della fine della Grande Guerra. Che nei magazzini comunali giace inoltre un'altra opera d'arte dell'artista friulano Nane Zavagno, anch'essa costata circa 10.000 euro e che da alcuni anni non è più esposta al pubblico. Che ad oggi non è ancora dato di sapere cosa intende concretamente l'amministrazione comunale abbia in animo di fare per dar corpo alle dichiarazioni fino ad ora avanzate individualmente da alcuni suoi esponenti, che si ritiene che sia giunto il momento di affrontare questo problema per giungere alla migliore soluzione possibile, come da più parti auspicato. Pertanto il Consiglio Comunale delibera, questa è la nostra proposta di delibera, di impegnare l'amministrazione comunale a formulare una proposta operativa finalizzata alla valorizzazione espositiva delle opere d'arte contemporanee realizzate nel 2018, valutando l'opportunità o la praticabilità sia delle proposte degli assessori Uliana e Fasan, sia di altre che eventualmente riterrà di individuare e di cui si farà carico di dare riscontro al Consiglio Comunale entro un congruo termine comunque non superiore ai 3 mesi dalla data di approvazione della presente mozione. Grazie. Grazie consigliere. Apro la discussione. Io mi sono prenotata. Vuoi rispondere subito? Non so se c'è qualcuno che deve dire. Sì, adesso vediamo se... E se no... Se non ci sono commenti, do la parola all'assessore Uliana. Prego. Allora, io intanto prendo l'occasione da questa mozione del consigliere De Bastiani per fare chiarezza finalmente su tutta questa questione, almeno tentare di fare chiarezza su questa questione. Silenzio per favore, perché sennò non si riesce a sentire. Allora, sto dicendo che prendo volentieri spunto dalla mozione del consigliere De Bastiani
per tentare di fare chiarezza su una questione che ormai si trascina da tempo. Io non so quale sia la fonte autorevole a cui attinga consigliere De Bastiani e le sue informazioni, perché quanto lei cita nella premessa di fatto presenta dei presupposti che io definisco inesatti. A che cosa mi riferisco? Lei dice che nell'anno del centenario una parte di quelle opere dell'anno del centenario è stata rimossa. Alcune sono conservate nei magazzini comunali, altre in luoghi non accessibili al pubblico. Mi piacerebbe che lei quantificasse quella che è la sua idea delle opere che sono sparite, perché in realtà le opere che hanno fatto parte di questo percorso di arte contemporanea erano 13. Di queste 13, una, Memento Mori della Sara Smolder, è volenti o nolenti, piaccia o no, a me non è piaciuto, tra parentesi. Questa è stata cancellata perché è nata per morire nel posto dove è stata realizzata. Ricordate, era un dipinto sulla pavimentazione di piazza Minucci. Di fatto le opere ora sono 12 perché la 13ª non è più recuperabile. Di queste 12 opere soltanto 2 sono collocate nei magazzini. Tutte le altre si trovano esattamente nel posto dove erano state collocate, cioè 10. Io non so appunto a quali fonti lei si attenga perché sono lì e si possono vedere. Se lei si riferisce all'opera della tedesca che creava quell'effetto di luce sulle vetrine dell'ex negozio del piano terra di Palazzo Todesco, le do atto che l'opera ora non funziona, ma non funziona perché stiamo per mettere mano alla ristrutturazione del piano terra di Palazzo Todesco. Tutte le altre si trovano dove stanno. Dunque, quando lei chiede un riscontro e un congruo termine non superiore ai 3 mesi per ricollocare le 2 che sono state tolte, parla di 2 opere, quella di Kuzkin, il russo, che era appesa all'arco austriaco, che è stata tolta circa un anno fa, e parla dell'opera di Topolovac, il croato, che si trovava in piazzetta 22 maggio, peraltro non collocata nella collocazione che avrebbe dovuto avere, perché l'opera non era stata collocata sul soffitto come prevedeva il curatore, e mancava per poterlo fare l'impegno di spesa per studiare dal punto di vista statico e strutturale quello che era il supporto che avrebbe dovuto agganciare questa opera, Mapping 1 si chiama, alla volta della piazzetta. Quindi l'opera era stata momentaneamente collocata a terra e quindi tolta ancora durante la precedente amministrazione perché era evidentemente un impaccio ed era anche pericolosa. Queste 2 opere di cui stiamo parlando, le uniche 2 che non si possono vedere, sono 2 opere che sono di difficile collocazione nel contesto urbano. Stiamo parlando di public art. Stiamo parlando di opere site specific, cioè create per il luogo dove dovevano andare a trovarsi. Stiamo parlando di opere, quella di Kuzkin, che deve essere vista da un lato e dall'altro, quindi non può essere accostata a una parete. Deve trovare una collocazione che ne permetta una fruizione da ambo i lati. Stiamo parlando di mapping di Topolovac, altra opera di grande dimensione fatta a stampi, che deve essere vista in una prospettiva, come si dice, dal sotto in su, quindi ancorata ad un soffitto.
Io credo che si possa capire che non è facile trovare una collocazione per 2 opere di così grandi dimensioni nel giro di breve tempo. Credo che sia anche facilmente comprensibile come le opere di arte contemporanea, che sono di per sé difficilmente accettate dal contesto e anche dagli abitanti di una città, che difficilmente riescono a farle proprie, proprio per la natura dell'arte contemporanea, è evidente che non possono essere buttate così, dove capita, perché viene dato l'incarico o l'ordine di, entro 3 mesi, decidere dove devono essere messe. Capiterà il momento in cui la collocazione emergerà, sarà una collocazione ideale per poterle collocare, ma adesso stanno bene dove sono, cioè riparate all'interno di un magazzino e non sbattute in qualsiasi luogo perché devono rimanere all'esterno. Quindi io credo che la richiesta che viene fatta al Consiglio Comunale di deliberare nel senso di procedere entro 3 mesi a una definizione di questa questione sia improponibile proprio per la situazione stessa e per il senso stesso che queste opere hanno. Voglio inoltre sottolineare che lei dice che ormai è passato 1 anno, ma forse non tutti ricordiamo che dalla fine del centenario c'è stato un cambio di amministrazione. Al cambio di amministrazione è succeduto un cambio di dirigente che era deputato alle opere del centenario nell'ufficio tecnico. Nel momento in cui la nuova dirigente dell'ufficio tecnico ha preso mano con la realtà della nostra città, c'è stato il lockdown e quindi siamo stati chiusi per mesi. Si può ricominciare adesso a parlarne di questo e siamo di nuovo in una situazione difficile. Allora comprendiamo che ci troviamo in un momento di pandemia e che forse con tutto l'amore che io ho per l'arte, questo è un problema che viene alla fine di moltissimi altri che dobbiamo risolvere. Consigliere Dus, prego. Sì, allora, premessa che l'argomento della mozione, personalmente, è un argomento che non conosco, nel senso che apprezzo il mondo dell'arte, soprattutto quella contemporanea, anche se ho un bagaglio culturale non attrezzato per interpretarlo molto spesso. Però quello che ho apprezzato dell'impegno della precedente amministrazione è stato il tentativo quantomeno di proporre alla città intera e anche a chi visitava la città nel periodo del centenario di vedere, giudicare anche negativamente le opere d'arte contemporanea che erano state realizzate, le 13 opere. Ricordo con entusiasmo la conoscenza che ho avuto personale con molti artisti che avevano partecipato a quel progetto e credo che anzi che sia tuttora un progetto molto valido, anche perché, appunto, ripeto, per questo coraggio nel proporre qualcosa di completamente differente rispetto agli soliti, insomma, a degli schemi a cui sono magari maggiormente abituato. L'arte contemporanea invece ci impone di mettersi a guardare le cose con uno sguardo diverso e anche con un bagaglio diverso. E credo che questa mozione sia assolutamente pertinente perché ci dà la possibilità di discutere appunto di un tema che in questo periodo magari abbiamo lasciato un po' marginale, che è quello legato alla cultura, che appunto causa Covid, causa molte altre cose, ecco, magari non causa cambio amministrazione, visto che lei è assessore, lo era prima la cultura, lo è anche adesso, quindi una certa continuità c'è stata. Dicevo,
ci dà la possibilità di parlare di arte e di dove vogliamo portare questa tematica qua. Mi pare che la strada che si sia tracciata, ripeto, pur con tutti i limiti del Covid e compagnia cantando, sia abbastanza ben definita e non sia quella dell'arte contemporanea. Quindi io adesso non lo so, consigliere De Bastiani, se queste opere qui rimarranno lì 1 anno, 2 anni. Giustamente lei pone una domanda e adesso sentiremo quale sarà la risposta. Quello che mi interesserebbe capire è appunto il progetto che ci sta dietro, cioè nel senso, se si vuole, ma uno può scegliere una strada piuttosto che un'altra, nulla vieta. Se si vuole sviluppare questo concetto e quindi portarlo avanti e rigenerarlo, perché probabilmente ha bisogno di essere rigenerato, oppure se giustamente si è deciso di intraprendere strade differenti e quindi questo progetto deve essere accantonato. Ricordo che questo progetto aveva coinvolto, dato anche l'onerosità, come è stato ben ricordato prima, aveva coinvolto anche molti generosi vittoriesi, tra cui anche quelli che abbiamo premiato ieri sera, e quindi è un progetto che coinvolge anche liberi cittadini che hanno generosamente offerto un loro contributo a quella che è stato un grande centenario per la città. Personalmente spero che questo tipo di iniziative vengano intraprese anche in futuro. Grazie. Grazie, consigliere. Prego, consigliere De Bastiani. Primo intervento. Non è il luogo, la sede e l'ora di disquisire sull'arte contemporanea. Mi dispiace solo che l'assessore, non sono un grande esperto, ne mastico un po', mi dispiace che l'assessore Uliana consideri la gente ignorante, non in grado di capire e comprendere l'arte contemporanea. Tra l'altro non corrisponde neanche al vero, perché se teniamo presente che uno dei massimi esponenti attuali dell'arte contemporanea si chiama Bansky, è uno degli autori più amati e quotati a livello mondiale e amati dal grande pubblico. Quella è arte contemporanea, quindi non è vero che il grande pubblico non apprezza l'arte contemporanea. E vengo dove ho preso io le mie informazioni. Le ho prese vivendo a Vittorio Veneto e vedendo le cose che accadono attorno. Allora, se erano 13 le opere, possiamo elencarle anche una a una. Allora, quelle che sono sparite sono più di 2. Allora, conveniamo che il cartello bucato è stato rimosso e condividiamo che è stato tolto l'opera sulla piazzetta dei Vigili, che non mi ricordo neanche come si chiama. E sono 2. Poi c'è l'opera proiettata nella vetrina di Palazzo Todesco. Per cortesia non mi dica che è ferma perché si pensa che un domani si faranno i lavori, allora l'opera non è più funzionante. Cioè, voglio dire, quell'opera là poteva continuare a funzionare fino al giorno prima di inizio dei lavori. Fasan, non so quando inizieranno i lavori, se fra 15 giorni, fra 15 mesi, ma comunque mi sembra che sia una scusa che non sta in piedi dire che quell'opera non funziona perché si dovranno fare i lavori. E sono 3. La quarta che non funziona sono le opere, i 2 neon in via Francesco da Milano. Se non sbaglio ci sono ma non funzionano, sono spenti. Cioè, un neon spento è proprio la contraddizione in termini. E sono 4. Non è stata rimossa comunque.
Non è stata rimossa, però non funziona, è rotta. Non è stata rimossa. Le due non, 4. La quinta è collocata a Palazzo Todesco su all'ultimo piano, non so, sul sottotetto, e tutti quanti sappiamo notoriamente che Palazzo Tedesco abitualmente è chiuso. Adesso c'è una mostra che apre il sabato e la domenica, ma tutto il resto, ma è chiuso da 1 anno e mezzo Palazzo Tedesco. È chiuso dal Covid? No, non è chiuso dal Covid, è chiuso perché non avete fatto delle mostre. Era chiuso anche prima del Covid. Era chiuso anche prima del Covid. Insomma, adesso non inventiamoci storie. Era chiuso anche prima del Covid. L'ultima mostra. È stata chiusa ai primi di gennaio del 2020. Assessore Juliana, lei ha coraggio a chiamare mostra quella roba là che è stata fatta? Lo sanno? Sì. Quella là sì è cosa che non è che la gente, il popolo non comprende. Ma allora lei si dichiarava non esperto, mi pare che lo è. Come? No, nel mio piccolo capisco qualcosa. Capisco qualcosa. Non bisogna essere un esperto per capire cos'era esposto in quella mostra là. Non serve un esperto, basta uno qualsiasi. L'altra opera che non si può vedere è quella collocata nelle sala del municipio, l'ex sala consigliare. Non si può vedere in quanto non penso che un turista che passi a Vittorio Veneto entri in municipio e salga alle scale per andare a vedere l'opera d'arte che c'è su. L'opera d'arte, il rimasuglio dell'opera d'arte, perché ricordo che era stata presentata un'opera e poi ci hanno lasciato un osso, cioè un minimo di cosa. E l'opera che non è mai arrivata, è la sesta o la settima, l'opera che non è mai arrivata, che doveva essere collocata al Parco Fender e che non si è mai vista. Io le spiego che nel catalogo e nel dépliant illustrativo dove è segnato il percorso, è segnata quell'opera dall'area Fender, dove abbiamo visto tutti quanti. Sta parlando di Alice Cunningham. Allora, se vuole le rispondo Dopo mi risponde. Allora sì. me le rinomine, io do la risposta una per una, però, perché... ma ho già detto quelle che non ci sono, cioè no, voglio dire... Ma io le rispondo come sono e dove sono. Ma guardi che lei non... Assessore, lei non deve giustificarsi. Guardi che io non sto mica attaccando lei. Io sto facendo una mozione, no? Invitando il Consiglio Comunale a sollecitare l'amministrazione a dare un ruolo a quelle opere del centenario che, se sono state pensate e collocate in un certo momento con una certa logica, adesso non hanno più la logica che avevano prima e richiedono una loro ricollocazione, a meno che non si voglia dire, vabbè, è stata un'esperienza, mettiamo via tutto quanto. Cioè, io accetto anche una risposta del genere. No, ma un secondo. Allora, il regolamento prevede che il consigliere finisca il suo discorso e dopodiché risponde l'assessore con altri minuti uguali a quelli del... Perché se no non andiamo più fuori. Sì, e inoltre è inaccettabile dire che è cambiato il dirigente. Cambia il dirigente, si ferma un comune. È cambiato un dirigente e come ha detto il collega Dus, però è rimasto l'assessore. Cioè l'assessore non si è fermato per il Covid, no? Comunque la mia mozione dice questo. Esistono queste opere. Sono state fatte, sono state collocate. Ora, una alla volta, queste opere non hanno più la funzione e la collocazione che avevano prima. Cosa vogliamo fare? Visto che sono costate non poco, le vogliamo tenere nei magazzini, vogliamo tenerle dentro Palazzo Todesco chiuso all'accesso del pubblico, vogliamo tenere all'interno di Palazzo Todesco non funzionanti come quelle della vetrina, oppure vogliamo
ragionare su questo patrimonio, se è un patrimonio, e pensare a una sua eventuale collocazione, se una sua eventuale collocazione ce l'ha. Però aggiungo una cosa, quello che mi pare strano è che quando è stata fatta questa operazione, il curatore, o chi per lui, ma il curatore, non abbia pensato che l'anno del centenario finiva. E quindi chi fa e propone e vende, perché ci hanno venduto un'operazione culturale, beh, io credo che avesse il dovere anche di immaginare e di pensare come questa operazione poteva progredire e rimanere negli anni futuri. Grazie, consigliere De Bastiani. Se non c'è nessuno, a questo punto, Assessore, prego. Allora, rispondo prima al consigliere Dus. Lei ha definito il progetto molto valido. Certo, il progetto era sulla carta molto valido, ma il progetto non è stato completato. Nel senso che, e qui entro in quanto nelle richieste anche del consigliere De Bastiani, alcune opere non sono state finite. Allora, lei parlava di Alice Cunningham, l'opera che dovrebbe essere nel Parco Fender. È vero, avrebbe dovuto essere stata collocata lì. Noi abbiamo quell'opera in versione ridotta, abbiamo il modellino che si trova a Villa Croce. L'opera grande non è stata fatta perché c'è stato un errore di valutazione. Costava molto di più dei 10.000 euro che lo sponsor avrebbe potuto dare. Allora io dico, nel momento in cui viene dato in mano a un curatore, un signor curatore, Dmitry Orzekov, stiamo parlando del capo del Dipartimento d'Arte Contemporanea dell'Ermitage, gli viene dato in mano un progetto di questo genere, sta a lui, lo aveva tra l'altro definito un contratto, passando attraverso Villaggio Globale International e l'eminente dottor Maurizio Cecconi, in mano a lui stava scegliere gli artisti, scegliere le opere, cercare la collocazione e stimolare gli artisti che hanno fatto 2 momenti di permanenza a Vittorio Veneto a creare qualcosa, come dicevo prima, di site specific, cioè di relativo al tema per il luogo. E il tema era quello della pace, scoppia la pace. Allora, che cosa è successo? Che nel caso della Cunningham si è sbagliato il calcolo, cioè i 10.000 euro non bastavano a coprire l'opera, quindi l'opera effettivamente non c'è nell'area Fender, però c'è il modellino, accontentiamoci di quello. Stiamo parlando poi dell'opera del Greco. L'artista greco, un artista questo con la maiuscola, Bill Balaskas, ha preso spunto per la sua opera, che è un neon, dalla mascherina che usavano i militari durante la Prima Guerra Mondiale per ripararsi gli occhi sui ghiacciai, oggetto contenuto all'interno del Museo della Battaglia. Ha creato un lato della mascherina ed è quel neon che noi vediamo all'esterno del Museo della Battaglia. L'opera concettualmente non è completa perché l'altra metà avrebbe dovuto essere stata collocata in un museo o in un sito adatto oltre la frontiera italiana, in Austria, i 2 occhi che si guardano, i 2 paesi una volta nemici che si guardano da una parte e dall'altra della frontiera. Anche questo non è stato fatto. Ecco perché dicevo al consigliere Dus, sì, un bellissimo progetto, un progetto anche pieno di effetti speciali nella famosa giornata in cui noi abbiamo fatto il percorso in città per l'inaugurazione. Ma poi non ha visto il suo compimento. Allora, stiamo parlando dei 2, mi diceva i 2 artisti che hanno realizzato
il neon, il doppelganger si chiamano Unghi Meschietti. È vero, il neon è lì, il neon è stato danneggiato una prima volta, è stato pagato un restauro, è stato nuovamente danneggiato. Cosa possiamo fare noi contro l'inciviltà della gente? O lo rimuoviamo o continuiamo a pagare, lo restauriamo e poi rimane lì ancora. Per ora è spento perché è rotto nuovamente con l'idea di provvedere, però non è stato rimosso dal suo luogo. L'opera poi a cui lei si riferiva, che non è possibile vedere nel municipio, il municipio è la casa di tutti possono entrare, possono salire e possono vedere l'opera di Dario Agrimi. È vero, non è l'opera che era stata presentata nel momento della famosa passeggiata del 4 novembre, non è l'opera che ci è stata presentata durante il progetto famoso curato da Orzekov. È un'altra opera, perché quella costava troppo. C'è stata prestata, poi è stata riportata nella galleria da dove era venuta e c'è rimasta una testa mozzata dentro una bacinella che per sua natura, anche lei, come quella di Alice Cunningham, deve andare distrutta. Il titolo è I gradi della vergogna. Il petrolio deve corrodere quella maschera che si trova all'interno di quella bacinella. E questa è arte contemporanea. Allora, io non ho assolutamente detto, perché parlavamo prima di non mettere in bocca agli altri cose che non hanno detto. Mai e poi mai darei degli ignoranti ai miei concittadini. Ho semplicemente detto, perché è un dato di fatto oggettivo, che l'arte contemporanea non è facile da fruire, non è, anche paradossalmente se vogliamo, facilmente comprensibile. È difficile inserirla in un contesto ed è difficile che ci sia immediatamente quella affezione, si chiama, da parte della gente che la senta propria. Questo purtroppo è accaduto con questo percorso, per tutti i motivi che le ho già descritto. L'opera presente nel sottotetto, diciamo così, di Palazzo Tedesco è lì e può essere vista. Non in periodo di Covid, purtroppo, perché la sala dove si trova può contenere al massimo 2 o 3 persone distanziate. Allora lei capirà che è assolutamente poco economico pagare un custode che stia lì per 2 persone che vanno a vedere un video. E lei sa benissimo che i video, in quanto tali, sono delle opere contemporanee che devono essere necessariamente contenute all'interno di un ambiente chiuso, non all'esterno. Quindi è fatale che debbano essere viste all'interno di un museo. Non so se le ho risposto. Grazie, Assessore. Consigliere De Nardi, prego. Sì, grazie. Volevo dire solo all'assessore che non fa un gran servizio alla pubblica amministrazione, continuando a dire che le cose non vengono fatte perché c'è il Covid. Chiarisco. Comprendo che nel periodo di chiusura totale l'assessore Fasan abbia avuto più o meno rilevanti difficoltà nell'esecuzione dei lavori pubblici, perché vi erano anche tutta una serie di norme che impedivano di fatto l'esecuzione di determinate attività. Però nei mesi di chiusura io come libero professionista mi sono sentita dire anche da diversi miei clienti, anche loro lavoratori del settore privato, imprenditori, piccoli artigiani e altro, o anche lavoratori stagionali che si erano ritrovati a non poter più andare a fare, avevano già capito che non sarebbero andati a fare la stagione estiva, ad esempio, a dire: ma perché i dipendenti pubblici che sono a casa, che non fanno niente, perché sono tutti in smart working e in smart working non fanno niente, gli continuano a dare lo stipendio pieno e invece io mi ritrovo che non posso lavorare, non guadagno, oppure la mia ditta mi ha messo in cassa integrazione e quindi guadagno di meno di quello che sarebbe il mio stipendio normale. E io lì che continuavo a spiegare che
nella pubblica amministrazione ci sono determinati settori dove non è vero che perché sei in smart working non lavori, perché chi fa lavori di concetto, a meno che non stiamo dicendo che stiamo lavorando su dati di segretezza tale per cui puoi lavorare solo su computer schermati perché ne va della sicurezza nazionale, mediamente se io devo fare un atto processuale, non me ne voglia l'ufficio legale se cito quello, ma è il lavoro che conosco meglio, lo posso fare tanto dal mio ufficio quanto dal mio computer quando sono a casa, avendo la connessione internet disponibile ovviamente e l'accesso alle banche dati giuridiche. Scrivere lo posso fare tanto a casa quanto in ufficio. In realtà le attività professionali non erano escluse dalla chiusura, ma questo era solo per fare un esempio. Allora io ho avuto buona fatica in tutti questi mesi a spiegare che non era vero che i dipendenti pubblici per mesi e mesi durante la fase peggiore della prima fase peggiore della pandemia erano a casa senza fare nulla, e che comunque stavano lavorando, stavano facendo tutte le attività progettuali e ideative che erano necessarie per cominciare subito a lavorare senza aver perso tempo, a lavorare in senso creativo pratico, una volta terminata la situazione contingente, e che quindi essere in ufficio o essere in smart working inficiava poco l'efficacia dell'attività della pubblica amministrazione. Ora, siccome non è la prima volta che sento dire non si può fare questo, non si può fare quello, c'è stato il Covid, il problema è il Covid, allora io posso capire che una mostra che era prevista da marzo a maggio non si è potuta tenere, o insomma l'esempio della mostra di Raffaello a Roma alle Scuderie del Quirinale è un esempio sovrano, però attività che sono meramente ideative di valutazione e altro non erano bloccate dal coronavirus, e non mi risulta che la sovrintendenza abbia chiuso, sbarrato le porte, messo i dipendenti in congelatore e impedito ogni contatto. Io stessa posso dire di aver avuto rapporti con la sovrintendenza di Milano, che insomma stava messa in una situazione, un contesto un fientin peggio del nostro, e di aver avuto risposte da loro. Se la questione, come era stato detto nella stampa, della collocazione di alcune delle opere era vincolata a un dialogo, un confronto con la sovrintendenza, lockdown o no lockdown, il confronto si poteva fare tranquillamente lo stesso. Quindi ribadisco, non sta facendo un gran servizio e un gran servigio e un gran nome ai dipendenti pubblici dell'amministrazione, non solo locale, perché stiamo parlando anche della sovrintendenza, continuando a dire che non si poteva fare niente perché c'è il lockdown. Grazie. Consigliere Casagrande. Sì, grazie. Volevo fare una dichiarazione di voto, ma siccome mi sto nervosendo intervengo prima, perché sto percependo un attacco continuo nei confronti dell'assessore che mi dispiace, perché per come la vedo io, la vedono soprattutto i consiglieri, miei colleghi di lista, siamo fortemente convinti che l'assessore alla cultura stia portando avanti diversi eventi, e sono agli occhi di tutti quello che è stato fatto negli ultimi mesi, nonostante il Covid, nonostante le limitazioni. Io ho bazzicato per anni negli eventi. Organizzare un evento è estremamente difficile, soprattutto in Covid, e in particolar modo se sei amministrazione pubblica e devi far rispettare determinate regole, determinate norme. Non entro nel merito della qualità delle opere, delle foto, cioè io di arte capisco ben poco, quindi lascio al consigliere De Bastiani commentare la qualità degli artefatti. Io mi limito a vedere quello che si sta portando avanti, vedo che si fanno attività musicali, attività di lettura, mostre fotografiche, quindi a nome della lista, e penso dei consiglieri colleghi, perlomeno quelli della nostra lista, ringrazio l'assessore alla cultura per quello che sta facendo, i progetti che sta portando avanti, i progetti che verranno fra qualche mese, tra cui anche il
concorso di violino, non dimentichiamocelo, che organizzarlo anche in questo periodo non è di sicuro facile, e ribadisco e rinnovo la nostra fiducia e il nostro appoggio, oltre che al sindaco, all'assessore. E una nota anche all'assessore Caldarte, che di sicuro non sta passando un momento difficile in questo periodo. E vorrei sempre ricordare che se anche non si toccano certi argomenti durante o si utilizzano certi argomenti per fare degli attacchi politici, è bene ricordare che di sicuro in questo periodo amministrare è molto più difficile che in altre situazioni. Quindi faccio già ora la mia dichiarazione di voto anche da parte, se posso, che voteremo contrari alla mozione. Ok. Grazie. Grazie. Altri interventi? Consigliere De Bastiani, prego. Sì. Allora, mi sembra che si sia travisato un po' di cose. Vi rileggerò adesso la proposta di... Beh, ve la spiego allora. Consigliere Posso Casagrande. Se no, non la spiego? No, no, vabbè. Consigliere Casagrande, prego. Prego, consigliere. Non lo so. Ogni volta che... diamoci anche delle regole, no? Cerchiamo di mantenere... non capisco l'intervento che hai fatto ultimo, perché non stavamo valutando l'operato dell'assessore alla cultura. La mia mozione nasce dal fatto che un anno fa è stato rimosso il cartellone, quello si chiama senza titolo. Senza titolo? Esatto, Va bene. non è un cartellone, Scusi. è un'opera di un artista russo che si chiama Kutskin. Va bene. È stato rimosso senza titolo, no? Che più di altri era entrato così nell'immaginario come l'opera del centenario, perché probabilmente era quella più visibile, no? Vabbè. Allora, un anno fa, in occasione della rimozione, sono usciti degli articoli 19 sui giornali. settembre, mi pare. 19 settembre. 19 mi ricordo la settembre, data. sì. Un anno fa Tonello, un anno fa altra roba. Vabbè. Un anno fa. In quell'occasione si era espresso il consigliere, l'assessore Fasan, che perlomeno vedo che non se la prende, non è permaloso. Ecco, bene. E si era espressa l'assessore Uliana. L'assessore Uliana aveva detto, sì, l'abbiamo rimosso, adesso parliamo con la sovrintendenza e non andranno sicuramente nei magazzini. A distanza di un anno io propongo, ma per carità... Non rimarranno. Non rimarranno nei magazzini. Non andranno. Non rimarranno nei magazzini. Siccome è da un anno che sono nei magazzini, queste due opere, e poi c'è l'altra opera a cui ho fatto riferimento, che è quella di Zavagno, che sarà da 5-6 anni che è nei magazzini, no? Allora... No, via. Non interrompete, cortesemente. Io propongo una mozione che invita questa amministrazione a fare una considerazione su quelle opere d'arte, se opere d'arte sono che stanno nei magazzini oppure che stanno in luoghi non accessibili, che sono costate dei soldi, che teoricamente dovevano essere anche un'attrazione turistica. Questo è stato detto, per questo è stato, mi sembra che non lo abbia mai negato l'assessore Uliana, no? Di queste caratteristiche di queste opere, di dare una dignitosa posizione in città. Tutto questo se voi votate contro perché ritenete che stiano meglio nel magazzino, per carità, non ho niente da cosa, vuol dire che voi ritenete che quelle opere d'arte sia meglio che stiano nel magazzino
oppure che un neon che dovrebbe essere acceso rimanga spento. Si può anche spostare quel neon, no? Si può anche mettere che un video che dovrebbe andare rimanga spento, che un'opera che dovrebbe essere visitata sia chiusa sotto chiave. Per carità, non è mica che facciate un dispetto a me. Decidiamo che la sorte di quelle opere là sia quello di essere nascoste, relegate, che non svolgano la funzione per le quali sono state create. E il prossimo cinquantenario speriamo di fare qualcosa di meglio, insomma. E una cosa volevo dire, che sì, quella appunto l'assessore dice in 3 mesi non si fa, non sono 3 mesi, è almeno 1 anno che è stata rimossa quell'opera là e sono 3 anni che esistono le opere, voglio dire, c'erano 3 anni per pensare, no? Sono trascorsi 3 anni per fare una riflessione su come vanno utilizzate quelle opere. Adesso lei mi dice in 3 mesi non si può fare, vabbè, in 3 mesi. 3 mesi dopo 3 anni. Allora prendo atto che tutto quello che ho detto non l'ha capito, pazienza, cioè, penso di non doverlo ripetere. No, non serve, no, se non lo capisco. Sì, un attimo, sull'opera di Zavagno invece non avevo risposto. Quella è un'opera che si trovava lungo la pista ciclabile ed era stata gettata a terra e rischiava di essere distrutta durante la realizzazione della centralina del Meschio. Me ne sono accorta fortunosamente e l'ho fatta ricoverare alla Mafil, dove si trova. Anche quella è un'opera di grandi dimensioni, non è facilmente collocabile. Per collocarla non può mai essere messa su un fondo erboso perché l'erba poi entra all'interno della gabbia di ferro e la invade. Quindi bisognerà trovare, e ci stiamo pensando, una collocazione adeguata. 4 anni che ci pensate, scusa. Va bene. Va bene, va bene. Perché non ho ancora messo giù? Io ho già qualche idea dove metterlo, non ti preoccupare. Ti farò una sorpresa. Allora, consigliere Tonon. Sì, grazie Presidente. Prego. Solo per onor di cronaca, la collocazione delle opere, vado a memoria, avendone parlato direttamente anche con Ozarkov, che era il curatore della mostra, non era a carico solo di Ozarkov. Doveva essere decisa insieme ovviamente all'amministrazione e alla sovrintendenza, cosa che è avvenuta qui, non è solo responsabilità di Ozarkov, c'è una parte di responsabilità anche dell'amministrazione, grazie. Sì, sicuramente. Tant'è vero che 6 di quelle opere sono ancora in una posizione temporanea, quindi anche quelle dovranno essere poi tolte e trovare una situazione diversa per essere collocate. Prego, consigliere Dus. Sì, io che ho la fortuna di conoscere il consigliere De Bastiani da alcuni anni, posso dire che con gli anni si è ammorbidito, no? Quindi la mozione che lui ha presentato questa sera è veramente una mozione dell'acqua di rose. Io non vedo dove sia il problema, possiamo anche discuterne per altre 5 ore, però secondo me è una mozione che va nella direzione di dire ok, ci interessiamo ancora di quel progetto lì, oppure non ci interessiamo più, quel progetto lì è fatto e finito per tutta una serie di motivazioni, rimane nel posto dove è in questo momento. Mi sembra, ripeto, abbastanza lineare e semplice come cosa. Ripeto, conoscendolo da anni mi sarei aspettato un attacco molto più duro e frontale, invece il tempo, però giusto così. Per cui non vedo perché non condividere tutti assieme questa decisione, sì, questa mozione che va solamente nella direzione di dire: cara amministrazione, che intenzioni hai su questo tipo di progetto? Poi io mi sono dilungato nel mio intervento precedente nel dire in generale su questo tipo di progettazione qui, Covid permettendo naturalmente, che tipo di progettazione ha? Questo non significa, consigliere Casagrande, che le iniziative che si stanno portando avanti in città non siano lodevoli. Certo che lo sono.
tutte le iniziative che portano entusiasmo e un po' di serenità anche in questo periodo sono lodevoli. Però nessuno in questa mozione sta dicendo che quello che sta facendo l'assessore Uliana non vada bene. Io non lo dicevo neanche prima, voi sì, ma insomma questo è un altro discorso, magari lo affronteremo in un altro momento. Va bene. Basta? No, io volevo dare una risposta. Sì, però non dilunghiamoci molto, prego. Sì, no, ma... No, io volevo dare una risposta al consigliere Denardi dicendo che l'esempio che lei ha portato non è assolutamente calzante. Lei sa benissimo, perché è stata in amministrazione, che cosa significa lavorare con degli uffici e può ben immaginare che cosa significa lavorare in una situazione del genere. Non siamo comunque stati fermi durante il lockdown e quando parlavo di lockdown non mi riferivo alla immobilità mentale di chi lavora negli uffici o di chi ha delle idee e dei progetti, ma all'immobilità di chi materialmente non ha potuto entrare nei musei e quindi di chi materialmente non ha potuto fare degli eventi all'interno dei musei che potessero essere fruiti. Bene. Questo è quello che intendevo dire. Comunque qualcosa è stato fatto perché il percorso degli artisti è stato messo sul sito del comune sotto Vittorio Creativa, quindi si può trovare tutto quanto il percorso, gli artisti, l'opera, la loro storia e vedere lì. Altri 3 interventi in questo momento, quindi adesso bisogna che chiudiamo perché... Boh. De Antoni, prego. Bene, siccome consigliere anziano o tra i più anziani, insomma, non so se qualcuno ha più anni di me, credo che appunto si possa dire che arrivati alle 23:40 si possa anche terminare, no, la riunione. Comunque anch'io sono favorevole a quanto ha proposto il consigliere De Bastiani. Non c'è stato, almeno secondo me, nessun attacco diretto all'assessore, ma solo un richiamare questo problema, nel richiamare l'opportunità di dare una risposta che poi può essere anche, come è stato detto da qualcuno, può anche essere negativa. Quelle opere non ci piacciono, non sappiamo che cosa farne, non abbiamo le risorse per valorizzarle, le buttiamo via, oppure ne teniamo quelle che possiamo tenere nell'ambito un po' di quello che era stato il discorso che era stato fatto anche da Marco Dus. Quindi inviterei il Consiglio, nello spirito anche che ha auspicato il Sindaco all'inizio della riunione, di tenere conto di questa cosa. Non c'è nessuna critica, c'è solo un richiamo all'opportunità di decidere che cosa si vuole fare. Quando porterete la proposta di quello che volete fare, potremo dire di sì, di no, criticare questo, però in questo momento vi chiediamo solo, anzi, la mozione del consigliere De Bastiani chiede solo di porre attenzione a questo problema e di decidere che cosa si vuole fare. Quindi credo, vi invito insomma a chiudere anche questa discussione, che non deve diventare solo per arrivare a dopo mezzanotte, di chiuderla questa, e poi ecco, propongo, già che ho la parola, visto che avremo ancora 3 punti all'ordine del giorno e credo che quello al punto 13, cioè quello dell'Ask Holding, sia una cosa da decidere, perché mi sembra ci sia l'assemblea a breve, proporrei, terminato questo punto all'ordine del giorno, di affrontare il problema legato alla partecipazione insomma all'assemblea dell'Ask Holding e poi di rinviare a tempi brevi gli altri 2 punti, mi sembra che siano 2, che restano all'ordine del giorno. Sì. Allora, intanto finiamo il giro di interventi. Consigliere Gumiero, prego. Vi siete strappate le vesti prima per i 10-12 mila euro dell'arte dei pezzi di ferro che dividono la mezzaria di via Oberdan. Qua sono stati sprecati, secondo me, 140.000 euro degli sponsor, sprecati, perché avete detto sono buttati. No, c'eravate voi. Consigliere De Bastiani, lei è 1 anno e 1 mese che fa... No, l'assessore, c'era anche la giunta. Ma qua, allora solo nella giunta Miato decide Fasan e Antiga. Nella giunta Tonon decideva solo lei. Vabbè, ma lei sta facendo il doppio gioco. Prima è stato triplo. Terzo. Prima era con l'amministrazione Tonon. Se n'è andato, non si sa perché, non sappiamo ancora perché si è tolto dall'amministrazione Tonon, forse non andava d'accordo, e adesso è qua che propone...
Consigliere De Bastiani, Allora, cortesemente. lei è 6 lasci- mesi, un anno che propone una cosa che va contro l'amministrazione Tonon e noi dobbiamo, dopo c'è ancora un altro punto da discutere e lo discutiamo, perché sono stato qua ieri sera, sono stato qua stasera e stasera, come ha detto il Presidente del Consiglio, si finisce, volente o non dovente. Vabbè, Dai, la votiamo, siamo qua fino a che vediamo, perché non è che 4 ore, vabbè, va a casa, pazienza. Consigliere De Siamo in Bastiani. 9. Comunque, quella roba lì è stata buttata di qua e di là, è stata contestata da moltissima gente. Facciamo un referendum e vediamo Vittorio Veneto quanta gente è contenta. Lo mettiamo in Facebook, qua è tutto facile. Quanta gente è contenta? No, guarda l'amministrazione precedente, l'assessore, bravo a scaricare colpe sempre sugli altri. Che bravo da sé. Bene. Sei un bravo, sei un artista. E sono stati buttati là 140.000 euro. A me tutta questa roba può darsi che abbia un valore, ma quel morto che c'è dentro nella sala consigliare, l'ho anche annusato, pieno di petrolio, che inquina, se cade per terra rovina tutto, se è costato 10.000 euro, è la vergogna di questa città. 10.000 euro. Vabbè. Bene. Aspetta, l'ha votato anche quelle opere d'arte lì, mi sembra, quel consiglio comunale che c'ero, le hanno votate a maggioranza tutti. Sta roba qua, robe da pazzi, stiamo ridendoci dietro, la gente ci ride dietro. Va bene. Sì, è passato il consiglio comunale. Come no? Allora quelle robe là, 140.000 euro, non sono passate? Evitiamo i bot Allora, risposte, cosa sennò, facciamo? adesso vi stoppo tutti e due. Silenzio. Per cortesia. Per cortesia. Basta. No. Consigliere Tanto non vi sentono, Non vi sentono, basta. Consigliere Denardi. C'era l'assessore Fasano. No, ma basta perché sennò allora No, era da ben prima di me che ha chiesto la parola l'assessore Fasano. Questo stavo rilevando. l'assessore Fasano. Okay. L'assessore Fasano lo posso far parlare perché che non ha parlato, quindi prego. Che potrei dire solo cose intelligenti, forse, che ne so. Forza assessore. Posso parlare? Sì, prego. Sarò velocissimo. Come sempre vado d'accordo con De Antoni. Qui bisogna programmare le cose. Allora, se sono state spese 140.000 euro per fare 13 opere d'arte, io credo che la precedente amministrazione avesse avuto il dovere di dire dove le metteva dopo. Come minimo. Adesso che forse perché pensavano di vincere, decideremo dopo. È andata male e ci hanno passato la palla a noi, però sono sempre qua e potrebbero aiutare l'amministrazione a dire dove le metterebbero. Sì, perché sono di difficile collocazione, ma loro non sono mica andati via, i mezzi qua, qui che era una volta. Potrebbero dare il loro contributo. Grazie, magari assessore. Fuori dalla porta del sindaco metterei il tabellone lì, quello che... Grazie. Grazie. Sì, perché qua. Consigliere Denardi, prego. Grazie Presidente. Allora, tolgo la curiosità al consigliere Gomiero. Il consigliere De Bastiani era incompatibile perché proprio per una questione attinente al centenario c'era un contratto che era stato proposto da una delle società di cui lui è amministratore, quindi non poteva mantenere la carica di consigliere comunale, anche se il contratto non viene deciso dai consiglieri, viene deciso dai dirigenti, la norma prevede l'incompatibilità, quindi ha fatto una scelta. Non sta a me, fatti suoi. Non sta a me decidere, sono fatti suoi. Prego? Ah, okay. No, era solo per capire. Sicuro? Dai, Questa, che guarda, è già tardi. Un'altra cosa, il mio discorso di prima era riferito al fatto che questa mozione chiede che vengano valutate le collocazioni, cioè vengano finalmente decise le collocazioni delle opere, quelle che abbiamo capito sono
anche quelle che ci sono provvisorie, e alla luce si dice nelle premesse di una dichiarazione del settembre del 2019, secondo il quale la scelta deve essere fatta insieme alla sovrintendenza. Ora, il mio riferimento, e l'ho detto all'inizio, evidentemente è sfuggito più o meno volutamente, era proprio a questa questione. La scelta con la sovrintendenza non è un evento, la scelta di una collocazione con la sovrintendenza non è una mostra, la scelta della collocazione insieme alla sovrintendenza di una serie di opere non è un concerto, non è far aprire un museo per fare entrare i visitatori, è qualcosa di completamente diverso. Il mio ragionamento si riferiva a questa cosa, che non può essere giustificata, se non è stata fatta, con il fatto che ci fosse il coronavirus, perché questo, anche e soprattutto nei confronti della sovrintendenza, fa pensare alla gente a casa che non ci fosse nessuno con cui dialogare su queste questioni. Allora, probabilmente qualcuno ha valutato che non era il contesto ideale per fare questi ragionamenti, non eravate pronti a fare delle proposte alla sovrintendenza, non ne ho la più pallida idea, sinceramente non è una cosa di cui mi interessa disquisire qua, semplicemente prendo atto che la mozione ha una premessa, ha una conclusione, è stata contestata, ma a mio avviso non può essere contestata in ragione del Covid. Tutto qua, basta. Nessuno ha parlato né di eventi, almeno io, né di eventi. Ho detto chiaramente che non stiamo parlando di mostre, perché lo sappiamo tutti quanti che in un certo periodo non si potevano fare. Ho citato persino la mostra di Raffaello a Roma, quindi mi pare più chiara di così, non so, evidentemente non lo sono stata a sufficienza, credo di esserlo stato adesso. Ultima risposta mia. Sì, però dopo Ultima. Allora, io dico basta stasera, ecco, perché per rispetto ai consiglieri, perché già 3-4 volte, se no andiamo avanti e generiamo. Devo dire una bellissima cosa. Allora, se 10 secondi, altrimenti chiudo. Sì. 10 secondi, via. Allora, prendo la parola per dire, voglio ricordare che non erano possibili durante il periodo lockdown degli spostamenti, quindi si era fermi, non ci si poteva muovere, per scegliere dei posti, qualcuno della sovrintendenza doveva venire fisicamente qui. Detto questo, abbiamo continuato a lavorare, così come abbiamo continuato a lavorare in quel periodo, con tutte le difficoltà che c'erano, al concorso di violino. Oggi, a mezzanotte, adesso si sono chiuse le iscrizioni. Abbiamo ottenuto 40 iscrizioni, una cosa mai successa. L'ultimo concorso di violino erano 14, l'abbiamo fatto con 14, un successo enorme. Verranno, Covid permettendo, da tutta Europa, Spagna, Portogallo, Austria, Svizzera, Germania, Francia, Inghilterra, Va bene, Olanda, ok. Belgio, eccetera. Allora, vi do una bella notizia, silenzio, condivido in questo allora, momento basta, una bella notizia. Allora, essere troppo buoni qua, ecco, chiudiamo, basta, e passiamo alla votazione. Dichiarazione di voto. Dichiarazione di voto, prego. De Bastiani. Sì, io spero che i consiglieri colleghi abbiano capito lo spirito della mozione. Non c'entrano niente le polemiche con assessori o con altre cose, si tratta di risolvere un problema, noi proponiamo la risoluzione di un problema, l'impegno di risolverlo e non andiamo oltre a questo. A quanto affermato e quanto scritto sulla delibera. Grazie, consigliere. Altra dichiarazione di voto? Consigliere Dus.
Sì, grazie. Ribadendo quello che abbiamo già, detto precedentemente, credo che la mozione sia fatta in termini costruttivi, non è contro una persona o contro un'iniziativa, anche perché, ripeto, l'iniziativa è stata portata avanti dalla precedente amministrazione, ma è solo per capire se a questa iniziativa si vuole dar seguito oppure no. Covid o non Covid permettendo, sovrintendenze, non sovrintendenze, senza scaricare la palla e responsabilità da nessuna parte, ma tentando di risolvere i problemi. Grazie. Bene. Mettiamo ai voti la mozione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Quindi la delibera viene bocciata. Sì, la mozione, scusate. Allora, adesso c'è una proposta da parte del capogruppo De Antoni, ma penso anche del capogruppo Dus. Siccome ci sono 2 punti, mancano 3 punti. Uno è necessario farlo in quanto a dei termini di perentorietà, cioè Asco Holding, cioè il punto numero 13, mentre ci sono altri 2 punti proposti proprio da il PD che si richiede vengano rimandati ad un prossimo Consiglio Comunale. Quindi se i capigruppo sono d'accordo, io farei così. Al prossimo. Capigruppo? Vabbè. Altri? Venite dentro, dai. Capigruppo dentro. Tanto
Allora, quello, per cortesia, Ah, sì. 23 per il... 23. Allora, Assemblea del 23. ci siamo riuniti in conferenza dei capigruppo. Siccome c'è stata la richiesta di 2 capigruppo, il consigliere De Antoni e il consigliere Dus, che erano i proponenti dei 2 punti in questione, hanno chiesto di poterli rinviare al prossimo Consiglio Comunale, stante la situazione di emergenza, quindi la richiesta di non rimanere molto in aula per l'emergenza Covid. E visto che invece un punto, cioè il punto numero 13 di Asco Holding, prevedeva una trattazione prima del 23, allora abbiamo deciso con la votazione di trattare il punto perentorio, cioè il punto dell'Asco Holding, e di rimandare i 2 punti proposti dalle minoranze al prossimo Consiglio Comunale, vista l'emergenza e visto che insomma siamo ormai a mezzanotte e non è bene per tutti rimanere in aula più di tanto. Bene, allora trattiamo il punto Asco Holding. Grazie Presidente, se Prego, posso. prego. Punto numero 13, l'oggetto Asco Holding SPA, partecipazione all'Assemblea il 23 ottobre 2020, autorizzazione all'acquisto di azioni Asco Piave SPA, all'acquisto di azioni proprie e alla costituzione del pegno su azioni Asco Piave SPA. E in buona sostanza ci chiedono Asco Holding, come soci di Asco Holding, di approvare i 3 punti che sono, come ripeto, ma l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni Asco Piave SPA ai sensi dell'articolo 20 dello Statuto. E le precisazioni qua sono che massimo si può impegnare il 5% del capitale di Asco Piave, investendo al massimo 41 milioni di euro, fissando già da subito che possono agire col più o meno 20% del valore di borsa che ci sarà quando e se faranno le acquisizioni. Il punto numero 2 è l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie di Asco Holding SPA ai sensi dell'articolo 20 dello Statuto e degli articoli 23, 57 e seguenti del Codice Civile. Qui invece al massimo posso impegnare il 20% del capitale sociale e hanno una forbice, chiedono una forbice un po' più ampia, cioè di agire dal più 20 al meno 70% delle azioni holding. Il terzo punto invece è autorizzazione e costituzione di un pegno su azioni di Asco Piave SPA ai sensi dell'articolo 20,2 dello Statuto Asco Holding SPA e ai sensi dell'articolo 23, 57 e seguenti del Codice Civile. In questo caso chiedono l'autorizzazione per costituire un pegno su azioni Asco Piave impegnando 10 milioni euro, cioè richiedendo 10 milioni euro di capitale. La trattazione è stata fatta, è stata chiusa a 1,5% di interesse, se non ricordo male fisso, con l'evidenza pubblica delle banche che hanno poi partecipato alla proposta. Questo è quanto ci chiedono di deliberare. Prego, consigliere, se ci sono domande, se riesco rispondo io, altrimenti il segretario. Ma in buona sostanza si traduce tutto a questo. Consigliere Tonon. Grazie, cerco di essere breve. La sostanza non cambia, in realtà l'avviso di convocazione dell'Assemblea di Asco Holding parla di disposizione anche per quanto riguarda le azioni dell'Asco Holding, non solo acquisto. È pubblicato ovviamente nel sito, anche se poi leggendo la relazione, lo stesso CDA, pagina... Grazie. Pagina 5,
il Consiglio di amministrazione non ritiene opportuno chiedere all'Assemblea degli azionisti di autorizzare la disposizione di azioni proprie, quindi chiede solo l'autorizzazione ad acquisire, non a vendere. È singolare che va bene, importa, amen. Piuttosto chiedo se è stata fatta una valutazione da parte dei revisori del conto, e mi spiego perché. A Conegliano, fra l'altro è l'unico appunto all'ordine del giorno che, se non ho capito male, che è passato ieri nel Consiglio Comunale di Conegliano, il Collegio dei Revisori del Conto si è espresso rispetto a questa operazione, aggiungendo una raccomandazione, diciamo così. Infatti scrivono i 3 revisori lo scrivente collegio non dispone della documentazione istruttoria necessaria a valutare i profili economici e finanziari dell'operazione e che le stesse tempistiche concesse per il rilascio del proprio parere non sono sufficienti per un'analisi puntuale della situazione delle 2 società. Quindi il Comune stesso ha chiesto ai revisori un parere. Che dagli elementi disponibili le società paiono solide, ma potrebbero, tra l'altro, aver rilevato nel corso del 2020 o rilevare in un prossimo futuro le conseguenze negative dovute agli effetti dell'emergenza epidemiologica in corso. Che l'interesse dei soci azionisti va assolutamente preservato unitamente al relativo patrimonio, consentendo operazioni di consolidamento o sviluppo delle società partecipate, ma a condizione che le stesse siano sostenibili anche da un punto di vista finanziario, economico, finanziario e patrimoniale, che in tal senso è di fondamentale importanza il ruolo del collegio sindacale della società Asco Holding SPA, che ha l'incarico di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, il cui operato è soggetto anche al vaglio della Corte dei Conti, che pertanto si rende necessaria un'attenta valutazione dell'operazione societaria prospettata da attuarsi a cura del collegio sindacale, che è opportuno si esprima sulla stessa, valutando altresì volta per volta gli eventuali acquisti ed il relativo costo, per cui esprime ovviamente parere, per quanto di competenza, parere favorevole sulla proposta di deliberazione in oggetto, condizionatamente al fatto che l'atto di indirizzo sia integrato con esplicita previsione del coinvolgimento attivo del collegio sindacale della società Asco Holding SPA, che è opportuno si esprima favorevolmente dopo una valutazione economica, finanziaria e patrimoniale delle operazioni societarie e vigili sulla corretta esecuzione delle stesse. 13 ottobre. Era per capire se, come ho chiesto prima, anche la nostra amministrazione, perché agli atti non l'ho vista francamente, abbia chiesto un parere al collegio di revisori e se è stato chiesto qual è stato, se non c'è stato perché non c'è, ecco, nel senso che probabilmente di fronte a un'operazione del genere un conforto, diciamo così, da chi vigila sui conti del comune non sarebbe stato mal recepito. Grazie. Altri interventi? Segretario? Prego. Sì, rispondo io perché la questione è abbastanza tecnica. Allora, ritengo che il Comune di Conegliano abbia coinvolto il collegio di revisori in quanto il regolamento di contabilità del Comune di Conegliano molto probabilmente prevede questa competenza in capo ai revisori. Il nostro regolamento di contabilità non lo prevede, però ci abbiamo approvato lo stesso, perché di fronte a un'operazione di questo tipo avremmo avuto piacere di essere come dire, coperti anche dal parere dei revisori. E i revisori ci hanno risposto in via con una mail, non l'abbiamo messa agli atti perché l'abbiamo ritenuta comunque un documento informale. Ci hanno risposto che non ravvisano la loro competenza rispetto all'articolo 239 del TUEL che fissa delle ipotesi tassative di competenza dei revisori, e aggiungono: nel caso di specie ci pare che gli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea Asco Holding rappresentino delle normali operazioni di gestione, seppur di entità rilevante in termini economici, che di fatto non vanno ad incidere sulla quota di partecipazione dell'ente nella società.
Anzi, con l'acquisto delle azioni proprie ci sono degli effetti positivi in capo all'ente, tenuto conto che i diritti agli utili e i diritti di opzione sono attribuiti proporzionalmente alle altre azioni e in sede di distribuzione degli utili. Pertanto aumenta l'ammontare complessivo da ripartirsi fra i soci. Per carità, non ha la pretesa di essere un parere pro veritate, però ci dà conto del fatto che i revisori da un lato dicono non è la nostra competenza, in ogni caso ravvisiamo comunque che l'operazione ha dei profili di convenienza. Rispetto a quello che lei dice, cioè l'aggiunta che ha fatto il Consiglio Comunale di Conegliano, demandando al collegio sindacale e raccomandandosi che il collegio sindacale della società sia coinvolto nei profili delicati della questione, mi sentirei di dire che il collegio sindacale comunque è tenuto a verificare tutte le coordinate di un'operazione di questo tipo, per cui da questo punto di vista mi sembrerebbe inconferente andare a imporre alla ASCO Holding quello che comunque già rientra nelle competenze dei loro organi di controllo. Grazie segretario. Consigliere Dus. No, dichiarazione di voto, mi ero già prenotato. Bene. Lo faccio dopo. Fa dopo, per dopo? La dichiarazione di voto? Sì, lo faccio dopo. Consigliere Tonò. Grazie, se non c'è nessuno, solo una precisazione su giustissimo quello che hanno, per quel poco che ne so in materia, che hanno scritto i revisori del conto, nel senso che se la ASCO Holding SPA ha delle azioni proprie, gli utili di quel, non so, 20%, quello che è il massimo, vanno distribuiti pro quota ovviamente agli altri. Sono d'accordo, ma per comprare quel 20%, cioè non arrivano gli utili da soli, bisogna comprarle le azioni. Comprando le azioni, sì, non so se mi spiego. Come no? Allora, per comprare il 20% non è che arrivi gratis da qualche parte, bisogna fare un investimento. Se è un investimento chiaramente sarà remunerato dagli utili, che verranno ovviamente distribuiti agli altri soci perché hanno rinunciato di fatto a una parte di patrimonio, capitale, chiamatele come volete, in senso tecnico non lo so. Sì. No, ecco, nel senso che ha messo solo la parte buona, fra virgolette, senza dire a fronte di se voglio degli utili devo anche investire, se no. Prego. Sì, no, ma ripeto, hanno scritto solo, anzi è un vantaggio per i comuni perché te più utili, ho capito. Prima bisogna che investe però per averli. Sì, se no, massa bella. Grazie consigliere. Andiamo ai voti. Dichiarazione di voto. Prego, consigliere Dus. Sì, solamente una battuta. È curioso notare che i revisori dei conti non si siano espressi in maniera formale nonostante l'aumento. Sì, sì, abbiamo aumentato lo stipendio, almeno un favore potevano farcelo. Vabbè. Una nota di colore. Una nota, sì. Infatti, essere troppo generosi alle volte. Comunque voteremo favorevolmente. Perfetto, grazie. Altre dichiarazioni? Passiamo ai voti. Allora, favorevoli? Tutti? O no? Chi? Vabbè. Contrari? Nessuno? Astenuti? 2. Quindi la delibera è approvata. Fermi tutti, immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti? 2, sempre. De Bastiani, può alzare la mano? Grazie. Grazie a tutti, buonanotte.